scuola. Quindi andrei Quindi, proprio a sottolineare questo infatti, io aspetto. volevo proprio chiederti cosa chiedi al tuo territorio in questo senso. Allora, mi piacerebbe pensare ad una struttura nel nostro territorio che accolga in prevalenza giovani con delle disabilità, che elabora progetti di potenziamento all'autonomia e alla gestione del tempo libero. Ecco qui. Quindi, in poche parole, direi migliorare la loro qualità di vita e di conseguenza anche delle persone che stanno accanto, quindi anche di noi genitori, di noi familiari, è uno sgravio, quindi. Avere il coraggio e la lungimiranza per una sistemazione futura sarebbe un bel scalino, quindi pensare a un dopo di noi, che vuol dire mettere in campo già ora idee, progetti, disponibilità economiche, pubbliche, private, per garantire la qualità di vita alle persone con disabilità una volta diventate adulte e senza possibilità di aiuto da parte dei genitori. Sarebbe come un conforto, una sicurezza, una speranza, una concretezza per i genitori e i parenti come me. Certo, e invece pensando al qui e ora, quindi a te come genitore in questo momento, quali sono gli obiettivi e quello che ti puoi aspettare da Linda? L'autonomia. Raggiungere il massimo delle potenzialità nell'autonomia, quindi di Linda, per me sarebbe il massimo. Quindi con autonomia intendo autonomia personale, autonomia nella sicurezza, autonomia nell'igiene personale o anche nell'autonomia sociale. Quindi intendo se riuscisse a saper adoperare gli strumenti del giorno d'oggi, intendo l'orologio, il denaro, il telefono. Quando cammina per strada sarebbe importante la lettura delle insegne nei negozi, la segnaletica stradale e incontrare nel momento in cui, direi nel momento del bisogno, se mi trovo nel bisogno, posso fermare una persona e chiedere il minimo necessario perché mi possa aiutare a risolvere quel problema immediato. Ecco, questi sono degli obiettivi nelle autonomie che intendo, che mi piacerebbe Linda potesse raggiungere. È assurdo perché per noi sicuramente possono sembrare delle cose banali, però è proprio vero che in una persona con disabilità serve insegnare e imparare anche queste cose. E quindi Sara, chiedo anche a te, che tra l'altro prima non abbiamo nemmeno detto che sei la cugina di Linda e la nipote di Dennis. Secondo te, se una persona disabile come Linda incontrasse una persona come te che cammina per strada tranquilla, cosa si aspetterebbe da te? Beh, si aspetterebbe sicuramente di essere salutata e ovviamente già il saluto è una gran cosa, però non basta. Sarebbe molto bello che si sentisse dire come sta, se la conoscono, quindi anche come stai Linda, o anche comunque se non sanno chi è, quindi non sanno il loro nome, presentarsi, quindi andare lì, stringerle la mano, perché è come si fa con qualsiasi persona, e chiederle come si chiama, presentarsi, come sta, quanti anni ha, cose semplici, ma per far capire, per far percepire, in questo caso a Linda, che si ha un interesse nei suoi confronti e che non si ha nessun pregiudizio, nessun tipo di paura perché è una persona come noi. Certo, e tra l'altro tu prima hai parlato di abbracci e quindi di contatto fisico. Mhm. Linda la incontri per strada e lei subito è lì che vuole che la coccoli, che la Sì. abbracci, eccetera, eccetera. E penso che sia importante vincere questo ostacolo che è quello del contatto fisico. Molto spesso le persone si sentono un po' toccate nella propria sfera personale, ma credo che sia importante aprire le braccia a chiunque, non solo alle persone disabili. Immagino che tu sia d'accordo. Sì, assolutamente, cioè è importantissimo per loro il contatto fisico. Ovviamente se vedi che
l'altro non vuole, perché c'è anche chi, ripeto, è timido e quindi può tirare indietro, però se vedi come Linda ad esempio, che è la prima a prenderti la mano per volere una carezza, per volere un abbraccio, è bene, perché fa proprio bene a Linda, assecondare questo contatto, perché alla fine non c'è niente di male, ovviamente nei limiti, quindi un abbraccio basta, però è importante che ci sia. Giustamente, anche perché, come dici tu, ci sono persone timide che apprezzano meno, ognuno ha le proprie personalità, anche nelle persone disabili. Banalmente, anche per esempio nella sindrome di Down, tutti dicono, sono persone felici e tutto quanto, però alla fine anche le persone disabili hanno il proprio carattere e la propria personalità che va rispettata, va accolta. E quindi grazie per il tuo intervento, è stato interessante sicuramente. Anna, io vorrei aggiungere a quanto ha detto Sara il grande sforzo mentale e logopedico che Linda o i ragazzi come Linda fanno nel dire, nel comunicare. E quindi è anche di grande autostima per loro se qualcuno si interfaccia con loro. Tutto qua. Certo, perché possono avere la possibilità di rispondere, di comunicare, giustamente. Assolutamente sì. Ultima domanda, Dennis. Volevo Sì. chiederti, esiste una giornata mondiale delle malattie rare? Sì, esiste la giornata dedicata alle malattie rare ed è l'ultimo giorno del mese di febbraio. Nell'anno 2020 sarà il 29 di febbraio e quindi anno bisestile, anno raro e quindi... E quindi perché non quello? Quale miglior giorno se non il 29 febbraio per festeggiare la giornata mondiale delle malattie rare? Sì. Tu dove andrai a festeggiarlo questo 29 febbraio? Con Linda non so quale regalo si aspetterà e avrà in riservo per lei. Avrò in riservo per lei. Ancora ci devo pensare. Devi programmartela. Assolutamente. Bene, allora io non posso che ringraziare i nostri ospiti e quindi grazie Sara Damin e grazie Dennis Damin Grazie. per le vostre testimonianze preziose. Ringrazio i telespettatori di Valdo TV per essere stati con noi stasera e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata di Valdo TV 361. Ciao! Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Ben ritrovati ai nostri radioascoltatori, a quanti ci stanno seguendo sul web. Continuiamo con i nostri incontri, soldi e finanza, cos'è cambiato? Incontri con esperti che ci stanno aiutando a barcamenarci in quel mondo talvolta sconosciuto che riguarda la nostra economia, i nostri soldi. Economia domestica per quanto concerne la famiglia e aziendale per quanto riguarda invece le imprese. Come sappiamo, dopo un periodo di estrema difficoltà legata senza ombra di dubbio a quello che è accaduto a livello mondiale, la nostra economia sta lentamente riprendendo quota. Una boccata d'ossigeno è stata data dalle banche che grazie al quantitative easing hanno aiutato molte aziende a riprendere fiato, non solo le attività economiche ma come detto anche le famiglie. Ebbene, un aiuto importante è stato dato dai finanziamenti agevolati. Ma cosa sono i finanziamenti agevolati? Ebbene, cerchiamo di comprenderlo oggi in modo più dettagliato con un esperto, il dottor Massimo Bozzolan, responsabile dei crediti speciali di Centro Marca Banca Credito Cooperativo.
cooperativo di Treviso. Buongiorno dottor Bozzolan. Buongiorno e ben ritrovati. Dottor Bozzolan, insomma, una persona, un'azienda, come abbiamo appena detto, come fa a sapere che può usufruire di questi finanziamenti speciali, finanziamenti agevolati, li abbiamo chiamati? Innanzitutto una definizione di finanziamento agevolato. Sono tutti quei finanziamenti che godono di un aiuto pubblico dato in base a delle leggi dello Stato, delle leggi regionali, alle imprese o alle famiglie, come vedevamo prima. Per finanziamenti agevolati si possono suddividere tra finanziamenti che godono di un contributo in conto capitale oppure di un contributo in conto interessi. Che differenza c'è? Il contributo in conto capitale, di fatto, io che investo, che faccio un finanziamento, ricevo una somma dallo Stato o dall'ente, che può essere anche, come detto, un ente locale tipo la Camera di Commercio, una somma di denaro che va a ridurre il mio debito, mentre il contributo in conto interesse va a ridurre il costo del finanziamento. Quindi i soldi ricevuti dall'ente sono destinati ad abbattere l'interesse. Bene ricordare che questi finanziamenti agevolati fanno sempre seguito a dei bandi pubblici o a delle leggi regionali o statali. Poi c'è anche un'ultima forma di agevolazione che è data dal sistema delle garanzie pubbliche. In questo caso ad essere agevolato non è il finanziamento, ma è l'accesso al credito. Comunque questa cosa qua la approfondiremo in seguito. Ma lei parlava adesso di bandi. Sì. Io da persona comune dico, ma come faccio a sapere che esistono questi bandi? A chi mi devo rivolgere? Senza ombra di dubbio bisogna rivolgersi, il consiglio mio è quello di rivolgersi sempre a persone esperte, quindi in questo caso proprio istituto di credito di fiducia. E nel caso in cui io devo intraprendere un investimento e quindi abbia bisogno dei soldi, chiedere alla persona di fiducia, al consulente, al direttore di banca se è in essere qualche agevolazione che possa aiutarmi meglio a sostenere questo mio investimento. Quindi basta andare nel proprio istituto di credito, quindi in questo caso anche da anche voi, in Centro Marca sostanza. Banca, certamente noi facciamo questo servizio volentieri. E lo fate a titolo gratuito? Sì. Io abito in campagna, ad esempio, se volessi aprire con mio marito un'azienda agricola e magari voglio anche acquistare dei macchinari, un trattore che possiamo magari prevedere mi costa 10.000 euro, in questo caso potete aiutarmi? Allora, relativamente al settore agrario, quindi al settore primario, esistono numerose agevolazioni, date principalmente dal PSR, Programma di Sviluppo Rurale Veneto. Sono dei bandi specifici creati dalla Regione Veneto con dei fondi europei. Però questi bandi non passano per il canale bancario, quindi è necessario, qualora ricorrano determinate condizioni previste, oggettive e soggettive ovviamente previste dal bando, è possibile richiedere direttamente, nel caso di aggiudicazione del bando, richiedere alla Regione, presentare l'investimento effettuato e richiedere il contributo che può arrivare fino al 50%. Nel suo caso, quindi a fronte di una spesa di 10.000 euro potrebbe ottenere anche addirittura il 5.000 euro di spesa o anche meno, tenendo presente appunto che comunque ci sono dei limiti massimi ma anche dei limiti minimi di spesa. Questo è importante e per fare questo devo farlo sempre in maniera autonoma? La domanda sì, va fatta, noi non passando per il canale bancario, non la facciamo noi, esistono degli esperti, dei professionisti che curano queste domande anche perché sono molto tecniche ed è necessario avere competenza, quindi sono materia più che altro di agronomi e persone o comunque CAF del settore agricoltura che hanno, se mi passa il termine, le mani più in pasta rispetto a noi bancari che curiamo più l'aspetto finanziario. Continuiamo sempre con i nostri esempi, passiamo da un settore all'altro, dal settore primario, quello dell'agricoltura, ad esempio a quello manifatturiero. Se dovessi aprire ad esempio un'azienda tessile, mi serve una tagliacucci, in questo caso c'è qualche altra agevolazione? Qua abbiamo più di qualche opzione, nel senso che esistono due forme agevolative che vanno per la maggiore negli ultimi anni. La prima è il ricorso al cosiddetto Veneto Sviluppo. Veneto Sviluppo è una finanziaria regionale, quindi una finanziaria controllata dalla Regione Veneto, che gestisce ed eroga i contributi messi dalla Regione. Come? In maniera, a mio avviso, intelligente, e mi spiego meglio cosa vuol dire intelligente.
facendo un piccolo passo indietro. Nel passato, negli anni 70, 80, 90, i contributi in conto interesse, ma anche quelli in conto capitale, erano liquidati direttamente dalla regione, in questo caso, o dalle camere di commercio, dagli altri enti, dallo Stato, direttamente al cliente. Se la regione stanziava 1 milione di euro di contributi, in base ad un finanziamento, perché è bene ricordare che per la maggior parte i finanziamenti agevolati sono collegati ad investimenti, anche se c'è una parte destinata alla liquidità, però principalmente si collegano ad investimenti. Quindi di fronte ad un investimento richiedevo il finanziamento in banca e l'ente liquidava direttamente i soldi in conto capitale o in conto interessi, appunto alla somma di denaro che abbatteva il costo o il debito finanziario che era stato del contratto, cliente. certo. Però potete capire che esaurita questa risorsa di 1 milione di euro, la regione o chi per essa doveva pensare a recuperare di nuovo questi soldi. Il fondo di rotazione Veneto Sviluppo, quindi, il fondo di rotazione Veneto Sviluppo agisce in maniera diversa. Perché? Si tratta di un cofinanziamento. Interviene la regione cofinanziando il cliente assieme alla banca. Il cliente paga una parte del prestito e i relativi interessi alla banca, interessi che sono convenzionati, quindi non possono superare una certa cifra, mentre restituisce solo la quota capitale all'ente, quindi a Veneto Sviluppo. Quindi a Veneto Sviluppo non va a pagare l'interesse. Non va a pagare interessi. L'intervento di Veneto Sviluppo arriva fino al 50%, di norma è il 50%, quindi consente di abbattere il costo del finanziamento della metà. Molto interessante. Ma c'è un altro aspetto che io avevo definito prima intelligente. Cos'è? Che la dotazione, il contributo totale, non si esaurisce mai perché viene ricostituito man mano che il cliente restituisce la quota capitale all'ente. Quindi la dotazione iniziale può solo aumentare se arrivano altre risorse. Altrimenti Quindi, resta insomma, quella e nel medio e lungo termine viene ricostituita, da cui il nome fondo di rotazione. Molto interessante. Adesso cerchiamo un attimo di spiegare ai nostri radioascoltatori le differenze. Sì, mi dica. No, volevo appunto aggiungere la seconda agevolazione che va per la maggiore, che non dimentichiamola, ultimamente viene utilizzata in maniera sistematica, importante, che è la cosiddetta legge Sabatini Ter. Anche questa è un'agevolazione in conto interessi. Agisce con il meccanismo che io ho definito, tra virgolette, vecchio. Quindi è un'agevolazione in conto interessi, è un'agevolazione collegata ad investimenti e solo investimenti in beni strumentali, quindi macchinari, attrezzature. Qua ci rivolgiamo sempre alle aziende comunque. Sempre alle aziende, certamente, si stiamo parlando di finanziamenti alle aziende, che poi sono il volano un po', no? Della nostra economia. E appunto viene liquidata con un contributo in conto interessi alla vecchia maniera, dicevo, che viene liquidata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico al cliente. E anche in questo caso, se io avessi bisogno di fare questo tipo di... C'è la banca, anche noi Centromarca Banca, che possiamo aiutare il cliente a predisporre la domanda, che soprattutto nel Sabatini è abbastanza complessa. Va detto. Quindi, però insomma possiamo trovare un valido aiuto. Certo. Torniamo all'inizio. Sì. Abbiamo detto che appunto ci sono dei contributi in conto interesse e in conto capitale. Esattamente cosa significa conto capitale? Insomma, dobbiamo fare una sorta di lezione noi oggi. Allora, quando la legge stabilisce il cosiddetto contributo in conto capitale, l'ente erogatore del contributo monetizza praticamente, paga direttamente il cliente in base al finanziamento dopo la presentazione della documentazione di spesa, perché gli investimenti bisogna dimostrare di averli pagati, insomma, certo. Dietro presentazione di fattura liquida una certa somma stabilita dal bando direttamente al cliente e questa somma viene utilizzata per decurtare il finanziamento, quindi per ridurre il finanziamento. Dunque possiamo dire che il contributo in conto capitale riduce il mio debito, mentre il contributo in conto interessi riduce il costo degli interessi, il costo totale dell'operazione del prestito. Certo. Perché riduce la quota di interessi, perché quando un'azienda, ma anche un privato, fa un finanziamento, la rata comprende una parte di capitale, restituzione del debito, e una parte di interessi, il prezzo del finanziamento.
La banca dunque, abbiamo detto, elargisce questo contributo, ma ha bisogno di garanzie particolari? Allora, sì, la banca eroga il finanziamento, l'ente elargisce il contributo. Sì. Per quanto riguarda le garanzie, sfattiamo un mito, nel senso che non sono richieste automaticamente. La garanzia ha sempre, uso un termine tecnico, un carattere accessorio. Cosa vuol dire? Vuol dire che per la banca, per le banche, quello che è importante è la capacità di restituire il finanziamento. Quindi nell'esame del merito creditizio, nell'istruttore del fido, la prima cosa che si guarda è la capacità di reddito, la capacità di creare liquidità da parte dell'azienda o del richiedente, del privato. Qualora dall'istruttoria non emerga chiaramente questa capacità, allora la banca chiede, per far quadrare il cerchio, delle garanzie di terze persone solvibili, quindi che abbiano a loro volta del reddito da integrare. Nel caso delle imprese, queste persone sono ovviamente i soci, che sono quelli che hanno più interesse. Nel caso dei privati sono i familiari. Come si fa ad accedere a questo fondo di garanzia? Allora, È una cosa complicata o... faccio una precisazione, perché finora abbiamo parlato solo di imprese. Per quanto riguarda i fondi di garanzia di cui parlavamo all'inizio, il sistema quindi delle garanzie pubbliche, qui entrano in gioco fortunatamente anche i privati. Quindi noi abbiamo due tipi al momento, ci sono in essere due tipi di agevolazioni date da due fondi di garanzia. Il primo è il famoso, celeberrimo, ormai super utilizzato, fondo di garanzia, fondo centrale di garanzia, chiamato anche fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per le PMI. Questo è stato istituito da una legge statale e gestito da Mediocredito Centrale. Consente di ottenere al momento fino al 31/12/2017, poi ci sarà una riforma, ma qua usciremo dal tema, comunque consente di ottenere una garanzia dell'80% sui finanziamenti. Cerchiamo di fare un esempio, Sì. dottor Bozzolana, cioè significa che se io devo fare un prestito ad esempio di 100.000 euro, però non ho un capitale a sufficienza per dare garanzia, significa che per 80.000 euro mi viene concesso? Esattamente, dovremmo fare la richiesta, viene fatta sempre tramite banca la richiesta, fare la richiesta di, noi lo chiamiamo esame di prefattibilità. Cosa vuol dire? Verificare se l'azienda rientra in dei parametri stabiliti dalla legge. Qualora questo esame di prefattibilità sia positivo, allora faremo l'istruttoria. Il cliente dovrà presentare una documentazione minima a dimostrazione della loro capacità di reddito. Lo Stato dà la sua garanzia dell'80% ed è una garanzia forte perché risponde lo Stato direttamente. È una garanzia che le banche, questo ve lo assicuro, è molto molto gradita. Non potete rifiutare. Talvolta più dell'ipoteca. Non possiamo rifiutarci, calma, nel senso che è ben accetta. I requisiti minimi di rimborso del prestito di cui parlavamo prima, Certo. il merito creditizio deve essere chiaro, altrimenti noi faremo quella che si chiama incauta concessione del credito, perché i soldi non sono nostri, sono dei risparmiatori e vanno tutelati. Giustamente. Secondo fondo di garanzia molto importante è quello del fondo di garanzia per la prima casa. Consente a coloro che non posseggono, ai privati, quindi famiglie o anche persone singole, di ottenere una garanzia sempre dello Stato che arriva fino al 50% dell'importo del finanziamento. Anche qua la domanda va fatta tramite la banca. In questo caso qua la documentazione è addirittura... Facciamo un altro esempio, Sì. dottor Bozzolana, perché anche in questo caso, quindi in cosa consiste? Io sono una sposa, non ho più l'età, però insomma vabbè. Manca poco, devo sposarmi, devo acquistare il mio appartamento, però in banca ahimè non ho nulla perché ho appena smesso di studiare. L'appartamento mi costa 100.000 euro ancora. Come faccio? Allora, che tipo di possibilità ho? ha smesso di studiare, Quanto però ha denaro già mi può trovato essere lavoro, dato? diciamo. Sì. Ha trovato lavoro, magari anche il lavoro a termine, no? I cosiddetti contratti, i Coco-Co, Coco-Pro, eccetera, eccetera. La legge consente di poter fare domanda per accedere, appunto c'è questa garanzia del 50%, basta presentare un'autocertificazione, che è la domanda, che viene scaricata anche in banca e firmata, il documento di identità in corso di validità, poi dichiarare di non essere in possesso di altri beni mobili, nemmeno pervenuti per successione. Attenzione, io non devo avere, non è che ho già la casa, devo comprare Perché è la prima casa, una più perché grande. stiamo parlando di un finanziamento. Io sono una persona che ha l'esigenza di comprare la prima casa, quindi posso presentare questa domanda, è solo una questione di tempo.
e di disponibilità di fondi che comunque ci sono, verrà ammessa, e nel momento in cui io ho questa garanzia posso stipulare il mutuo. Ma quanto denaro mi sarà dato? Allora, le banche in genere ci tengono sull'80% del valore dell'immobile. Grazie a questo fondo di garanzia posso arrivare fino al 100%, appunto perché c'è lo Stato che garantisce fino al 50%, ed è l'unico caso in cui le banche possono concedere fino al 50%. Quindi è una bella opportunità per i giovani, questa banca. Sicuramente. Un'altra cosa importante che vale per questa, soprattutto per questa, ma anche per le altre, in genere c'è una convenzione dietro, una convenzione che deve essere stipulata dall'istituto. Noi come Centro Banca abbiamo stipulato la convenzione per il fondo prima casa. Non tutte le banche, mi risulta, abbiano fatto analoga firma sulla convenzione. Quindi dietro alle leggi speciali, alle leggi agevolative, c'è sempre una convenzione, e bisogna verificare che il proprio istituto di credito abbia aderito a questa convenzione. Bene, noi la ringraziamo, è stato molto esaudiente, mi ha fatto venire in mente anche tante cose che si potrebbero fare. Siamo qua per questo, per dare delle idee, per movimentare. Bene, grazie al dottor Massimo Bozzolan, lo ricordiamo, responsabile crediti speciali di Centro Marcabanca Credito Cooperativo di Treviso. Noi abbiamo concluso anche questa puntata con i nostri esperti di soldi e finanza. Cosa è cambiato? Grazie per essere stati con noi, naturalmente arrivederci al prossimo appuntamento informativo. Grazie, arrivederci.
shadows fight. Drunken time has lit every night. My grace is gone and I feel torn. Now the beer wouldn't ease my moan. Couldn't tell you how I feel. I couldn't kiss you, I had to hold still. Couldn't talk to anyone. Couldn't say more than it was fun. But my grace is gone and I feel torn, and I feel torn. Thought I had nothing to lose, as I believe I could choose. Since I knew the same on you, as I believe I could choose. Only now I can see the choice was between you and me. 'Cause my grace is gone and I feel torn. Pour me another glass till the damn time comes. Couldn't wait forever or more. If I knew I had something to wait for. But my grace is gone and I feel torn, and I feel torn. Thought I had nothing to lose, 'cause I believe I could choose. Things are new, the same old news, 'cause I believe I could choose. Only now I can see the choice was between you and me. To lose, 'cause I believe I could choose. Only now I can see the choice was between you and me. But my grace is gone and I feel torn. I pour me another glass till the damn time comes. I couldn't wait forever or more. If I knew I had something to wait for. But my grace is gone and I feel torn, and I feel torn, torn, torn.
here comes Americano, comes to save me from being Italiano. Destroys my culture, takes my dog, fucks my girl and goes away like the fog. You think you're so cool cause I can't say you're not, cause you close my mouth, you hold my tongue, but I have my revenge. Yes, my sweet revenge. Welcome Shabu, welcome Shabu, and we'll come to kill you. Yes, to kill you. To kill you. I think you'll do it for free, it's just another crazy thing. Plugging and fucking and robbing is the only way you know to be. Making it simple to say that you're setting us free. For my way, hopping. But we'll have our revenge. Yes, our sweet revenge. We'll come Shabu, we'll come Shabu, and we'll come to kill you. Yes, to kill you. To kill you. Sing now. Cause we're sitting here writing my song. 1 million, a billion of people is out for your bomb. So I run for them and I do for me too. Hoping for a better tomorrow. Without you, without you. Cause we'll have our sweet revenge for things you done in the past. A thing you do in the future. A revenge, a sweet revenge. Sing now. Show, it's the end of
the show. Oh no, oh no. You did strike the first blow, so your light doesn't glow. Oh no, oh no. It's the end of the show, it's the end of the show. Oh no, oh no. You did strike the first blow, so your light doesn't glow anymore. Now through the way of my rhyming, what am I complaining about you whining? No, but this is about you crying. How come you seem to have a spice and realize the biggest eyes? You seem to have paid the biggest price twice. You let me roll the dice, but if you were ready for the outcome, you should have saved the biggest dice of your mind. How could you be so blind? Now ask Christ for rewind. This ain't a video game of humankind where you just press start and no one is left behind. Recline to say you were designed to lose the game of which you are the only mastermind. You think you are a Jew, you think you are a fool. So it doesn't matter if you follow rules. But go back to school. You ain't got no bread, no fuel. You are mediocre at best, so you should stop to molest. Don't give a fuck if you're depressed. You're breast, I'm impressed, but I'm not first class. I won't forget of those weaponized, nothing under the chest. So I request, please don't you feel this breeze. So you said, of a new word, of a new life, for which you like the keys. So please put your lead in my keys and swallow. You made it for your sorrow. I know it's hard to swallow, but I promise that tomorrow, even for the likes of you. Even for the likes of you, for the likes of you, even for the likes of you, for the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you. Oh no, oh no. It's the end of the show, it's the end of the show, oh no, oh no. You did strike the first blow, so your light doesn't glow, oh no, oh no. It's the end of the show, it's the end of the show, oh no, oh no. You did strike the first blow, so your light doesn't glow anymore. Is nothing but a lie, a bunch of crappy assets passing by. But if loving is such a thing, I think I need a couple of good explanations. Like, number one, tell me why I'm so happy when I'm crying for your loving that you can't deny. Explain to me how exactly do you feel inside when your happiness seems like a tie. Number two, when I feel blue cause I need you, anything else seems black and white. But with my baby by my side I'm flying so high, like a surfer with a colorful guy. Number three, waiting in my car just outside your door. You're dressed in that skirt that I so adore. Where do we go? Well, I don't know. Your name is Maya Moore. You be the dancer, be the dancing floor. All that I see in you is like the stars for the sky. Whoa, meaning that I need you to be complete, and you need me, and you know you can't deny. No, no, no. Talk to me. Explain why do I shake anytime
and that is you next to me. When I wake, the bottom of your hair is all over my chest and not just there. Well, I guess that's for the best. Talk to me, tell me all about your secret. What about me? Well, I was simply the weakest. Now I roar like a lion, the king of the jungle, watching a word went over through a huge grand jungle. Whoa, oh, oh, oh. The stars and the sky, the stars and the sky, whoa, whoa. Meaning that I need you to be complete, and you need me, and you know you can't deny. No, no, no. You be the dancer, be the dancing floor. One of the blue, cause I need you. Anything else seems black and white. I'm away, my baby by my side. My fly is so high, like a surfer with a colorful sky. All that I see in you is like the stars for the sky. The stars for the sky. Ooh, meaning that I need you to be complete, and you need me, and you know you can't deny. No, no, no. Oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà è successo l'altra sera a mezzanotte, sulla strada fra Dossi e Cunette, forse per la gran velocità è volato con la bici all'aldilà, è caduto al cospetto del Signore, rubizzo e di buon umore. Dio gli ha visto in faccia le venuzze, gli ha detto prova un po' questo Cartizze. oggi il
cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà è per questione di spirito divino, per merito. A Bruno è scappata insolente una bestemmia surina ignorante. Non si sa se il Padre Eterno l'ha cacciato dritto all'inferno, ma forse davanti a un bicchiere anche Dio sa perdonare. Oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà Un padre che perdona sovente, alle volte sa essere indulgente, invece che nel regno del rimorso svegliato al pronto soccorso, e agli occhi del giovane medico Bruno è sembrato un po' anemico. Gli ha detto: lei dovrebbe più spesso bere un bicchiere di rosso. Oggi il cielo si fa rosso, o è bruno che si avvia al contrappasso. All'osteria oggi il cielo si fa rosso, o è bruno che si avvia al contrappasso dell'osteria. Oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà è successo l'altra sera a mezzanotte, sulla strada fra Dossi e Cunette, forse per la gran velocità è volato con la bici all'aldilà, è caduto al cospetto del Signore, rubizzo e di buon umore. Dio gli ha visto in faccia le venuzze, gli ha detto: prova un po' questo Cartizze. Oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà è per questione di spirito divino, per merito. A Bruno è scappata insolente una bestemmia surina ignorante. Non si sa se il Padre Eterno l'ha cacciato dritto all'inferno, ma forse davanti a un bicchiere anche Dio sa perdonare. Oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà Un padre che perdona sovente, alle volte sa essere indulgente, invece che nel regno del rimorso svegliato al pronto soccorso,
e agli occhi del giovane medico Bruno è sembrato un po' anemico. Gli ha detto lei dovrebbe più spesso bere un bicchiere di rosso. Un altro. Oggi il cielo si fa rosso, o è Bruno che si avvia al contrappasso, all'osteria. Oggi il cielo si fa rosso, o è Bruno che si avvia al contrappasso dell'osteria. Che è un tempo poi è una vendetta a Troia per sto ma sapere. Ora che sei una bufera e anche per stasera stiamo migliore. Trova la carega un mas de cardena troppo da giocare. Fermate qua, sentate qua, sentate qua. Sentate qua, sentate qua, sentate qua. Sentate qua, sentate qua, sentate. Ora che sei un lampo squarto ne attristiamo il quarto finché il passa via. Ora che sei una signora sa da un quarto d'ora aspetta qualche d'ora. Sì tu sicuro che se può darà di scorare. E ciacoiare, e ciacoiare, e ciacoiare. E ciacoiare, e ciacoiare, e ciacoiare. E ciacoiare, e baruffare, può cantare. Che se pronta mesa paroia con una sepoina, un bancon che diventa bon con una ombra sola, un sacra non una benedizione che ne farà rida in bore, sarre manda in mona tutti i pensieri, tutto il burigone, e a sa casa rogne i pensieri a televisione, e stiamo qua, e stiamo qua, e stiamo qua, e stiamo qua. Stiamo qua, stiamo qua, stiamo qua. Soretta voi stasera se so che un poco di sto tempo becco. Me compare Giannicino adesso arriva anche Ghiglietto. Femo finta che se salvaremo da bufera fuori di qua. Adesso a Rosa ne squa fuori e ne dice di andar piano. Fuori di qua, fuori di qua, fuori di qua. Fora de qua, fora de qua, fora de qua. Fora de qua, fora de qua, fora de qua. Canteremo ancora sinceri qua, anche domani. Fermate qua, fermate qua, fermate qua. 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 Fermate qua, fermate qua, fermate. Fermate qua, fermate qua, fermate qua.
qua, fermate qua, fermate qua, fermate qua, fermate. Avevo una bella osteria, avevo un ambiente, una bella osteria, con una cucina piccolina, avevo il punaro, una bella stia, tendevo l'orto ogni mattina, e era moglie che cucinava e che metteva a sua passione, tutta roba de casata, buona fresca de stagione, perché mangiar bisogna ben, perché mangiar è so stagione, in contentarsi di quel che viene, solo un gotto de bimbo. Finché un bel dì le arriva un fioretto, e il gamagname si salta addosso, e il megadito bravo iglietto, a te de 20 gambaro rosso, così attaccare arriva il corriere, de magnatori de gente fina, mega toccato sia cameriere, buttar giù il muro, slargare a cucina, perché mangiar bisogna ben, perché mangiar è una missione, e andar su a guida de a Michelin, e una caneva de bimbo. Per pagar tutti sti mestieri, mega calzare i prezzi, mega catalti 3 puneri, e messo a norma tutti i cessi. Adesso l'orto me fa 3 campi e tutto il divo avanti in dri. Ogni mezz'ora me vieni sgranfi, de notte svegno straco sfinio, perché mangiar bisogna ben, perché mangiar se ne reio, se te gassona stea Michelin, a te si ne cica un pantalone. Cioè, una volta veniva gente semplice in osteria, anche ignorante, si faceva quelle sgane assai, però adesso arriva politici, giornalisti, commercialisti, avvocati, una manica di pettabrose. Ma appena posso mi scampo io e vado a mangiare un boccone da Gina, che ha un ambiente, una bella osteria, con una cosina piccolina. Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buonasera amici
e benvenuti alla rubrica Valdo TV 361, l'appuntamento non periodico di Valdo TV. Questa puntata è intitolata Il diabete di tipo 1 e il progetto DiabFriend. Sigla. Quindi, diabete di tipo 1 e progetto DiabFriend, argomenti questi che affronteremo con le nostre carissime ospiti, Letizia Pozzebon, socia dell'associazione Nastrino Invisibile e affetta da diabete mellito di tipo 1, Michela Zandonà, mamma e consigliere dell'associazione Nastrino Invisibile, e Paola Tranquillo, responsabile del progetto DiabFriend. Benvenute innanzitutto. E prima di tutto volevamo fare un attimo un'introduzione sul diabete mellito di tipo 1, in modo che i nostri telespettatori possano capire meglio di che cosa stiamo parlando questa sera. Infatti il diabete mellito di tipo 1 è una patologia autoimmune. Cosa vuol dire che è una patologia autoimmune? Il nostro sistema immunitario, per capirci meglio, l'esercito che combatte soprattutto i microrganismi patogeni nel nostro corpo, attacca le cellule del nostro corpo. Nel diabete di tipo 1, in particolare, le cellule che producono l'insulina, che sono delle cellule presenti nel pancreas, le cosiddette beta cellule. Facciamo un passo indietro. Le nostre cellule si nutrono di zuccheri. Gli zuccheri li recuperano attraverso il sangue e a loro volta attraverso i cibi che noi mangiamo, soprattutto i carboidrati, e quindi la pasta, i cereali in genere, i dolci. E carboidrati che sono appunto anche gli zuccheri semplici. E i livelli di zucchero nel sangue sono controllati da due ormoni principali, che sono l'insulina e il glucagone, prodotti entrambi dal pancreas. In particolare l'insulina serve per abbassare i livelli di glucosio nel sangue, mentre il glucagone li alza. Quando mancano questi due ormoni succede che il nostro organismo riceve dei grossi danni, sia dalla condizione chiamata ipoglicemia, quindi bassi livelli di zucchero nel sangue, sia dalla condizione chiamata iperglicemia, e quindi appunto gli alti livelli di zucchero nel sangue vanno a danneggiare il corpo tramite meccanismi di stress ossidativo. Nel diabete mellito di tipo 1 le cause purtroppo sono ancora sconosciute, però il nostro sistema immunitario appunto attacca queste beta cellule. Ed è un processo lento che impiega anche molti anni per manifestarsi, perché le beta cellule devono essere danneggiate almeno all'80% per causare un drastico calo dei livelli di insulina nel sangue. Infatti, quando l'insulina comincia a scarseggiare, la persona affetta da diabete mellito di tipo 1 entra in una condizione di iperglicemia, il glucosio raggiunge livelli stellari e i principali sintomi che devono allarmare sono la forte sete e l'aumento della diuresi. Sostanzialmente si beve tantissimo e si va a fare anche tanta pipì. Questa è una condizione che va sicuramente riconosciuta più presto, perché l'iperglicemia, come già accennato, danneggia vari organi, danneggia i reni, la retina, il cervello, il cuore, i nervi. Non solo, perché i livelli alti di glucosio nel sangue vanno anche a favorire le infezioni, perché appunto i batteri si nutrono di zucchero. Quando una persona scopre di avere diabete mellito di tipo 1 deve iniziare a somministrarsi per via sottocutanea delle dosi di insulina, che è appunto carente. Ma l'insulina è un ormone e gli ormoni, come si sa, sono delle sostanze pericolose che vanno assunte alle dosi giuste, e in particolare l'insulina va assunta in base alla quantità di carboidrati che vengono assunti durante i pasti. Se se ne prende troppa, purtroppo la persona rischia di andare in ipoglicemia. Se viene presa troppo poca, è come se non venisse presa, e quindi iperglicemia. In entrambi i casi le condizioni sono molto pericolose, perché si può andare incontro a una situazione addirittura di coma, a sua volta ipoglicemico o iperglicemico. Quindi veniamo al punto e parliamo subito con Letizia, la nostra amica che è affetta appunto da diabete mellito di tipo 1. Letizia,
Come hai scoperto di avere diabete? Allora, sono passati 4 anni e era a giugno, ho iniziato a bere di più, avere tanta fame, però col fatto che stava iniziando l'estate non ci avevo dato molto peso perché comunque col caldo si beve di più solitamente. Poi verso settembre ho iniziato, oltre a svegliarmi di notte per bere, anche a sentirmi più stanca, magari dormivo anche il pomeriggio. E un giorno mi è venuto improvvisamente un'orticaria e allora per questo motivo i miei genitori mi hanno deciso di portarmi dal dottore e là, arrivata dal medico, dopo avergli detto, oltre che all'orticaria, anche del fatto che avevo perso molto peso, bevevo sempre di più e anche mangiavo sempre di più, allora lui da questi sintomi e anche sentendo dall'alito acetonico ha capito subito di cosa poteva essere, infatti mi ha subito fatto lo stick glicemico e la glicemia era 475 e mi ha fatto direttamente la ricetta per andare al pronto soccorso. Certo. Raccontaci quindi da questo momento come sono cambiate le tue giornate, perché gestire un diabete, una glicemia alta, sembra che sia davvero complicato. Raccontaci un po' proprio la tua giornata tipo. Allora, all'inizio è stato un po' difficile tra l'alimentazione e l'insulina, anche perché era molto complicato capire tutto questo cambiamento, e adesso alla mattina cerco di svegliarmi presto perché l'assunzione di insulina deve avere un intervallo di un tot di ore e mi peso il mio pasto della colazione, quindi i singoli ingredienti che mangio, e dopo aver fatto il calcolo dei carboidrati faccio la mia colazione e mi faccio anche l'insulina. Dipende poi la quantità di insulina sia dai carboidrati e poi anche in relazione alla mia glicemia, nel senso che se parto con la glicemia più alta assumerò più insulina e viceversa. Poi vado a scuola, frequento l'università e il mattino, poi magari può essere che sto al pomeriggio, ho lezione anche al pomeriggio e quindi mi porto il pranzo a sacco da casa. E questa a volte è un po' complicato perché non so mai cosa portarmi e devo sempre portarmi comunque qualcosa che posso contare i carboidrati, quindi devo pensarci prima a casa. E successivamente il pomeriggio torno a casa. Se ho la glicemia alta tendenzialmente vado a camminare perché so che comunque mi aiuta un sacco e la abbassa. E poi a cena, anche là di solito mangio le stesse cose e faccio anche là peso le cose che mangi, singoli ingredienti, per aggiustare insomma la dose di insulina, anche se non sempre poi la glicemia è a posto. Sì, diciamo che poi il diabete fa un po' quello che vuole, mi dicono, no? Quindi bisogna sempre tenerlo sotto controllo, controllare sempre la glicemia e comportarsi di conseguenza, infatti. E quindi una gestione sicuramente molto difficile. Michela, tu che sei una mamma e che sei appunto socia consigliera dell'Associazione Nastrino Invisibile, parlaci un po' dal tuo punto di vista del diabete, se hai figli o figlie, appunto. Ecco, una bambina affetta da diabete mellito, com'è? Allora, noi abbiamo scoperto il diabete di mellito tipo 1 quando nostra figlia aveva solo 6 anni e mezzo. Per noi non conoscevamo la malattia, eravamo completamente estranei, per cui è stata veramente un fulmine a ciel sereno. Non conoscevamo niente, per cui subito è entrata in noi la disperazione, soprattutto perché ci hanno detto da subito che non c'era una cura e con questa malattia avremmo dovuto convivere per tutta la vita, e questo per tutta la vita ci ha veramente spaventato. È stata una cosa veramente grande che abbiamo fatto e facciamo ancora fatica a digerire, perché una mamma per un figlio spera sempre nel massimo, spera sempre nel top, e il diabete, i nostri ragazzi possono fare di tutto. Abbiamo visto che Letizia si è diplomata, adesso va all'università come tutti gli altri ragazzi che non hanno il diabete, però per le famiglie il diabete cambia la vita, la condizione in modo estremo,
perché comunque dobbiamo pesare anche noi tutti gli alimenti, come ha ben detto Letizia. Di notte ci alziamo più di una volta a misurare la glicemia, perché è consuetudine per la glicemia abbassarsi, andare in ipoglicemia, per cui dobbiamo svegliare i bambini, i ragazzi, e dargli da mangiare o dargli da bere la Coca-Cola che alza la glicemia stessa, per cui nel primo periodo ci mettevamo la sveglia all'1, alle 3 e alle 5, ogni 2 ore provavamo la glicemia a nostra figlia, proprio per il timore che la glicemia si abbassasse. Poi la vita comunque di nostra figlia doveva continuare, per cui lei ha continuato a mangiare in mensa. Allora io e mio marito a turno, in base ai nostri impegni lavorativi, ci recavamo a scuola a misurare la glicemia, a fare l'insulina, e poi nostra figlia poteva partecipare alla mensa come tutti gli altri ragazzi. Stessa cosa per la pratica dello sport. Nostra figlia praticava e pratica ancora nuoto. Prima di entrare in vasca si misura la glicemia, e in base ai valori della glicemia, se è tendenzialmente bassa, mangia qualcosa, un biscotto, un cracker, qualcosa, in modo che durante la lezione di nuoto non si abbassi e vada troppo bassa in ipoglicemia. Anche le nostre attività per andare al ristorante, per andare a mangiare la pizza sono condizionate, perché se la glicemia è alta rinunciamo perché poi comunque sappiamo che il giorno dopo ne paghiamo le conseguenze e la glicemia rimane tendenzialmente alta. Di conseguenza è un po' tutto in base ai valori che nostra figlia ha. Hai detto ne paghiamo le conseguenze, cosa significa? Significa che ci limita la libertà. Perché appunto ci sono i controlli ravvicinati. Ci sono i controlli ravvicinati, se abbiamo magari se c'è da andare a mangiare la pizza, diciamo no, la glicemia è troppo alta, non ci andiamo. E soprattutto magari non sappiamo i piatti con cosa sono fatti. Ma infatti proprio di questo volevamo parlare, perché appunto mangiare al ristorante o comunque mangiare fuori, anche Letizia ha parlato appunto del portarsi il pranzo a sacco banalmente, ok, uno pensa esco di casa mi porto un panino, no, perché pesa il pane, pesa tutto, ok? Tu hai parlato della mensa scolastica, e anche lì non penso ci sia stata la possibilità di pesare gli ingredienti, oppure me lo racconterai tu, insomma. No, noi abitualmente con nostra figlia decidiamo di mangiare un primo o un secondo accompagnato da carboidrati, non entrambi, in modo da non creare confusione nel calcolo dei carboidrati, per cui nostra figlia preferisce, per facilitare la sua scelta, mangiare sempre un primo pasta, sa ormai ad occhio, perché dopo 7 anni è abituata, sa ad occhio quale quantità di pasta mangiare, e di secondo evita un secondo e un contorno con i carboidrati, per cui evita i legumi, evita le patate e mangia la verdura fresca, ed è sicura di aver assunto più o meno, perché sicuro non si è mai, la quantità giusta di carboidrati in base all'insulina che ha fatto. Per cui questo ci condiziona sempre. Nostra figlia difficilmente potrà fare merenda con un gelato, perché il gelato è pieno di zuccheri, dovrà mangiare un frutto che ne ha meno, per cui è tutto si basa in questi numeri che il glucometro ci dà ogni volta che nostra figlia si misura la glicemia. Sì, una vita quindi basata sui numeri, è sì. Davvero sconvolgente questa cosa. Mi veniva anche una domanda da fare a Letizia riguardo che ha un po' più di anni e che quindi si suppone che esca con gli amici, che ogni tanto le sia capitato di dover rinunciare appunto a uscire. Cosa ci racconti riguardo a questo? Com'è la tua vita sociale con il diabete? Allora, se devo mangiare fuori faccio fatica, nel senso che cerco di prendere qualcosa che conosco, però non so mai quanti carboidrati ha, e quindi sì, faccio una dose di insulina approssimativa, ma poi spesso o vado troppo su con la glicemia e quindi vado in panico, oppure vado in ipoglicemia
e quindi è abbastanza un problema, e a volte preferisco o stare a casa, mangiare a casa al posto di prendermi una pizza o qualcosa. Ok, e ti è mai capitato di avere dei seri problemi? Ti chiedo degli aneddoti quando sei uscita e magari non sapevi bene controllare la tua glicemia con gli amici e tutto, ti è capitato di stare male? Stare male proprio no, però magari mi è capitato che avevo preso, una pizza e all'inizio era giusta la glicemia, dopo qualche ora è cominciato a salire e ho corretto insomma facendo l'altra insulina. Ok, quindi diciamo comunque bisogna controllarla questa glicemia. Sì. Come la controlli? Allora io ho questo, ok, che è diciamo un glucometro che lo appoggio nella spalla e mi controlla la glicemia. Mi dice non solo il numero, ma anche se sta salendo o se è costante o se è in lenta diminuzione. Di conseguenza, se sta salendo o faccio una correzione o vado a camminare, mentre se vedo che si sta abbassando troppo mangio qualcosa per prevenire le ipoglicemie o le iperglicemie. Certo, uno strumento sicuramente molto utile, cioè all'avanguardia nella tecnologia anche. Sì. Mi chiedevo quanta glicemia hai in questo momento? Allora. Come sta andando? Facci vedere come te la misuri. Ok. E adesso ho mangiato perché ero in ipoglicemia, infatti mi dà un valore di 150 in salita. 150 è un valore veloce. Normale o alterato? Per noi diabetici è normale, però appena mangiate, quindi fra poco farò l'insulina. Fra poco dovrai fare l'insulina, ecco, quindi anche la gestione, diciamo, la vediamo proprio in diretta. E, invece torno da Michela perché volevo un attimo cambiare argomento parlando della vostra associazione, l'associazione Nastrino Invisibile. Quali sono i progetti che avete in questo momento e com'è nata? Raccontaci. Allora, la nostra associazione è nata circa 2 anni fa per volontà di alcune famiglie che sono unite da questa malattia. I progetti che questa associazione ha sono molteplici e comunque tutti con un unico obiettivo: aiutare questi ragazzi e aiutare le famiglie di questi ragazzi, perché come ho detto prima il diabete ce l'hanno i ragazzi, però condiziona anche la vita di tutte le famiglie. Nastrino Invisibile organizza dei campi scuola per i ragazzi e i nostri ragazzi vanno in una località lontano dalle famiglie, da soli, accompagnati però dal medico e del personale infermieristico, e trascorrono 4-5 giorni tutti insieme, fanno attività, giocano. L'anno scorso sono andati a fare rafting, sono andati a fare delle passeggiate, per cui delle esperienze come tutti i normali ragazzi che non hanno il diabete, però serve loro per capire come si devono comportare quando fanno degli sforzi, quando fanno delle lunghe passeggiate, quando fanno delle cose particolari diverse dalla quotidianità, e si sentono ovviamente sicuri, più autonomi, perché sanno che con loro hanno le infermiere e il nostro medico, delle persone ovviamente esperte e certamente in grado di essere di aiuto in caso di iper o ipoglicemia. È molto importante anche per noi famiglie sapere che questi ragazzi sono fuori casa, però che sono seguiti, per cui per noi è una garanzia, ci sentiamo più sicuri e più tranquilli lasciar fare queste esperienze ai ragazzi, che poi un giorno comunque dovranno andare fuori casa da soli, perché fino adesso aiutiamo loro, li seguiamo, un giorno diventeranno grandi adulti e dovranno diventare indipendenti ed autonomi, e questo è uno degli obiettivi di Nastrino Invisibile. Un altro obiettivo è fare degli incontri, organizzare degli incontri, delle riunioni
che parlano del diabete, ma diabete in che senso? Abbiamo fatto degli incontri per la conta dei carboidrati, cioè saper contare quanti carboidrati gli alimenti hanno e di conseguenza iniettare la giusta dose di insulina. Per cui incontri con diabetologi, con nutrizionisti e medici che sanno trattare questa malattia. Abbiamo fatto altri incontri per la nuova tecnologia. Come avete visto, Letizia ha un glucometro nuovo per la misurazione della glicemia e non si buca sempre le dita facendo la prova capillare, per cui abbiamo invitato degli esperti che ci hanno spiegato queste tecnologie. Sì, perché alla vecchia maniera bisognerebbe ricordare ai telespettatori che i vecchi glucometri o glucometri che si usano comunque in ospedale normalmente hanno delle lancette, quindi dei piccoli aghetti tramite i quali si pungono le dita, si fa uscire una goccia di sangue, il glucometro ha una striscetta, raccoglie il sangue che deriva da questa goccetta e analizza il contenuto di glucosio in quella goccetta di sangue. Però capite che bucarsi le dita di continuo per un diabetico sicuramente non è per niente piacevole. Già si deve somministrare l'insulina per via sottocutanea, perché ricordiamo che l'insulina non è una pastiglia che si prende, ma è un farmaco che si inietta, esatto. Di solito si inietta sulla pancia, giusto? Dici, Letizia? Sulla pancia, sulle spalle o sulle gambe, cercando di ruotare ogni volta. Perché immagino che dover pungere spesso la stessa zona possa causare comunque dei danni. Esatto, può degli portare... ematomi. Sì. Ok. E quindi... La tecnologia ci aiuta, sì, per fortuna. Però non risolve il problema, ovviamente. Altro obiettivo di Nastrino Invisibile è mettere in contatto le famiglie, perché abbiamo notato che la condivisione ci aiuta, ci si sente un po' più leggeri. Diciamo che mal comune mezzo gaudio, ed è proprio vero, perché ci si sente meno soli. Io dico sempre che quando è stata diagnosticata il diabete a nostra figlia mi sono sentita una goccia nel deserto, cioè mi sono proprio sentita sola. La tristezza, l'amarezza mi ha preso completamente. Grazie a Nastrino Invisibile invece ho capito che non sono sola e che condividendo, parlando e esprimendo le proprie sensazioni, condividendo le esperienze anche tra famiglie è molto importante e il sorriso ha ripreso a far parte di noi. Tutte iniziative, quelle di Nastrino Invisibile, sicuramente encomiabili. E tra l'altro volevo ricordare che esiste un progetto sempre dell'associazione in questione che si chiama Progetto di HubFriend, e qui chiedo a Paola di spiegarci che cos'è questo termine e in che cosa consiste questo progetto. Allora, il termine mette insieme il termine diabete e friend, che vuol dire amicizia. Avete capito insomma che una delle cose che ci rende la vita complicata è mangiare, e soprattutto mangiare fuori. E anche quando la malattia è arrivata a casa mia da mia figlia, insomma, anch'io ho una bambina con il diabete, anche a me è pesato tantissimo non poter essere più libera di andare a mangiare fuori come facevo prima, perché come dice Letizia, come diceva anche Michela in mensa, tendenzialmente cerchiamo di misurare ad occhio quello che ci arriva nel piatto, però non indoviniamo quasi mai, questa è la verità. Quindi anche Letizia dice sì, ad occhio cerco di capire, però in realtà poi vado o in ipoglicemia o in iperglicemia, e a volte preferisco rinunciare piuttosto che trovarmi nella situazione. Il progetto di HubFriend è nato per cercare di rendere più semplice andare a mangiare fuori. Cosa significa? Significa che quello che facciamo a casa normalmente, quindi Michela e Letizia vi hanno raccontato che pesano i singoli ingredienti del loro pasto, abbiamo chiesto di poterlo fare al ristorante. Quindi il ristorante già nel menù ha il conteggio dei carboidrati proprio per la porzione.
Quindi quando mi arriva il piatto di pasta, io so già quanti carboidrati conta quel piatto di pasta, perché in cucina loro hanno fatto esattamente la dose corretta. Quindi mi è più semplice andare a mangiare fuori, perché io so che quella pasta conta tot carboidrati, e quindi il pasto fuori casa diventa una cosa che ci si può permettere dal punto di vista proprio emotivo e di relax. Quindi possiamo andare a mangiare fuori con la scioltezza e con la leggerezza con cui mangiamo a casa, e però possiamo stare in compagnia. Spesse volte invece a volte rinunciamo a questo. Quindi il progetto nasce per includere le persone con il diabete nel ristorante. Bene, e questo è un progetto a cui per caso qualche locale ha già aderito? Sì, il locale che ha già aderito e che subito si è reso entusiasta di questo nostro progetto è il Fraccaro Caffè a Castelfranco Veneto, che quindi all'interno del loro menù, tutti i menù presenti nel locale, hanno il conteggio dei carboidrati proprio per porzione. Ecco, proprio a questo proposito, a proposito del caffè Fraccaro, la nostra redazione ha preparato un piccolo inserto per voi e che andremo a vedere proprio ora. Vediamo. Ci troviamo al caffè Fraccaro di Castelfranco Veneto, primo locale di Hub Friend in Italia. Con noi Luca Fraccaro, titolare del locale. Perché la scelta di aderire a questo progetto di Hub Friend? Allora, quando è venuta qui la Paola, che ormai siamo diventati amici, di Nastrino Invisibile, ci ha proposto questa nuova idea che loro avevano in cantiere, cioè quella di creare una sorta di locale che fosse amica, diciamo così, un locale amico di chi soffre di questa patologia. E quando mi ha spiegato un po' tutto quello che era il loro progetto, noi ovviamente sensibili ovviamente a quello che è il sociale, ho subito aderito, perché mi sembrava una cosa molto interessante, tanto più perché lei diceva: Luca, se tu aderisci a questo tipo di progetto, non solo crei il primo ristorante in Italia che abbia queste caratteristiche, ma inoltre sensibilizzi tutti quelli che possono essere i tuoi colleghi, cioè chi ha altri ristoranti, di seguire nel tuo esempio. Ecco, questo ci ha motivato molto e spinto ad aderire al progetto. Ecco che da lì siamo partiti e da lì è nato, come dire, la prima sorta di menù dedicata al DB One Friend. Perché spieghiamolo come funziona? Sì, in maniera tra virgolette molto semplice, un po' più complesso nel prepararlo, però è molto semplice, nel senso che noi dal menù, praticamente a fianco a quello che sono tutte le informazioni di ogni piatto del menù che noi abbiamo la quantità di carboidrati presente nel piatto finito, quello che viene poi servito al cliente. E questo è molto importante per chi soffre di questa patologia, proprio perché riesce così a calcolare e avere un'indicazione abbastanza precisa di quella che potrebbe essere l'insulina da poi iniettarsi. Cosa cambia a livello di gestione della cucina e a livello di gestione del locale essere un locale di Hub Friend? Beh, da una parte ci ha molto motivati, è stata anche una sfida che abbiamo accettato, e per soprattutto lo chef non è stata una cosa così semplice, perché poi bisogna anche abituarsi a pensarla anche in questa maniera, quindi dare delle informazioni che prima non erano, cioè noi non mettavamo e quindi non erano necessari. Adesso ovviamente si confrontano sempre per avere un dato molto più preciso possibile per inserire. Cosa cambia? Cambia che ci vuole più attenzione, bisogna pianificare e soprattutto essere certi di quello che si va a scrivere. Però diciamo che questo aiuta molto anche la cucina a essere più attenta, e questo è una cosa che ci piace, essere molto più precisi anche sulle porzioni, precisi su quello che noi e che lo chef prepara per i nostri clienti.
La Paola un giorno mi ha chiamato, noi non ci conoscevamo, mi ha chiamato dicendo che appunto aveva piacere parlare con noi e prendere un appuntamento, così è stato fatto, e ha iniziato a parlarci di questa associazione Nastrino Invisibile, che tutto sommato noi personalmente anche non conoscevo molto, e quando mi ha spiegato tutto quello che è la storia, mi ha spiegato anche come funziona e a chi ovviamente si rivolge, è stata abbastanza toccante questa cosa, per cui mi ha coinvolto, perché ho detto guarda, queste sono scelte, come dire, che cadono sulle famiglie, e ovviamente non è che poi tu scegli o non scegli di avere, perché ovviamente sono cose che succedono e che chi magari come più di qualcuno si è trovato in casa ad avere magari il proprio figlio che prima non aveva nulla e dopo scopri che soffre di questa tipologia di malattia, se vogliamo, comunque questa problematica, ti può anche cambiare la vita, anche perché ti senti, come dire, in parte anche, come dire, così, che non riesci a capire bene, ti vedi proprio un muro di fronte, e allora questa mi ha ulteriormente sensibilizzato, avendo anch'io 2 bambini piccoli, e ho detto Paola, volentieri, vediamo cosa si riesce a fare. Tanto più che, come dicevo prima, il fatto di dire ascolta, potrebbe essere intanto il primo ristorante che propone un menù dedicato ai diabetici, quindi non esiste in Italia una cosa così, saresti il primo. Questo ovviamente anche come azienda da una parte mi ha stuzzicato, se devo dire la verità. Dall'altra parte però la cosa più importante, mi ha detto, questo potrebbe essere il punto di partenza per chi ha questa patologia, creare una rete di locali come il tuo, in cui uno che ha questa problematica si possa rivolgere e trovare e soddisfare un po' le proprie esigenze, perché dice Luca, per noi è difficile andare a mangiare fuori, andare a fare una cena, un pranzo, perché dobbiamo calibrare ad occhio, e capisci anche te che calibrare ad occhio, non sapendo cosa utilizza lo chef in quel momento per fare quel piatto lì, perché non possiamo andare a controllare tutti gli ingredienti ogni volta, diventa difficile per noi. Ecco che questa cosa qui mi ha ulteriormente sollecitato di dire no, dobbiamo assolutamente accettare e comunque condividere questo tipo di progetto, perché è un progetto che ci piace molto, ripeto, legato molto al sociale, legato a qualcosa di veramente utile per il pubblico, insomma. Caffè Fraccaro, parliamo di questo locale qui alle porte di Castelfranco Veneto. È un locale che nasce anche questo un po' per sfida, perché noi è nato 4 anni e mezzo fa circa, è stato inaugurato il 1° di novembre 2014, nasce dalla ristrutturazione tra virgolette del vecchio spaccio. Avevamo uno spaccio aziendale dove offrivamo i nostri dolci, e da lì man mano è nata questa idea di creare, non solo rinnovare lo spazio e creare qualcosa di più adatto alla nostra azienda, alla nostra immagine, ma anche di dare uno spazio dedicato alla somministrazione. Ecco che è nato questo spazio qui, che è molto, diciamo che va a 7/7, quindi durante tutta la settimana è sempre aperto, dalle 6 di mattina a circa le 11 di sera, quindi con spazi dedicati alle prime colazioni, che è un nostro must, ma anche al pranzo e anche alla cena con gli vari intermezzi. Quindi proponiamo dei prodotti che sono tipici, che riguardano un po' i nostri prodotti. Nasce un po' perché noi abbiamo sempre lavorato con lievito madre, un qualcosa che ci appartiene, un ingrediente nostro speciale ai nostri prodotti. E abbiamo pensato di proporre anche questo prodotto come la pizza, che è un derivato del pane. Noi, essendo nati dal panificio, ci sembrava di proporre qualcosa di carino, proporre anche qualcosa che derivasse da quello che era il pane, da quello che eravamo sostanzialmente, quindi la pizza, che è sicuramente un cibo moderno che tutti apprezzano, sia in Italia che ovviamente all'estero. E questo è nato questo concetto, che noi siamo molto orgogliosi e che fortunatamente sta andando bene e sta riscuotendo comunque successo. Quindi le coordinate per chi volesse trovarvi, dove vi trova?
Beh, qua a Castelfranco Veneto siamo lungo la statale in circonvallazione a ovest 25, ma abbiamo un bel parcheggio, anche questo è un servizio importante, perché vediamo che viene molto apprezzato il fatto di dire chi arriva non ha problemi di parcheggio, e quindi c'è un grande parcheggio proprio davanti al locale, è un locale di circa 600 metri complessivi, per cui è anche capiente dal punto di vista proprio dello spazio dedicato ai clienti. Noi di Valdo TV siamo già stati in realtà anche da Caffè Fraccaro per girare uno spot promozionale appositamente creato per diffondere la presenza del progetto di HubFriend. Vediamolo ora in esclusiva. Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune cronica. Chi ne è affetto, per vivere deve somministrarsi insulina ogni volta che mangia, con un'iniezione. Saper calcolare la giusta dose è una sfida quotidiana. Per farlo è importante conoscere la quantità di carboidrati del pasto. Se a casa si può pesare il cibo, quando si è fuori casa tutto si complica. Per questo, in un locale di HubFriend sono segnate nel menù le quantità di carboidrati per porzione. Così, se hai voglia di mangiare un piatto di pasta, sai già quanta insulina fare. Il tuo pasto fuori casa diventerà quindi un momento più sereno, perché il conteggio dei carboidrati è già stato fatto. Se lo trovi scritto, è più semplice. The HubFriend, easier in this way. Bene, sicuramente uno spot di impatto. Tu Paola eri presente tra l'altro nel backstage, quindi raccontaci un attimo com'è andato, come sono andate le riprese? Beh, è stato curioso perché io non avevo mai partecipato alla registrazione di uno spot, quindi è stato bello. È durato a lungo, non pensavo che ci volesse così tanto, e gli attori sono stati bravissimi, devo dire. Attori che conosci bene? Certo, perché la ragazzina è mia figlia e l'altro è il suo papà, insomma. Ecco, sì. ecco. Si sono prestati a questa bellissima attività, insomma. E è stato curioso, è stato bello poter partecipare, insomma. E qual è il messaggio che vuole trasmettere questo spot? Il messaggio voleva proprio far capire qual è la differenza tra andare in un locale che non ha il conteggio dei carboidrati, dove quindi uno non sa cosa scegliere, guardo il menù però non so che porzione mi arriverà, e invece il relax e la gioia di poter scegliere dal menù ciò che voglio, perché tanto so già come calcolarlo. Quindi far vedere proprio le due facce di questa medaglia, che per noi fa tantissima differenza. Sì, quindi far vedere quanto migliorerebbe insomma la situazione questo provvedimento, insomma. Sì. Bene, quindi invitiamo tutti i ristoratori che ci stanno vedendo e che ci stanno ascoltando ad aderire a questo lungimirante progetto, perché siamo tutti noi convinti che questo possa permettere alle persone con il diabete mellito di tipo 1 di avere una vita decisamente più tranquilla e migliore anche quando escono di casa. Quali sono le modalità e quali sono i contatti che uno deve prendere per aderire a questo progetto? Quindi spieghiamolo. Allora, il ristoratore che vuole aderire al progetto può contattarci, quindi può seguirci sulla pagina Facebook di HubFriend oppure direttamente dal sito, o mandare una mail a thehubfriend@gmail.com. A quel punto poi noi lo ricontattiamo e andremo a spiegare in cosa consiste di preciso per il locale il progetto e in che modo si può appunto trovare la collaborazione
tra l'associazione che si occuperà comunque di fare i calcoli e tutto, quindi l'associazione fa la gran parte del lavoro, e il ristorante che offre questo servizio alla sua clientela, quindi è un beneficio per entrambi. L'associazione perché aiuta a così rendere il mondo più a misura di diabete, e il ristorante comunque dà un servizio ai suoi clienti. Il Fraccaro Caffè ha avuto tanto riscontro rispetto a questo. Beh sì. Sì. Ma all'interno della cucina, quindi il ristorante, di che cosa si deve occupare? Di pesare gli ingredienti? Sì, praticamente la porzione della pasta, la porzione del contorno, eccetera, dovrebbe pesare sempre più o meno la stessa cosa. Quindi Ma alla fine è un gesto non così difficile, perché di solito i ristoratori usano già le loro porzioni, voglio dire. Alla fine si tratta di fare il conteggio della porzione e renderla disponibile a chi mangia. Questo sicuramente. E quindi un gesto semplice che potrebbe migliorare davvero la vita di tante persone. Quindi io ringrazio tantissimo le nostre ospiti, Letizia Pozzebon, Michela Zanola e Paola Tranquillo, per essere state con noi stasera, per averci raccontato le loro storie e averci spiegato il progetto di HubFriend. Ricordiamo che lo spot che abbiamo appena visto durante questa puntata andrà fra poco pubblicato nei nostri canali Valdo TV, quindi vi invitiamo a controllare e andarlo a rivedere. E infine ringrazio tutti gli spettatori per averci seguito durante questa puntata, e l'invito è al prossimo appuntamento con Valdo TV 361. Ciao! Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommasi, istruttore WISP. Vi do il buongiorno e il benvenuti a una nuova lezione del progetto La Salute di Casa, progetto della WISP per il quartiere San Paolo. Iniziamo anche oggi con i nostri utenti dal vivo, con un bel riscaldamento, partendo in piedi, cercando una bella posizione stabile e iniziando a scaldare la parte superiore del corpo e quindi i movimenti del collo. Primo esercizio, volgeremo lo sguardo e gireremo la testa prima da un lato e poi, sempre mantenendo le spalle rilassate e frontali, andremo a guardare dall'altro lato. Continuiamo questo movimento lentamente, così da evitare fastidi come giramenti di testa o vertigini. E un po' alla volta, osservando sempre di più lateralmente, portando bene il mento sopra alla spalla. Un ultimo movimento e possiamo tornare con lo sguardo frontale. Continuiamo i movimenti del collo osservando prima su verso l'alto, volgendo lo sguardo alle fronde degli alberi, poi lentamente giù, guardiamo a terra, per poi rialzare lo sguardo e continuare questo movimento.
Di nuovo muoviamo la testa lentamente, cercando poco alla volta di aumentare l'ampiezza di questo movimento. E quindi andiamo a guardare su verso il soffitto, un punto verso l'alto, allunghiamo i muscoli del collo davanti e poi guardiamo giù magari tra le punte dei piedi, facendo scendere il capo e allungando i muscoli posteriormente. Facciamo ancora qualche movimento, magari provando, quando guardiamo giù verso il basso, avvicinare bene il mento verso il petto. Bene. Possiamo tornare con lo sguardo frontale, riprendere bene una posizione stabile e concludere i movimenti del collo con una circonduzione. Lo sguardo e il capo partono quindi guardando verso l'alto e scendono lateralmente, compiono un giro. Lo sguardo si sposta giù verso il basso, dall'altro lato salendo. Ecco che con la punta del naso disegniamo un cerchio davanti a noi. Facciamo attenzione a questo movimento che, se fatto troppo velocemente, può darci un fastidioso senso di vertigine, quindi lo facciamo sempre con calma, lentamente, e dopo 2 o 3 giri in un verso proviamo a cambiare giro e quindi completiamo l'esercizio con qualche rotazione nel verso opposto. Sentiamo come si sgranchisce bene il collo e magari anche un po' scrocchia. Bene. Di nuovo sguardo frontale. C'è bisogno di riprendere un po' l'equilibrio, la testa dà un po' fastidio, anche il caldo non aiuta, ci prendiamo un attimo per fermarci e poi scendiamo lungo il corpo con il nostro riscaldamento, andiamo ad attivare le spalle, la muscolatura delle spalle, lo facciamo con dei movimenti liberi e anche poco ampi delle spalle. Possiamo muoverle verso l'alto, verso il basso, in avanti, indietro. Si tratta solo di attivare un pochino la muscolatura e muovere delicatamente le spalle. Un po' alla volta possiamo aumentare l'ampiezza di questo esercizio e lo facciamo portando le mani vicino alle spalle e muovendo i gomiti come riferimento. Ecco che possiamo, con i gomiti che partono verso il basso, muoverli posteriormente, andare ad aprire bene il petto e poi, continuando a ruotare, salire su verso l'alto. Scendiamo con i gomiti davanti per tornare alla posizione iniziale e compiamo un altro giro. All'inizio sarà un movimento breve, quindi che col gomito va a disegnare un piccolo cerchio di fianco a noi. È il primissimo esercizio che stiamo facendo per le spalle, quindi partiamo con molta calma e un pochino alla volta lasciamo il tempo necessario al nostro corpo di abituarsi e di scaldarsi. Se ce la sentiamo possiamo aumentare un pochino l'ampiezza di questo movimento e quindi fare più attenzione quando saliamo posteriormente ad aprire bene il petto, portare i gomiti verso l'alto e quando scendiamo in avanti avvicinarli tra di loro. Aumentiamo gradualmente, sempre ascoltando e rispettando il nostro corpo e le sensazioni che ci manda. Se sentiamo molta rigidità, continuiamo a fare un movimento breve, con l'obiettivo di scaldarsi in questo momento. Ok, andiamo a sciogliere un po' le spalle, rilassiamo le braccia, le portiamo giù verso il basso, qualche movimento libero, per poi concludere questo esercizio riportando le mani sulle spalle e di nuovo il movimento dei gomiti, questa volta invertendo il verso, partendo con i gomiti che puntano giù verso il basso, li spostiamo in avanti e poi verso l'alto. Ecco che andiamo ad aprire e scendere posteriormente, movimento contrario a quello che stavamo facendo prima. Ripetiamo
compiamo un altro giro, ripetiamo questo movimento. Possiamo prestare particolare attenzione al momento in cui i gomiti salgono, vanno verso l'alto e poi, come se ci stessimo stiracchiando, andiamo ad allargare e scendere posteriormente. Sempre senza esagerare, lasciamo il tempo e lo spazio al nostro corpo di abituarsi. E un po' alla volta sgranchiamo le spalle e guadagniamo un po' di mobilità. Ancora qualche movimento. E possiamo rilassare adesso spalle, braccia, andare un po' a muoverle, a sgranchirle. Continuiamo sempre a livello delle spalle, sempre per muovere e scaldare le braccia. Un braccio alla volta, così da poter guadagnare più spazio, lavorare con un'ampiezza più grande. Mano aperta, braccio disteso lungo il corpo, lo facciamo salire dietro di noi, bello disteso, fino a raggiungere un punto in alto sopra la testa, per poi scendere col braccio in avanti. Ecco, stiamo facendo un esercizio bello ampio, completo, cerchiamo con la mano di disegnare un bel cerchio di fianco a noi. Se avessimo un pennello staremmo facendo come con un compasso, staremmo disegnando un bel cerchio. Possiamo tranquillamente muovere le spalle per accompagnare il movimento, quindi portare la spalla dietro quando il braccio è dietro, su verso l'alto, e poi ruotare un pochino in avanti quando il braccio scende davanti. Ancora qualche giro. E rilassiamo. Sciolgo e cambio braccio di nuovo, uguale. Salgo dietro, vado su verso l'alto e scendo davanti. Col braccio disteso, la mano aperta, di nuovo vado a cercare una bella ampiezza, un movimento bello ampio, e con la spalla accompagno il movimento del braccio e quindi ruoto un pochino in avanti, vado giù basso, apro dietro, la spalla indietreggia un pochino, volgo il fianco su verso l'alto. Dall'alto scendo in avanti, arrivo giù e salgo dietro. Scendo e rilasso la spalla, sgranchisco un pochino liberamente e continuiamo il riscaldamento attivando la parete addominale. Lo facciamo con una bella base di appoggio stabile, possiamo anche divaricare un pochino di più i piedi rispetto a prima in modo da essere ben fissi a terra, e iniziamo sempre lentamente a ruotare sia il capo che le spalle, tutto il busto lateralmente. Volgiamo lo sguardo prima alla nostra destra e poi lentamente torniamo indietro, passiamo per la posizione frontale e volgiamo lo sguardo alla nostra sinistra. Le spalle ruotano insieme al capo, giriamo tutto il corpo, andiamo un po' ad avvitarci. Possiamo utilizzare anche la respirazione per guidarci in questo esercizio. Ci aiuterà. Se noi ruotando buttiamo fuori l'aria, contraiamo bene gli addominali, ci permette di girare un pochino di più. Poi rivolgendo lo sguardo frontalmente, rilassiamo e inspiriamo, per poi continuare il movimento, buttare fuori l'aria, andare a girare e contrarre un po' gli addominali. Rilasso quando torno indietro e torno frontale. Ruoto, butto fuori l'aria, torno frontale, inspiro, aria dentro, ruoto, aria fuori, torno frontale, aria dentro. Ancora qualche movimento, proviamo a ruotare bene, buttiamo fuori l'aria e guardiamo con lo sguardo dietro di noi, così da aumentare in questi ultimi movimenti l'ampiezza dell'esercizio. Ruoto bene, lo sguardo va alle mie spalle, contraggo bene gli addominali e butto fuori l'aria. Ultimo. E torno. Ok.
Possiamo mettere le mani sui fianchi, andiamo a mobilizzare il bacino e lo facciamo con un primo esercizio in cui oscilliamo delicatamente prima da un lato e poi dall'altro. Gli addominali sono già stati attivati, adesso si tratta di sgranchire un po' l'articolazione che lega il bacino alla colonna. Ogni movimento, che facciamo sempre delicatamente, ogni movimento ci permetterà di guadagnare un po' di spazio. Partiamo sempre con attenzione, ascoltando il nostro corpo. Più ripetiamo l'esercizio, più i muscoli si allenteranno e ci permetteranno di oscillare un pochino più a lato, quindi fare un movimento un po' più ampio. Non serve avere fretta, non serve voler accelerare questa fase, prendiamoci il tempo che ci serve. Probabilmente da un lato sarà più facile, oscilleremo senza problemi, dall'altro magari sentiamo più rigidità muscolare, il fianco probabilmente ci tirerà indietro un pochino prima. Completiamo questo esercizio aggiungendo a un'oscillazione laterale anche un'oscillazione frontale, per cui dal lato muoviamo il bacino in avanti per passare poi dall'altro lato e tornare passando dietro. Ecco che il movimento diventa un po' più complesso, un po' più ampio ed è di nuovo simile a un cerchio che stiamo disegnando sopra i nostri piedi. Quindi col bacino ruotiamo, spostandoci di lato, in avanti, dall'altro lato e poi dietro. Come per gli altri esercizi, adesso invertiamo il verso così da completarlo. Giriamo essenzialmente dall'altro lato, mantenendo lo stesso esercizio ma invertendo il giro. Insalata. Mangiare insalata spesso fa bene al nostro corpo e sotto diversi punti di vista. Le insalate con lattuga e rucola e altre verdure verdi sono ricche di fibre e contengono pochissimi grassi. Un valido aiuto nella lotta al colesterolo e un alleato in più contro la stipsi. Inoltre l'assorbimento di fibre induce un senso di sazietà, così si mangia meno e non si rischia di ingrassare. Ultimi movimenti e torniamo su verticali. Iniziamo a muovere un pochino anche le gambe, i piedi, qualche piccolo passo sul posto. Tutti gli esercizi che facciamo in piedi possono sempre essere fatti, anzi consiglio di farli con una sedia o con un appoggio vicino. La maggior parte degli esercizi saremo fermi e stabili e l'equilibrio probabilmente non mancherà. Adesso che iniziamo a lavorare muovendo i piedi, facendo qualche passo, cerchiamo di avere sempre un sostegno a portata di mano per utilizzarlo nel caso in cui perdiamo un po' l'equilibrio o anche semplicemente per avere più sicurezza toccandolo. Lavoriamo sempre con le gambe, un piede alla volta e lo facciamo scegliendo una gamba, sollevando il tallone, mantenendo la punta a contatto con il terreno. Il ginocchio che è venuto in avanti lo utilizziamo come riferimento e lo portiamo all'interno, chiudendo un pochino la gamba verso l'altra e poi allargandolo, quindi aprendo con il ginocchio all'esterno. E continuiamo questo movimento alternando una chiusura all'interno e un'apertura all'esterno. Ok, rilassiamo pure la gamba, andiamo a sciogliere un po' e cambiamo lato. Quindi anche sull'altro piede sollevo il tallone, la punta resta a contatto con il pavimento e il ginocchio si apre all'esterno e poi chiude all'interno. E ripetiamo questi due movimenti. Anch'essi un po' alla volta potranno essere
fatti diventare un po' più ampi, quindi col ginocchio possiamo andare a chiudere bene o aprire bene all'esterno, sempre con gradualità. Un ultimo movimento e cambiamo nuovamente la gamba. Torniamo a quella di partenza, solleviamo di nuovo il tallone, la punta resta appoggiata a terra. Questa volta non è più il ginocchio il nostro riferimento, ma è la caviglia. Portiamo il tallone quindi esternamente per poi farlo scendere verso il pavimento e risalire internamente. Ecco che la caviglia in questo modo fa un bel lavoro ampio, una circonduzione. All'inizio sarà un po' di che tende, se non la usiamo, come tutte le articolazioni, a rigidirsi un po' e quindi richiederà un po' di tempo per essere sgranchita, magari scrocchia anche, ma ripetendo l'esercizio un po' alla volta dovremo sentirla più sciolta e quindi poter fare un movimento più fluido e magari anche un po' più ampio. Prima di cambiare lato invertiamo il giro, quindi sempre con riferimento al tallone, entriamo col tallone alto, entriamo all'interno, scendiamo e poi apriamo all'esterno. Stesso movimento, abbiamo invertito il giro. Ok. Sciolgo un po' la caviglia e cambio piede per concludere la sequenza. Di nuovo punta a terra, tallone sollevato, che scende esternamente, passa vicino al pavimento e sale internamente. Di nuovo diamo il tempo alla caviglia di sgranchirsi, di sciogliersi, in modo che il movimento un po' alla volta diventi fluido. Di nuovo andiamo a invertire il giro, quindi portiamo il tallone verso l'alto, questa volta scendiamo internamente, passiamo vicino al pavimento e saliamo all'esterno. Bene, come stiamo facendo con le caviglie, stiamo andando a sciogliere l'articolazione. Adesso riprendiamo una posizione verticale, finiamo di sgranchire un po' se serve le gambe con qualche piccolo movimento e completiamo il riscaldamento con l'ultima articolazione che andiamo ad attivare nel nostro corpo, che è quella dei polsi. Per farlo 2 esercizi molto semplici. Nel primo mettiamo le mani davanti a noi aperte come se fossero appoggiate su un piano e andiamo a ruotare il polso portando le dita prima all'esterno in modo che indichino le pareti esterne che abbiamo in casa e poi al contrario le facciamo ruotare in modo che vadano all'interno e le dita si puntino tra di loro. Continuiamo questi 2 movimenti concentrandoci sul polso, poi si muoveranno anche i gomiti, si muoveranno anche le spalle, ma il nostro obiettivo è quello di lavorare sul polso andando a indicare con tutte le dita prima all'esterno e poi all'interno. Okay. Possiamo sciogliere delicatamente qualche piccolo movimento e poi andiamo a mettere una mano dentro l'altra e così ci aiutiamo per flettere prima un polso e poi l'altro. Possiamo aggiungere anche un piccolo movimento laterale così da anche in questo caso andare a disegnare dei cerchi con il movimento dei polsi. Sempre con attenzione, sempre movimenti attenti
e delicati. Ancora gli ultimi giri e poi rilasciamo le mani e andiamo a sgranchire e sciogliere mani e polsi. Continuiamo questo riscaldamento aumentando un pochino l'intensità e facendo dei movimenti più ampi. Torniamo velocemente sulle spalle, riprendiamo una buona base di appoggio e lavorando sulla mobilità proviamo ad allargare entrambe le braccia a fianco del corpo e poi muovendole assieme farle salire davanti a noi per poi proseguire su in alto e sempre con entrambe le braccia proviamo ad aprire bene su verso l'alto e poi scendere posteriormente o lateralmente come riusciamo. Le raccogliamo di nuovo in basso davanti al corpo e ripartiamo. Entrambe le mani su verso l'alto, cerchiamo di raggiungere una posizione in alto e poi apriamo bene scendendo posteriormente. Attenzione al movimento dall'alto verso il basso. Se abbiamo dei fastidi, dei problemi alla spalla, possiamo interrompere questo esercizio o farlo con le mani un po' più basse rispetto alla testa. Questo perché nel momento in cui il braccio si trova molto in alto e la spalla è in questa posizione, potrebbe dare fastidio. Soprattutto chi magari ha avuto un infortunio o un'operazione alla spalla, rimanga sempre in ascolto e esegua il movimento all'interno delle sue possibilità. Ultimi giri, cerchiamo se possiamo di fare un movimento bello ampio. E rilassiamo, andiamo a sciogliere le braccia e le spalle. Di nuovo un esercizio per attivare la muscolatura del bacino, delle torsioni come quelle di prima ma con un'attenzione in più. Ora, dopo aver fatto la rotazione, proviamo a fermarci, il tempo di fare anche solo una respirazione sul posto per poi tornare indietro, quindi di nuovo stabili sui piedi, leggermente divaricati, andiamo a ruotare le spalle e il capo da un lato, volgiamo tutto il petto al lato destro, in questo caso ci fermiamo nella posizione in cui siamo arrivati e facciamo una respirazione completa, quindi aria dentro e aria fuori, per poi tornare lentamente alla posizione frontale e ruotare dall'altro lato. Una bella rotazione, andiamo a girare sia le spalle che il capo, guardiamo dietro e quando arriviamo in posizione ci fermiamo e facciamo un bel respiro completo e torno frontale. E ripetiamo, ruoto, giro bene, con lo sguardo guardo le mie spalle, aria dentro, aria fuori e poi posso tornare. Se riusciamo facciamo lento anche il movimento in cui raggiungiamo la posizione. Poi quando ci fermiamo, una bella respirazione profonda, come dal dottore. Ancora 2 o 3 ripetizioni da un lato, un bel respiro e torno e dall'altro. Ruoto, un bel respiro profondo e torno. Ok, posso rilassare, mettere le mani sui fianchi per prepararsi al prossimo esercizio. Se serve riprendere anche un po' di fiato. L'obiettivo era lavorare un po' di più con la parete addominale, quindi sentire maggiormente questa muscolatura. Lavoriamo sia con la parete addominale che con quella dorsale che con le spalle in questo esercizio. Andiamo a svincolare un braccio dal corpo, lo portiamo su lentamente all'altezza della spalla per poi proseguire, andare in alto sopra la testa. Adesso che siamo già un po' caldi possiamo provare a oscillare, quindi superare la verticale con il braccio andando a incrociare un pochino per poi tornare giù sempre lentamente
e riportare il braccio la mano sul fianco. Cambiamo lato, di nuovo, braccio disteso, salgo lentamente lungo il fianco, vado su, porto la mano sopra la testa e poi supero la verticale, mi inclino un pochino, allungo bene e ritorno, sempre con il controllo del braccio che non cade ma viene accompagnato fino a raggiungere il fianco. Cambio di nuovo, salgo, raggiungo la verticale, mi inclino un po' senza esagerare e torno, controllando il movimento. Ultima volta anche dall'altro lato, salgo, raggiungo la verticale, la supero, inclino un pochino e torno e giù. Continuiamo, rilassiamo un po' le spalle nel frattempo e continuiamo a lavorare sull'ampiezza del movimento, sempre un braccio alla volta. Partiamo questa volta col braccio disteso in alto lateralmente e con attenzione lo abbassiamo incrociandolo, lo facciamo muovere in diagonale verso il ginocchio opposto, quindi una leggera torsione, ci avviciniamo con la mano al ginocchio e poi torniamo indietro e di nuovo su in alto ad aprire, magari allarghiamo un po' anche la spalla, guardiamo con lo sguardo la mano e di nuovo giù. Scendiamo in diagonale, la mano va verso il ginocchio e poi si rialza e apre su in alto lateralmente. Ancora un movimento. Se riusciamo con la mano andiamo a toccarlo il ginocchio, quindi pieghiamo un pochino anche la schiena, ruotiamo bene, poi su, apriamo bene, apriamo la spalla, guardiamo in alto e un pochino indietro, ultimo movimento a chiudere, se riusciamo andiamo a toccare il ginocchio e poi torniamo su e rilassiamo il braccio. Insalata. Mangiare insalata spesso fa bene al nostro corpo e sotto diversi punti di vista. Le insalate con lattuga e rucola e altre verdure verdi sono ricche di fibre e contengono pochissimi grassi. Un valido aiuto nella lotta al colesterolo e un alleato in più contro la stipsi. Inoltre l'assorbimento di fibre induce un senso di sazietà, così si mangia meno e non si rischia di ingrassare. Mano sul fianco e cambiamo. Quindi questa volta col braccio, nel mio caso sinistro, si parte col braccio aperto in alto, direzione ginocchio opposto, se non serve toccarlo. Poi si sale, sempre in diagonale, col braccio che si alza e si apre in alto e posteriormente, per poi di nuovo scendere sempre in diagonale, avviciniamo la mano al ginocchio opposto, iniziamo a ruotare un pochino e piegare la schiena in questo esercizio e qua su nuovamente, guardando la mano, guadagniamo un po' di spazio, apriamo anche e di nuovo giù. Scendo, provo a avvicinarmi un pochino di più al ginocchio, magari lo tocco con le punte delle dita e torno. Quando salgo provo ad aprire bene la spalla, magari anche un po' posteriormente, con lo sguardo seguo la mano e scendo di nuovo, avvicinandomi al ginocchio, quindi piego un pochino anche la schiena e poi torno su, facciamone un ultimo bello ampio in apertura e poi in chiusura, scendendo con la mano, andando a toccare il ginocchio opposto e poi verticali, rilassiamo sia la mano che il braccio, la spalla, andiamo a sgranchire un pochino. Tornando ai movimenti per le gambe e i piedi, eseguiamo adesso qualche piccolo passo in avanti e indietro. Alterniamo quindi il movimento della gamba destra che avanza, un passo piccolo, basta appoggiarlo davanti all'altro piede e poi torna indietro sul posto. E un passo con la sinistra, di nuovo un passo piccolo che ci permette solo di spostarci leggermente e tornare sul posto. Continuiamo ad alternare destra e sinistra con un piccolo passo avanti e ritorno sul posto.
Lavoriamo adesso sulla sensibilità dei piedi, quindi essenzialmente sull'equilibrio. Cerchiamo di appoggiare bene il piede, sentire l'appoggio di tutta la pianta nel momento in cui dobbiamo tornare indietro e andiamo a spingere. Cerchiamo sempre l'equilibrio, il controllo del movimento. Proviamo adesso ad aumentare un pochino l'ampiezza del passo, così da rendere l'esercizio un po' più intenso e anche un po' più difficile. La sedia, ricordo, è sempre a portata, possiamo averla anche sempre di fianco e a contatto per darci stabilità. Basta toccarla per avere una sensazione di sicurezza. E andiamo ad ampliare un pochino il passo, lo facciamo un po' più lungo. Ci spostiamo quindi più in avanti e poi torniamo sul posto. Di nuovo attenzione all'equilibrio, quindi ogni passo deve essere controllato e prima di tornare indietro devo essere sicuro di essere in equilibrio. Allora spingo e torno sul posto. Di nuovo, una volta che sono in equilibrio, posso cambiare piede, avanzare, sentire la stabilità sulla pianta del piede e tornare sul posto. L'obiettivo principale di questo esercizio è lavorare sull'equilibrio. Nel frattempo stiamo anche facendo dei movimenti che attivano la muscolatura. Ok, ultimo passo e torniamo sul posto. Andiamo a sciogliere un pochino, quindi muoviamo leggermente i piedi da fermi. Di nuovo lavoriamo sul posto, una gamba alla volta, lo facciamo sempre con un aiuto, un supporto della sedia. Quello che proviamo a fare adesso è staccare il piede da terra e sollevare leggermente piede e ginocchio davanti al corpo, per poi scendere e invertire, anzi cambiare la gamba e di nuovo portare il ginocchio e il piede su davanti al corpo. Alterniamo il movimento della gamba destra a quello della gamba sinistra in una marcia sul posto. Di nuovo poniamo l'attenzione prima di tutto all'equilibrio. Ogni volta che il piede scende dovremo spostare il peso sulla gamba che rimane a terra e allora, quando siamo ben bilanciati, solleveremo l'altra gamba. Non è necessario farlo velocemente, quanto farlo con attenzione, controllando il movimento. Di nuovo lavoriamo sull'equilibrio, ma allo stesso tempo attiviamo la muscolatura non solo degli arti inferiori, non solo delle gambe, ma anche in questo caso degli addominali e dei dorsali della schiena. Ancora qualche movimento, sempre senza fretta, sempre con attenzione all'equilibrio. E stop, mi fermo. Sgranchisco un po', riprendo la stabilità e adesso andiamo a lavorare su un arto alla volta con dei movimenti lenti e, se riusciamo, anche ampi. La sedia ci viene sempre in aiuto e andiamo ad eseguire un passo in avanti un po' più ampio rispetto al solito, quindi allarghiamo bene anteriormente, cerchiamo di avere comunque l'equilibrio sui piedi, la sedia è sempre a portata, è sempre un riferimento e adesso che siamo leggermente divaricati proviamo a spostare un pochino il peso in avanti piegando il ginocchio e quindi aumentando il peso sul piede che sta davanti e poi torniamo indietro e riportiamo il peso sul piede che sta dietro. Perfetto, e cambiamo di nuovo, ci spostiamo un po' in avanti, peso davanti e poi indietreggiamo, peso indietro. Continuiamo a muoverci con attenzione, sempre facendo attenzione, quindi avendo come primo obiettivo l'equilibrio, ma spostando il peso prima sul piede davanti e poi sul piede dietro. Facciamo questo movimento lento così da poterlo controllare e così anche da poter lavorare sulla muscolatura
in modo tale da allenare bene la forza. Ancora qualche movimento, bene in avanti, peso tutto sulla gamba davanti e poi dietro, sulla gamba dietro. Ultimo. E torno verticale su, dritto coi piedi pari. Sgranchisco un po', probabilmente iniziamo a sentire la muscolatura delle cosce soprattutto che lavora, quindi prendiamoci qualche secondo per rifiatare e ci prepariamo a ripetere l'esercizio cambiando il lato. Se prima ho avanzato il piede destro, adesso porto in avanti il piede sinistro, faccio un bel passo, sempre con un supporto così da avere l'equilibrio nel caso in cui mi senta instabile, e mi sposto col peso in avanti caricando il piede che si trova davanti e poi indietro col peso sul piede che sta posteriormente, e di nuovo oscillo in avanti e indietro. Faccio un movimento lento, lo faccio controllato, cerco prima di tutto l'equilibrio e poi provo a cambiare proprio il peso, la posizione del peso spostandolo da un piede, quello davanti, al piede dietro. Le gambe sono sempre leggermente piegate, soprattutto se facciamo un passo molto lungo. Ancora qualche movimento. Vado bene in avanti, tutto il peso sul piede davanti, vado bene indietro, tutto il peso dietro, ripeto e torno su con i piedi pari. Ecco che facendo un movimento ampio e lento lavoriamo sulla forza qui delle gambe, delle cosce. Ci prendiamo di nuovo qualche secondo per rifiatare, se c'è bisogno possiamo sgranchire le gambe scuotendo un po' il ginocchio, scuotendo un po' i muscoli della coscia, possiamo aiutarci anche con la mano, prima da un lato e poi dall'altro, o andiamo a muovere la gamba o con la mano ci aiutiamo, scuotiamo un po' i muscoli della coscia. Continuiamo con questo tipo di esercizi, la sedia ora la teniamo davanti al corpo. Questo perché il movimento sarà laterale. Cerchiamo quindi di divaricare un pochino i piedi, aprendoli. È sufficiente anche portarli all'ampiezza della sedia, o leggermente più larghi, non serve aprirli molto. E da questa posizione proviamo, proprio come abbiamo fatto prima, a spostare il peso prima su un piede, nel mio caso il destro, e poi lentamente torniamo su e spostiamo il peso sul piede sinistro e cambio di nuovo, attenzione all'equilibrio, la sedia mi aiuta a mantenere la stabilità e attenzione al controllo del movimento, quindi lo facciamo lentamente, non c'è fretta, non c'è bisogno di correre. Andiamo giù da un lato, tutto il peso sulla gamba sinistra e poi lentamente trasliamo, torniamo su e scendiamo e portiamo il peso sulla gamba destra. Il ginocchio si piega un pochino, accoglie il nostro peso e poi come una molla ci riporta su, ci restituisce la forza e ci fa tornare su dritti in piedi. Controlliamo quindi sia il momento in cui scendiamo e pieghiamo il ginocchio che il momento in cui risaliamo. Per farlo il movimento deve essere lento. Ancora qualche ripetizione. Ottimo. E torno su. Riporto i piedi vicini in modo da tornare su. E adesso concludiamo la lezione con qualche esercizio
che faremo però seduti, così da riposare un po' anche le gambe. Prendiamo posto sulla sedia, abbiamo lavorato con gli ultimi esercizi molto sulla muscolatura delle gambe, in particolare delle cosce, per questo facciamo un brevissimo esercizio di automassaggio, per cui con i palmi delle mani o con il polso andiamo a premere e spingere giù lungo la gamba. In questo modo andiamo a sciogliere e aiutiamo la circolazione del sangue, quindi anche il recupero della fatica muscolare sulle cosce. Ok. Lavoriamo un po' sulla mobilità facendo un esercizio che ormai conosciamo. La posizione è comoda sulla sedia, quindi ci permette di essere stabili ma anche di avere possibilità di muovere le gambe, per questo motivo siamo leggermente staccati dallo schienale. Quello che facciamo è andare una gamba alla volta a sollevare il piede e appoggiarlo esternamente. Se riusciamo lo facciamo senza aiutarci con le mani, così da aumentare un pochino lo sforzo e l'intensità a livello degli addominali. Poi torniamo indietro e ripetiamo con l'altra gamba. Sollevo il piede e lo appoggio esternamente alla sedia e torno e alterno gamba destra e gamba sinistra. Più il movimento del piede è ampio ed è alto, più impegnativo è l'esercizio. È come se stessi scavalcando un piccolo ostacolo che si trova davanti a me. Se decido di scavalcare un ostacolo alto e quindi sollevare molto il piede, farò molta fatica, sarà molto impegnativo. Se decido di scavalcare e quindi sollevare poco il piede perché l'ostacolo è basso, farò meno fatica. Scegliete un'altezza dell'ostacolo immaginario che vi permetta di fare questo esercizio con un minimo di sforzo ma senza fastidi. Ancora qualche ripetizione. E andiamo a concludere portando entrambi i piedi davanti al corpo. Ok. Sempre per un lavoro muscolare ma anche e soprattutto in questo caso di ampiezza del movimento. Insalata. Mangiare insalata spesso fa bene al nostro corpo e sotto diversi punti di vista. Le insalate con lattuga e rucola e altre verdure verdi sono ricche di fibre e contengono pochissimi grassi, un valido aiuto nella lotta al colesterolo e un alleato in più contro la stipsi. Inoltre l'assorbimento di fibre induce un senso di sazietà, così si mangia meno e non si rischia di ingrassare. Lavoriamo sulle caviglie portando i piedi leggermente davanti al corpo, in modo che i talloni siano appoggiati naturalmente, le punte siano libere di muoversi, e alterniamo, concentrandoci sulla caviglia, un movimento in cui spingiamo le punte lontano dal corpo e poi al contrario le tiriamo su e le avviciniamo il più possibile a noi, tenendole su dritte verso l'alto. E di nuovo giù, allontano, spingo in fuori e poi su, avvicino le punte al corpo. E ripeto, cerchiamo un movimento dell'ampiezza massima, ma le caviglie le abbiamo già scaldate, già attivate, dovremo riuscire a fare il movimento senza particolare difficoltà. Cerchiamo quindi le posizioni più estreme, diciamo, quindi più distese possibile e più racchiuse possibile. Si può fare con le gambe distese, mantenendo i piedi sollevati da terra, ma anche con i piedi appoggiati. È un po' meno impegnativo. Ok. Sciolgo, rilasso, riprendo la posizione,
Posso muovere un pochino i piedi sul posto, così da aumentare la circolazione, e lavorare adesso su movimenti ampi, quindi di allungamento. Iniziamo proprio dal bacino con un esercizio simile a quello di prima, ma che questa volta facciamo passivamente. Non vogliamo lavorare tanto sugli addominali con le gambe, ma quanto sulla ampiezza del movimento e sul rilassamento muscolare. Per cui ci aiutiamo con una mano e andiamo a prendere il ginocchio per aprirlo e allargare lateralmente la sedia. Cerchiamo una posizione ampia che ci permetta di percepire un po' di allungamento all'interno della coscia, ma che non sia fastidioso. Se siamo molto mobili, col palmo possiamo premere sull'interno del ginocchio per allargare ancora un po'. Allargo e mantengo la posizione. Cerco quindi un allungamento e poi lo mantengo sempre respirando. Faccio 3 respirazioni profonde e poi, sempre con l'aiuto della mano, riporto il ginocchio e il piede davanti al corpo e cambio lato. Gamba sinistra, allargo bene di fianco alla sedia. Se serve, col palmo spingo un po' all'esterno, così da aumentare l'allungamento del muscolo interno alla coscia, e mantengo la posizione con 3 respirazioni profonde. Per 3 volte, quindi inspiro, faccio entrare l'aria e poi espiro, butto fuori l'aria. Sempre con la mano, quando ho finito le 3 respirazioni, mi riaccompagno al centro e lo ripeto ancora una volta questo esercizio. Cambiamo lato, allarghiamo bene, se riusciamo anche un pochino di più rispetto a prima, quindi proviamo a guadagnare 1 centimetro, basta anche poco, cerchiamo quella sensazione di allungamento muscolare e spingiamo col palmo il ginocchio all'indietro. Manteniamo la posizione respirando profondamente, cercando di rilassare la muscolatura. Se ci viene da trattenere il fiato, andare in apnea, ricordiamoci di riempire bene i polmoni di aria e poi lasciare che l'aria esca. E dopo 3 respirazioni accompagniamo con la mano il ginocchio e il piede davanti a noi e concludiamo con l'ultima ripetizione della gamba, nel mio caso sinistra. Allargo bene, ricerco una posizione di allungamento e la mantengo rilassando attraverso la respirazione. Bel respiro profondo, aria dentro e poi esce naturalmente. Ogni volta che butto fuori l'aria, il corpo si rilassa un po' e ci permette di allungare la muscolatura. Di nuovo accompagno la gamba e torno frontale. Rimaniamo sempre sulla muscolatura degli arti inferiori con l'allungamento. Mi sposto quindi leggermente di fianco alla sedia, in modo da avere una gamba, quella che si trova al centro, davanti, che ci sostiene, ci dà bene l'equilibrio, mentre quella più esterna, che è libera di muoversi, indietreggia un po'. Il piede lo faccio pian pianino saltellare o spostare all'indietro, in modo che il ginocchio scenda verso il basso, stando a fianco alla sedia. Più il ginocchio scende giù verticalmente, più si allungano i muscoli della coscia, muscoli che abbiamo utilizzato prima durante gli esercizi in cui spostavamo il peso da un lato e dall'altro. Di nuovo mantengo la posizione di allungamento respirando. Bei respiri profondi se possibile. E poi, per uscire dalla posizione senza sforzare con i muscoli della gamba, mi posso aiutare con una mano accompagnando il ginocchio o il piede e tornando seduti centralmente alla sedia. Continuo lo spostamento, quindi cambio lato, mi devo sedere leggermente spostato dall'altro lato. Di nuovo il piede che si trova più centrale mi sostiene, sta fisso davanti, mentre il piede che si trova lateralmente pian pianino si porta all'indietro, stando di fianco alla sedia, e il ginocchio scende giù.
verso il pavimento. Di nuovo, più il ginocchio scende verso terra, più la posizione è di allungamento per il muscolo della coscia. Di nuovo mantengo la posizione facendo 3 bei respiri profondi. Ricordo di respirare quindi inspirando, riempiendo i polmoni e poi lasciando che l'aria esca naturalmente. Quando ho finito, accompagno con la mano la gamba per non sforzare muscolarmente, torno seduto composto. Proviamo a rimanere sempre sugli arti inferiori con il nostro allungamento, rifacciamo un esercizio non facilissimo di allungamento. Ci spostiamo con il bacino in avanti, avvicinandoci al bordo della sedia, non troppo, evitiamo di sbilanciarci che rischiamo di cadere fuori dalla sedia. Avremo di nuovo una gamba che resta piegata, col piede bene in appoggio, l'altra la possiamo distendere in avanti, con il tallone che tocca la punta sollevata. Scendiamo leggermente col busto in avanti andando con la mano a scendere lungo la gamba nella direzione del ginocchio o, se riusciamo, un po' più giù della caviglia. La gamba piegata ci sostiene e il peso rimane tutto da questo lato. La gamba distesa invece si allunga, dovremo sentire la tensione dietro al ginocchio e dietro alla coscia. Scendiamo fin dove riusciamo, non è necessario toccarsi la caviglia o la punta del piede, basta anche prendere il ginocchio e manteniamo la posizione respirando. È una posizione un po' scomoda, ci vuole pratica per riuscire a stare bene in modo efficace. Concentriamoci sempre sulla respirazione, quindi ricordiamoci di fare dei bei respiri profondi. E per risalire da questa posizione ci spingiamo un pochino con le mani sulle gambe in modo da non sforzare la muscolatura. Torniamo con i piedi pari e ripetiamo dall'altro lato. La gamba che prima era distesa adesso sta piegata, ci dà sostegno, la gamba invece che era piegata si distende. Il tallone è in appoggio a terra, la punta è staccata, sta verso l'alto e scendo con la mano andando verso il ginocchio o anche più giù verso la caviglia. Anche in questa posizione il peso è sostenuto dalla gamba piegata, mentre la gamba distesa si allunga. Dovremo sentire di nuovo la tensione muscolare dietro al ginocchio, quindi posteriormente rispetto alla coscia. Manteniamo la posizione sempre respirando e come prima non è necessario andarsi a toccare la punta del piede o la caviglia, è sufficiente anche il ginocchio. Ognuno ha la sua misura in questo esercizio. Tre belle respirazioni e poi, come prima, sempre andiamo a spingerci con le mani su e torniamo seduti. Diamo tempo per fare ancora un ultimo esercizio. La posizione questa volta è seduta occupando tutto lo spazio che la sedia ci concede, quindi belli stabili, gambe i piedi leggermente divaricati, quindi che non si toccano tra di loro, sono un po' separati, mani sulle ginocchia e lentamente scendiamo in avanti con il busto per allungare la schiena. Lo facciamo sostenendo il peso sempre del busto con le mani sulle ginocchia e quando arriviamo ad appoggiare il petto possiamo scendere, svincolare le mani, andare con le mani, con le braccia, con le spalle giù verso il pavimento. Ci proviamo a rilassare anche se la posizione è un po' scomoda e lasciamo che il peso del corpo ci allunghi, quindi le mani scendono e vanno verso terra. Le spalle tendono a scendere, anche queste cadono, il capo si rilassa e va giù. Più riusciamo a rilassare in questo movimento, lasciarci cadere verso terra, più si allunga tutta la schiena.
Ecco che in questa posizione diventa particolarmente importante respirare, ricordarsi di fare dei bei respiri profondi e anche se siamo un po' compressi, un po' scomodi, cerchiamo di fare un bel respiro, riempiamo bene i polmoni, buttiamo fuori l'aria e lo ripetiamo sempre provando a fare respiri profondi. Ogni volta che l'aria esce sentiamo il rilassamento di tutto il corpo. Per uscire da questa posizione, mi raccomando, portiamo prima di tutto le mani sulle ginocchia e una volta che le mani sono ben stabili ci stiamo verso l'alto, quindi sono le mani che spingono il busto e lo fanno risalire fino a tornare su dritti. Prendiamoci un secondo, che rialzarsi può sempre dare un po' fastidio alla testa, può darci qualche giramento e quindi prendiamoci pure un secondo per rifiatare. Questo era l'ultimo esercizio conclusivo della lezione di oggi. Io vi ringrazio i nostri atleti. Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
Buonasera e bentrovati a questa puntata di Valdo TV 361. Stasera parleremo di una malattia rara, ma soprattutto entreremo in quei cosmi un po' caotici di quelle famiglie che da un giorno all'altro si trovano a conviverci. Ma prima di tutto, sigla. Di nuovo bentrovati. Una rarità è preziosa, unica, speciale. Una rarità però è anche sconvolgente, scombina i piani che uno si è prefissato e soprattutto ci mette a disagio, non siamo pronti ad accoglierla. Oggi parliamo di una famiglia che una rarità l'ha ricevuta nella propria casa e si chiama Linda. Linda ha la sindrome di Rubinstein-Taybi, che è una rara sindrome genetica, poteva succedere in un caso su 125.000 e è bastata una piccola mutazione sul DNA, un piccolo errore sul cromosoma 16, una microdelezione. E questa mutazione è una mutazione sporadica e questo significa che i suoi genitori non ce l'avevano e nemmeno suo fratello maggiore. I bambini con la sindrome di Rubinstein-Taybi hanno delle caratteristiche particolari, una facies caratteristica, cioè un viso con delle particolari fisionomie, hanno gli alluci e i pollici larghi e di solito sono di bassa statura. Hanno purtroppo, come capita in varie sindrome genetiche, dei difetti cardiaci che possono essere come un difetto interatriale o interventricolare. Possono avere un ritardo della crescita postnatale e con difficoltà ad alimentarsi e a deglutire. E inoltre spesso hanno una disabilità cognitiva e che può essere di gravità medio-severa, con dei disturbi comportamentali che possono essere di tipo ossessivo-compulsivo. Ma dopo aver fatto questa infarinatura di carattere prettamente medico e scientifico, vogliamo andare oltre a ciò che è scritto sul DNA e a ciò che è scritto sui libri di medicina e quindi andare dalle persone. E infatti vogliamo dare il benvenuto al nostro ospite che è Denis Damin, benvenuto, lui è il papà di Linda. Buonasera a te. Ciao Denis. Ciao. Raro non vuol dire essere isolato, giusto? No. Allora, l'associazione italiana RTS raggruppa soci di familiari affetti da sindrome di Rubinstein-Taybi. Nasce da un'esigenza di confrontarsi con altre famiglie che hanno figli che presentano questa stessa difficoltà, le stesse problematiche. Attraverso ricerche in internet, passaparola o in ambienti clinici riabilitativi, 4 mamme, e le voglio ricordare, sono Monica, Cristina, Sonia e Alessia, sono riuscite a fondare l'associazione RTS ancora nel 2010. Hanno dato vita quindi a questa associazione che è Onlus, è un'associazione di volontariato e senza scopo di lucro. L'associazione organizza convegni in Italia e partecipa a convegni internazionali. In queste occasioni viene offerta la possibilità di incontri diretti con specialisti per affrontare i singoli e personali problemi che comportano questa malattia. I nostri figli o i familiari hanno sì una sindrome rara, ma ciò non vuol dire andare alla cieca, essere allo sbaraglio. E in questa associazione noi non siamo soli, è la nostra forza renderci conto che ed è fondamentale perché assieme riusciamo a superare difficoltà e criticità che ci accomunano. Quindi perché, Denis, questa associazione ha questo nome, RTS? RTS Una Vita Speciale è il nome completo di questa associazione. Si chiama RTS Una Vita Speciale perché quando nasce un bimbo come i nostri ci si rende subito conto che non è paragonabile a un figlio sano o agli altri bambini. Non è sufficiente il consiglio di semplici i consigli semplici che ti possono dare gli amici, le mamme
un semplice pediatra di base, ma hai bisogno di scovare altre famiglie che hanno percorso una vita speciale con questi figli che hanno la sindrome di Rubinstein-Taybi. Quali sono le attività che vi proponete di svolgere in questa associazione? Beh, sicuramente supportare moralmente e psicologicamente le famiglie dopo una diagnosi di questo tipo di sindrome. Divulgare le conoscenze della sindrome per favorirne la diagnosi precoce, e organizzare periodici convegni per confrontarci nel mondo clinico-scientifico che riporta a noi famiglie e a noi familiari di questi ragazzi. Promuovere anche programmi riabilitativi, educativi in aiuto a genitori, insegnanti e a educatori. Un caso ogni 125.000 è sicuramente un caso straordinario. Sì, e questo è il mio. Quando stai per avere un bambino è come pianificare una favolosa vacanza in Italia. Fai i tuoi progetti, il Colosseo, il David di Michelangelo, le gondole a Venezia, inizi a imparare delle frasi in italiano e tutto questo è molto eccitante. Dopo mesi di attesa e di sogni, finalmente arriva il giorno. Prepari la valigia e parti. Dopo ore di volo, l'aereo atterra e la voce del pilota ti dice: benvenuto in Olanda. Olanda? Ma come in Olanda, ti chiedi? Io avevo comprato un biglietto per l'Italia. Ho sempre desiderato di andare in Italia, è quello che avevo programmato. Ma la voce del pilota ti dice che c'è stato un cambiamento nel piano di volo e che hanno deciso di atterrare in Olanda. Quindi cosa fai? Compri nuove guide, inizi a imparare alcune frasi in un'altra lingua e incontrerai gruppi di persone che non avresti mai pensato di incontrare. È solo un posto diverso rispetto all'Italia. È un posto più pacato e più calmo. Ma dopo un po' che ci sei lì, incominci a guardarti attorno e ti accorgi che l'Olanda ha i mulini a vento, l'Olanda ha i tulipani, l'Olanda ha anche Rembrandt. Ma tutti quelli che conosci sono occupati ad andare e venire dall'Italia e si vantano dei meravigliosi periodi che hanno vissuto lì e di quanto sia bella l'Italia. E per il resto della vita ti dirai: sì, l'Italia è il luogo dove volevo andare, dove avevo programmato di andare. E il dolore per questo non passerà mai. Perché la perdita di un sogno è una perdita molto, molto significativa. Ma se trascorri la tua vita rimpiangendo il fatto che non sei mai andato in Italia, non potrai mai essere libero di provare gioia per le cose molto speciali e molto incantevoli che offre l'Olanda. Ciao Sara Davin, benvenuta. Sara ha appena recitato un brano tratto da un pezzo di Emily Pearl Kingsley che si chiama Welcome to Holland in inglese, che a sua volta è stato recitato da Ivana Lotito in italiano. Sara, tu hai rivestito un ruolo di animatrice ed educatrice per il progetto Vacanze di RTS, Una vita speciale. Raccontaci di più di questa esperienza. Allora, l'ho fatto per 3 anni ed è stata un'esperienza che mi ha cambiato totalmente. All'inizio, il primo anno, ero molto preoccupata, avevo paura perché comunque i ragazzi non li conoscevo, sapevo un po' in generale le problematiche dovute dalla sindrome, ma ovviamente ogni ragazzo è diverso, ha le proprie caratteristiche, ha la propria personalità, quindi avevo paura perché non sapevo chi mi trovo di fronte. Poi già il primo giorno che sono arrivata in realtà è stato tutto molto naturale perché loro sono genuini, nel senso che come li vedi sono. C'è chi ovviamente è più timido, chi invece è spontaneo e viene da te e ti abbraccia e quindi già subito ti fa percepire il suo calore, il suo amore verso di te e già questo comunque ti mette tranquillità e da lì
già le paure mi erano svanite perché mi sono sentita al posto giusto. Grazie Sara. Dennis, che cosa pensi di questo brano che ha appena recitato tua nipote? Sì, grazie Sara, hai fatto un ottimo lavoro, recitata molto bene. È recitata come fosse una fiaba, un film che riguardi un fatto accaduto agli altri, ad estranei, a gente che non conosci. Ma in realtà io mi ritrovo ogni giorno, da quando mi alzo al mattino, da quando mi sveglio, fino a quando mi addormento, e talvolta i pensieri mi rendono le notti insonne. Ho imparato ad apprezzare tutto quello che non sapevo esistesse e potesse capitare proprio a me. Un figlio disabile ti stravolge la vita, ti cambia la prospettiva dei tuoi programmi, rivoluziona anche la tua quotidianità. Tempi lunghi per qualsiasi cosa, è possibile un improvviso dietro front di ciò che poteva essere chiaro che tu volevi fare. Non sai a quale figura professionale rivolgerti e qualche volta il miglior medico sei ancora tu che vivi accanto a Linda, al tuo figlio disabile, il tuo familiare disabile con delle disabilità 24 ore su 24. Di Linda io conosco le sue ansie, le sue paure, i suoi momenti migliori, i suoi momenti produttivi e anche i suoi modi di gratificarti. I genitori, secondo me, giocano un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo del potenziale apprendimento del proprio figlio. Quindi è molto importante che i genitori siano vicini al proprio figlio. Parliamo ora di integrazione sociale. In che cosa consiste l'integrazione di questi bambini e ragazzi disabili? Allora, dalla parte legislativa ci sono due capisaldi, una è la legge 517 del 77 ancora, e parliamo di integrazione scolastica, quindi molto importante, e l'altra legge, la 10492, con i diritti esigibili da parte delle persone con delle disabilità. Secondo me un ottimo lavoro è stato fatto per quanto riguarda in questo territorio le strutture che Linda ha frequentato, gli istituti eccetera, per la realtà che io ho conosciuto e ho riscontrato proprio di persona. I ragazzi all'interno di queste strutture trovano protezione, trovano disponibilità, integrazione, inclusione, accoglienza, tutte cose molto importanti da parte sia del corpo docente sia da parte anche dei compagni di scuola. Mentre vorrei spendere due parole in più per quanto riguarda la gestione del tempo libero. Ha delle lacune, a mio avviso, logicamente. Onestamente è sempre stato una difficoltà, uno scoglio da attribuire, io direi, a molteplici cause di disinteresse sociale generalizzato, senza andare a colpire niente di particolare. Quasi la mancanza di un volontariato, io direi, attivo, mirato a proposito, quindi ad accogliere e a far gruppo con questi ragazzi con disabilità. La mancanza è più marcata ed evidente nel momento in cui raggiungono la maggiore età, che coincide con la fuoriuscita del mondo scolastico, del mondo della scuola. Quindi andrei proprio a sottolineare questo Infatti aspetto. io volevo proprio chiederti cosa chiedi al tuo territorio in questo senso. Allora, mi piacerebbe pensare ad una struttura nel nostro territorio che accolga in prevalenza giovani con delle disabilità, che elabora progetti di potenziamento all'autonomia e alla gestione del tempo libero. Ecco qui. Quindi, in poche parole, direi migliorare la loro qualità di vita e di conseguenza anche delle persone che
che stanno accanto, quindi anche di noi genitori, di noi familiari, è uno sgravio. Quindi avere il coraggio e la lungimiranza per una sistemazione futura sarebbe un bel scalino, quindi pensare a un dopo di noi, che vuol dire mettere in campo già ora idee, progetti, disponibilità economiche, pubbliche, private, per garantire la qualità di vita alle persone con disabilità una volta diventate adulte e senza possibilità di aiuto da parte dei genitori. Sarebbe come un conforto, una sicurezza, una speranza, una concretezza per i genitori e parenti come me. Certo, e invece pensando al qui e ora, quindi a te come genitore in questo momento, quali sono gli obiettivi e quello che ti puoi aspettare da Linda? L'autonomia, raggiungere il massimo delle potenzialità nell'autonomia, quindi di Linda, per me sarebbe il massimo, quindi con autonomia intendo autonomia personale, autonomia nella sicurezza, autonomia nell'igiene personale o anche nell'autonomia sociale. Quindi intendo se riuscisse a saper adoperare gli strumenti del giorno d'oggi, intendo l'orologio, il denaro, il telefono. Quando cammina per strada sarebbe importante la lettura delle insegne nei negozi, la segnaletica stradale e incontrare nel momento in cui, direi nel momento del bisogno, se mi trovo nel bisogno, posso fermare una persona e chiedere il minimo necessario perché mi possa aiutare a risolvere quel problema immediato. Ecco, questi sono degli obiettivi nelle autonomie che intendo, che mi piacerebbe Linda potesse raggiungere. È assurdo perché per noi sicuramente possono sembrare delle cose banali, però è proprio vero che in una persona con disabilità serve insegnare e imparare anche queste cose. E quindi Sara, chiedo anche a te, che tra l'altro prima non abbiamo nemmeno detto che sei la cugina di Linda e la nipote di Dennis. Secondo te, se una persona disabile come Linda incontrasse una persona come te che cammina per strada tranquilla, cosa si aspetterebbe da te? Beh, si aspetterebbe sicuramente di essere salutata e ovviamente già il saluto è una gran cosa, però non basta. Sarebbe molto bello che si sentisse dire come sta, se la conoscono, quindi anche come stai Linda, o anche comunque se non sanno chi è, quindi non sanno il loro nome, presentarsi, quindi andare lì, stringerle la mano, perché è come si fa con qualsiasi persona, e chiederle come si chiama, presentarsi, come sta, quanti anni ha, cose semplici, ma per far capire, per far percepire, in questo caso a Linda, che si ha un interesse nei suoi confronti e che non si ha nessun pregiudizio, nessun tipo di paura, perché è una persona come noi. Certo, e tra l'altro tu prima hai parlato di abbracci e quindi di contatto fisico. Linda la incontri per strada e lei subito è lì che vuole che la coccoli, che la abbracci, eccetera, eccetera. E penso che sia importante vincere questo ostacolo, che è quello del contatto fisico. Molto spesso le persone si sentono un po' toccate nella propria sfera personale, ma credo che sia importante aprire le braccia a chiunque, non solo alle persone disabili. Immagino che tu sia d'accordo. Sì, assolutamente, cioè è importantissimo per loro il contatto fisico. Ovviamente se vedi che l'altro non vuole, perché c'è anche chi, ripeto, è timido e quindi può tirare indietro, però se vedi come Linda ad esempio, che è la prima a prenderti la mano per volere una carezza o per volere un abbraccio, è bene, perché fa proprio bene a Linda a secondare questo contatto, perché alla fine non c'è niente di male, ovviamente nei limiti, quindi un abbraccio basta, però è importante che ci sia.
giustamente, anche perché, come dici tu, ci sono persone timide che apprezzano meno, ognuno ha le proprie personalità, anche nelle persone disabili. Banalmente, anche per esempio nella sindrome di Down, tutti dicono sono persone felici e tutto quanto, però alla fine anche le persone disabili hanno il proprio carattere e la propria personalità che va rispettata, va accolta. E quindi grazie per il tuo intervento, è stato interessante sicuramente. Anna, io vorrei aggiungere a quanto ha detto Sara il grande sforzo mentale e logopedico che Linda o i ragazzi come Linda fanno nel dire, nel comunicare. E quindi è anche di grande autostima per loro se qualcuno si interfaccia con loro. Tutto qua. Certo, perché possono avere la possibilità di rispondere, di comunicare, giustamente. Assolutamente sì. Ultima domanda, Dennis. Volevo chiederti, esiste una giornata mondiale delle malattie rare? Sì, esiste la giornata dedicata alle malattie rare ed è l'ultimo giorno del mese di febbraio. Nell'anno 2020 sarà il 29 di febbraio e quindi anno bisestile, anno raro e quindi... Perché non quello? Quale miglior giorno se non il 29 febbraio per festeggiare la giornata mondiale delle malattie rare? Sì. Tu dove andrai a festeggiarlo questo 29 febbraio? Con Linda non so quale regalo si aspetterà e avrà in riservo per lei. Avrò in riservo per lei. Ancora ci devo pensare. Devi programmartela. Assolutamente. Bene, allora io non posso che ringraziare i nostri ospiti e quindi grazie Sara Damin e grazie Dennis Damin per le vostre testimonianze preziose. Ringrazio i telespettatori di Valdo TV per essere stati con noi stasera e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata di Valdo TV 361. Ciao! Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Ben ritrovati ai nostri radioascoltatori, a quanti ci stanno seguendo sul web. Continuiamo con i nostri incontri Soldi e Finanza, cos'è cambiato? Incontri con esperti che ci stanno aiutando a barcamenarci in quel mondo talvolta sconosciuto che riguarda la nostra economia, i nostri soldi. Economia domestica per quanto concerne la famiglia e aziendale per quanto riguarda invece le imprese. Come sappiamo, dopo un periodo di estrema difficoltà legata senza ombra di dubbio a quello che è accaduto a livello mondiale, la nostra economia sta lentamente riprendendo quota. Una boccata d'ossigeno è stata data dalle banche che grazie al quantitative easing hanno aiutato molte aziende a riprendere fiato, non solo le attività economiche ma come detto anche le famiglie. Ebbene, un aiuto importante è stato dato dai finanziamenti agevolati. Ma cosa sono i finanziamenti agevolati? Ebbene, cerchiamo di comprenderlo oggi in modo più dettagliato con un esperto, il dottor Massimo Bozzolan, responsabile dei crediti speciali di Centro Marca Banca Credito Cooperativo di Treviso. Buongiorno dottor Bozzolan. Buongiorno e ben ritrovati. Dottor Bozzolan, insomma, una persona, un'azienda, come abbiamo appena detto, come fa a sapere che può usufruire di questi finanziamenti speciali, finanziamenti agevolati, li abbiamo chiamati? Innanzitutto una definizione di finanziamento agevolato. Sono tutti quei finanziamenti che godono di un aiuto pubblico dato in base a delle leggi dello Stato
Stato, leggi regionali, alle imprese o alle famiglie, come vedevamo prima. Per finanziamenti agevolati si possono suddividere tra finanziamenti che godono di un contributo in conto capitale oppure di un contributo in conto interessi. Che differenza c'è? Il contributo in conto capitale, di fatto, io che investo, che faccio un finanziamento, ricevo una somma dallo Stato o dall'ente, che può essere anche, come detto, un ente locale tipo la Camera di Commercio, una somma di denaro che va a ridurre il mio debito, mentre il contributo in conto interesse va a ridurre il costo del finanziamento. Quindi i soldi ricevuti dall'ente sono destinati ad abbattere l'interesse. Bene ricordare che questi finanziamenti agevolati fanno sempre seguito a dei bandi pubblici o a delle leggi regionali o statali. Poi c'è anche un'ultima forma di agevolazione che è data dal sistema delle garanzie pubbliche. In questo caso ad essere agevolato non è il finanziamento, ma è l'accesso al credito. Comunque questa cosa qua la approfondiremo in seguito. Ma lei parlava adesso di bandi. Sì. Io da persona comune dico, ma come faccio a sapere che esistono questi bandi? A chi mi devo rivolgere? Senza ombra di dubbio bisogna rivolgersi, il consiglio mio è quello di rivolgersi sempre a persone esperte, quindi in questo caso all'istituto, proprio istituto di credito di fiducia. E nel caso in cui io devo intraprendere un investimento e quindi abbia bisogno dei soldi, chiedere alla persona di fiducia, al consulente, al direttore di banca se è in essere qualche agevolazione che possa aiutarmi meglio a sostenere questo mio investimento. Quindi basta andare nel proprio istituto Basta di credito, andare in quindi in banca. questo caso anche da anche voi in Centro Marca sostanza. Banca, certamente noi facciamo questo servizio volentieri. E lo fate a perché titolo gratuito? Sì. Io abito in campagna, ad esempio, se volessi aprire con mio marito un'azienda agricola e magari voglio anche acquistare dei macchinari, un trattore che possiamo magari prevedere mi costa 10.000 euro, in questo caso potete aiutarmi? Allora, relativamente al settore agrario, quindi al settore primario, esistono numerose agevolazioni, date principalmente dal PSR, Programma di Sviluppo Rurale Veneto. Sono dei bandi specifici creati dalla Regione Veneto con dei fondi europei. Però questi bandi non passano per il canale bancario, quindi è necessario, qualora ricorrano determinate condizioni previste, oggettive e soggettive ovviamente previste dal bando, è possibile richiedere direttamente, nel caso di aggiudicazione del bando, richiedere alla Regione, presentare l'investimento effettuato e richiedere il contributo che può arrivare fino al 50%. Nel suo caso, quindi a fronte di una spesa di 10.000 euro potrebbe ottenere anche addirittura il 5.000 euro di spesa o anche meno, tenendo presente appunto che comunque ci sono dei limiti massimi ma anche dei limiti minimi di spesa. Questo è importante e per fare questo devo farlo sempre in maniera autonoma? La domanda sì, va fatta, noi non passando per il canale bancario, non la facciamo noi, esistono degli esperti, dei professionisti che curano queste domande anche perché sono molto tecniche ed è necessario avere competenza, quindi sono materia più che altro di agronomi e persone comunque CAF del settore agricoltura che hanno, se mi passa il termine, le mani più in pasta rispetto a noi bancari che curiamo più l'aspetto finanziario. Continuiamo sempre con i nostri esempi, passiamo da un settore all'altro, dal settore primario, quello dell'agricoltura, ad esempio a quello manifatturiero. Se dovessi aprire ad esempio un'azienda tessile, mi serve una tagliacucci, in questo caso c'è qualche altra agevolazione? Qua abbiamo più di qualche opzione, nel senso che esistono due forme agevolative che vanno per la maggiore negli ultimi anni. La prima è il ricorso al cosiddetto Veneto Sviluppo. Veneto Sviluppo è una finanziaria regionale, quindi una finanziaria controllata dalla Regione Veneto, che gestisce ed eroga i contributi messi dalla Regione. Come? In maniera, a mio avviso, intelligente, e mi spiego meglio cosa vuol dire intelligente. Facendo un piccolo passo indietro. Nel passato, negli anni 70, 80, 90, i contributi in conto interesse, ma anche quelli in conto capitale, erano liquidati direttamente dalla Regione, in questo caso, o dalle Camere di Commercio, dagli altri enti, dallo Stato, direttamente al cliente. Se la Regione stanziava 1 milione di euro di contributi,
in base ad un finanziamento, perché è bene ricordare che per la maggior parte i finanziamenti agevolati sono collegati ad investimenti, anche se c'è una parte destinata alla liquidità, però principalmente si collegano ad investimenti. Quindi di fronte ad un investimento richiedevo il finanziamento in banca e l'ente liquidava direttamente i soldi in conto capitale o in conto interessi, appunto alla somma di denaro che abbatteva il costo o il debito finanziario che era stato del contratto, cliente. certo. Però potete capire che esaurita questa risorsa di €1 milione, la regione o chi per essa doveva pensare a recuperare di nuovo questi soldi. Il fondo di rotazione Veneto Sviluppo, quindi, il fondo di rotazione Veneto Sviluppo agisce in maniera diversa. Perché? Si tratta di un cofinanziamento. Interviene la regione cofinanziando il cliente assieme alla banca. Il cliente paga una parte del prestito e i relativi interessi alla banca, interessi che sono convenzionati, quindi non possono superare una certa cifra, mentre restituisce solo la quota capitale all'ente, quindi a Veneto Sviluppo. Quindi a Veneto Sviluppo non va a pagare l'interesse. Non va a pagare interessi. L'intervento di Veneto Sviluppo arriva fino al 50%, di norma è il 50%, quindi consente di abbattere il costo del finanziamento della metà. Molto Ma interessante. c'è un altro aspetto che io avevo definito prima intelligente. Cos'è? Che la dotazione, il contributo totale, non si esaurisce mai perché viene ricostituito man mano che il cliente restituisce la quota capitale all'ente. Quindi la dotazione iniziale può solo aumentare se arrivano altre risorse. Altrimenti Quindi, resta insomma, quella e nel medio e lungo termine viene ricostituita, da cui il nome fondo di rotazione. Molto interessante. Adesso cerchiamo un attimo di spiegare ai nostri radioascoltatori le differenze. Sì, mi dica. No, volevo appunto aggiungere la seconda agevolazione che va per la maggiore, che non dimentichiamola, ultimamente viene utilizzata in maniera sistematica, importante, che è la cosiddetta legge Sabatini Ter. Anche questa è un'agevolazione in conto interessi. Agisce con il meccanismo che io ho definito, tra virgolette, vecchio. Quindi è un'agevolazione in conto interessi, è un'agevolazione collegata ad investimenti e solo investimenti in beni strumentali, quindi macchinari, attrezzature. Qua ci rivolgiamo sempre alle aziende comunque. Sempre alle aziende, certamente, si stiamo parlando di finanziamenti alle aziende, che poi sono il volano un po', no? Della nostra economia. E appunto viene liquidata con un contributo in conto interessi alla vecchia maniera, dicevo, che viene liquidata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico al cliente. E anche in questo caso, se io avessi bisogno di fare questo tipo di... C'è la banca, anche noi Centromarca Banca, che possiamo aiutare il cliente a predisporre la domanda, che soprattutto nel Sabatini è abbastanza complessa. Va detto. Quindi, però insomma possiamo trovare un valido aiuto. Certo. Torniamo all'inizio. Sì. Abbiamo detto che appunto ci sono dei contributi in conto interesse e in conto capitale. Esattamente cosa significa conto capitale? Insomma, dobbiamo fare una sorta di lezione noi oggi. Allora, quando la legge stabilisce il cosiddetto contributo in conto capitale, l'ente erogatore del contributo monetizza praticamente, paga direttamente il cliente in base al finanziamento dopo la presentazione della documentazione di spesa, perché gli investimenti bisogna dimostrare di averli pagati, insomma, certo. Dietro presentazione di fattura liquida una certa somma stabilita dal bando direttamente al cliente e questa somma viene utilizzata per decurtare il finanziamento, quindi per ridurre il finanziamento. Dunque possiamo dire che il contributo in conto capitale riduce il mio debito, mentre il contributo in conto interessi riduce il costo degli interessi, il costo totale dell'operazione del prestito. Certo. Perché riduce la quota di interessi, perché quando un'azienda, ma anche un privato, fa un finanziamento, la rata comprende una parte di capitale, restituzione del debito, e una parte di interessi, il prezzo del finanziamento. La banca dunque, abbiamo detto, elargisce questo contributo, ma ha bisogno di garanzie particolari? Allora, sì, la banca eroga il finanziamento, l'ente elargisce il contributo. Sì. Per quanto riguarda le garanzie, sfattiamo un mito, nel senso che non sono richieste automaticamente. La garanzia ha sempre, uso un termine tecnico, un carattere accessorio.
Cosa vuol dire? Vuol dire che per la banca, per le banche, quello che è importante è la capacità di restituire il finanziamento. Quindi nell'esame del merito creditizio, nell'istruttore del fido, la prima cosa che si guarda è la capacità di reddito, la capacità di creare liquidità da parte dell'azienda o del richiedente, del privato. Qualora dall'istruttoria non emerga chiaramente questa capacità, allora la banca chiede, per far quadrare il cerchio, delle garanzie di terze persone solvibili, quindi che abbiano a loro volta del reddito da integrare. Nel caso delle imprese, queste persone sono ovviamente i soci, che sono quelli che hanno più interesse. Nel caso dei privati sono i familiari. Come si fa ad accedere a questo fondo di garanzia? Allora, È una cosa complicata o... faccio una precisazione, perché finora abbiamo parlato solo di imprese. Per quanto riguarda i fondi di garanzia di cui parlavamo all'inizio, il sistema quindi delle garanzie pubbliche, qui entrano in gioco fortunatamente anche i privati. Quindi noi abbiamo due tipi al momento, ci sono in essere due tipi di agevolazioni date da due fondi di garanzia. Il primo è il famoso, celeberrimo, ormai super utilizzato, fondo di garanzia, fondo centrale di garanzia, chiamato anche fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per le PMI. Questo è stato istituito da una legge statale e gestito da Mediocredito Centrale. Consente di ottenere al momento fino al 31/12/2017, poi ci sarà una riforma, ma qua usciremo dal tema, comunque consente di ottenere una garanzia dell'80% sui finanziamenti. Cerchiamo di fare un esempio, Sì. dottor Bozzolana, cioè significa che se io devo fare un prestito ad esempio di 100.000 euro, però non ho un capitale a sufficienza per dare garanzia, significa che per 80.000 euro mi viene concesso? Esattamente, dovremmo fare la richiesta, viene fatta sempre tramite banca la richiesta, fare la richiesta di, noi lo chiamiamo esame di prefattibilità. Cosa vuol dire? Verificare se l'azienda rientra in dei parametri stabiliti dalla legge. Qualora questo esame di prefattibilità sia positivo, allora faremo l'istruttoria. Il cliente dovrà presentare una documentazione minima a dimostrazione della loro capacità di reddito. Lo Stato dà la sua garanzia dell'80% ed è una garanzia forte perché risponde lo Stato direttamente. È una garanzia che le banche, questo ve lo assicuro, è molto molto gradita. Non potete rifiutare. Talvolta più dell'ipoteca. Non possiamo rifiutarci, calma, nel senso che è ben accetta. I requisiti minimi di rimborso del prestito di cui parlavamo prima, il merito creditizio deve essere chiaro, altrimenti noi faremo quella che si chiama incauta concessione del credito, perché i soldi non sono nostri, sono dei risparmiatori e vanno tutelati. Giustamente. Secondo fondo di garanzia molto importante è quello del fondo di garanzia per la prima casa. Consente a coloro che non posseggono, ai privati, quindi famiglie o anche persone singole, di ottenere una garanzia sempre dello Stato che arriva fino al 50% dell'importo del finanziamento. Anche qua la domanda va fatta tramite la banca. In questo caso qua la documentazione è addirittura... Facciamo un altro esempio, dottor Bozzolana, perché anche in questo caso, quindi in cosa consiste? Io sono una sposa, non ho più l'età, però insomma vabbè. Manca poco, devo sposarmi, devo acquistare il mio appartamento, però in banca ahimè non ho nulla perché ho appena smesso di studiare. L'appartamento mi costa 100.000 euro ancora. Come faccio? Allora, che tipo di possibilità ho? Ha smesso di studiare, però ha già trovato lavoro, diciamo. Sì? Ha trovato lavoro, magari anche il lavoro a termine, no? I cosiddetti contratti, i COCO-CO, COCO-PRO, eccetera, eccetera. La legge consente di poter fare domanda per accedere, appunto c'è questa garanzia del 50%, basta presentare un'autocertificazione, che è la domanda, che viene scaricata anche in banca e firmata, il documento di identità in corso di validità, poi dichiarare di non essere in possesso di altri beni mobili, nemmeno pervenuti per successione. Attenzione, io non devo avere, non è che ho già la casa, devo comprare perché è la prima casa, una più grande. Stiamo parlando di un finanziamento. Io sono una persona che ha l'esigenza di comprare la prima casa, quindi posso presentare questa domanda, è solo una questione di tempo e di disponibilità di fondi, che comunque ci sono, verrà ammessa, e nel momento in cui io ho questa garanzia posso stipulare il mutuo. Ma quanto denaro mi sarà dato? Allora, le banche in genere
ci tengono sull'80% del valore dell'immobile. Grazie a questo fondo di garanzia posso arrivare fino al 100%, appunto perché c'è lo Stato che garantisce fino al 50%, ed è l'unico caso in cui le banche possono concedere fino al 50%. Quindi è una bella opportunità per i giovani, questa banca. sicuramente. Un'altra cosa importante che vale per questa, soprattutto per questa, ma anche per le altre, in genere c'è una convenzione dietro, una convenzione che deve essere stipulata dall'istituto. Noi come Centro Banca abbiamo stipulato la convenzione per il fondo prima casa. Non tutte le banche, mi risulta, abbiano fatto analoga firma sulla convenzione. Quindi dietro alle leggi speciali, alle leggi agevolative, c'è sempre una convenzione e bisogna verificare che il proprio istituto di credito abbia aderito a questa convenzione. Bene, noi la ringraziamo, è stato molto esaudiente, mi ha fatto venire in mente anche tante cose che si potrebbero fare. Siamo qua per questo, per dare delle idee, per movimentare. Bene, grazie al dottor Massimo Bozzolan, lo ricordiamo, responsabile crediti speciali di Centro Marcabanca Credito Cooperativo di Treviso. Noi abbiamo concluso anche questa puntata con i nostri esperti di soldi e finanza. Cosa è cambiato? Grazie per essere stati con noi, naturalmente arrivederci al prossimo appuntamento informativo. Grazie, arrivederci.
shadows fight. Drunken time has lit every night. My grace is gone and I feel torn. Now the beer wouldn't ease my moan. Couldn't tell you how I feel. I couldn't kiss you, I had to hold still. Couldn't talk to anyone. Couldn't say more than it was fun. But my grace is gone and I feel torn, and I feel torn. Thought I had nothing to lose, as I believe I could choose. Since I knew the same on news, as I believe I could choose. Only now I can see the choice was between you and me. 'Cause my grace is gone and I feel torn. Pour me another glass till the damn time comes. Couldn't wait forever or more. If I knew I had something to wait for. But my grace is gone and I feel torn, and I feel torn. Thought I had nothing to lose, 'cause I believe I could choose. Things I knew, the same old news, 'cause I believe I could choose. Only now I can see the choice was between you and me. To lose, 'cause I believe I could choose. Only now I can see the choice was between you and me. But my grace is gone and I feel torn. I pour me another glass till the damn time comes. I couldn't wait forever or more. If I knew I had something to wait for. But my grace is gone and I feel torn, and I feel torn, torn, torn.
comes Americano, comes to save me from being Italiano. Destroys my culture, takes my dog, fucks my girl and goes away like the fog. You think you're so cool cause I can't say you're not, cause you close my mouth, you hold my tongue, but I have my revenge. Yes, my sweet revenge. Welcome Shabu, welcome Shabu, and we'll come to kill you. Yes, to kill you. To kill you. I think you'll do it for free, it's just another crazy thing. Plugging and fucking and robbing is the only way you know to be. Making it simple to say that you're setting us free. For my way, hopping. But we'll have our revenge. Yes, our sweet revenge. We'll come Shabu, we'll come Shabu, and we'll come to kill you. Yes, to kill you. To kill you. Sing now. Cause we're sitting here writing my song. 1 million, a billion of people is out for your bomb. So I run for them and I do for me too. Hoping for a better tomorrow. Without you, without you. Cause we'll have our sweet revenge for things you've done in the past. A thing you do in the future. A revenge. A sweet revenge. Sing now. Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buonasera amici e benvenuti alla rubrica Valdo TV 361, l'appuntamento non periodico di Valdo TV. Questa puntata è intitolata Il diabete di tipo 1 e il progetto DiabFriend. Sigla.
Quindi, diabete di tipo 1 e progetto DiabFriend, argomenti questi che affronteremo con le nostre carissime ospiti. Letizia Pozzebon, socia dell'associazione Nastrino Invisibile e affetta da diabete mellito di tipo 1. Michela Zandonà, mamma e consigliere dell'associazione Nastrino Invisibile, e Paola Tranquillo, responsabile del progetto DiabFriend. Benvenute innanzitutto. E prima di tutto volevamo fare un attimo un'introduzione sul diabete mellito di tipo 1, in modo che i nostri telespettatori possano capire meglio di che cosa stiamo parlando questa sera. Infatti il diabete mellito di tipo 1 è una patologia autoimmune. Cosa vuol dire che è una patologia autoimmune? Il nostro sistema immunitario, per capirci meglio, l'esercito che combatte soprattutto i microrganismi patogeni nel nostro corpo, attacca le cellule del nostro corpo. Nel diabete di tipo 1, in particolare, le cellule che producono l'insulina, che sono delle cellule presenti nel pancreas, le cosiddette beta cellule. Facciamo un passo indietro. Le nostre cellule si nutrono di zuccheri. Gli zuccheri li recuperano attraverso il sangue e a loro volta attraverso i cibi che noi mangiamo, soprattutto i carboidrati, e quindi la pasta, i cereali in genere, i dolci. E carboidrati che sono appunto anche gli zuccheri semplici. E i livelli di zucchero nel sangue sono controllati da due ormoni principali, che sono l'insulina e il glucagone, prodotti entrambi dal pancreas. In particolare l'insulina serve per abbassare i livelli di glucosio nel sangue, mentre il glucagone li alza. Quando mancano questi due ormoni succede che il nostro organismo riceve dei grossi danni, sia dalla condizione chiamata ipoglicemia, quindi bassi livelli di zucchero nel sangue, sia dalla condizione chiamata iperglicemia, e quindi appunto gli alti livelli di zucchero nel sangue vanno a danneggiare il corpo tramite meccanismi di stress ossidativo. Nel diabete mellito di tipo 1 le cause purtroppo sono ancora sconosciute, però il nostro sistema immunitario appunto attacca queste beta cellule. Ed è un processo lento che impiega anche molti anni per manifestarsi, perché le beta cellule devono essere danneggiate almeno all'80% per causare un drastico calo dei livelli di insulina nel sangue. Infatti, quando l'insulina comincia a scarseggiare, la persona affetta da diabete mellito di tipo 1 entra in una condizione di iperglicemia, il glucosio raggiunge livelli stellari e i principali sintomi che devono allarmare sono la forte sete e l'aumento della diuresi. Sostanzialmente si beve tantissimo e si va a fare anche tanta pipì. Questa è una condizione che va sicuramente riconosciuta più presto, perché l'iperglicemia, come già accennato, danneggia vari organi, danneggia i reni, la retina, il cervello, il cuore, i nervi. Non solo, perché i livelli alti di glucosio nel sangue vanno anche a favorire le infezioni, perché appunto i batteri si nutrono di zucchero. Quando una persona scopre di avere il diabete mellito di tipo 1 deve iniziare a somministrarsi per via sottocutanea delle dosi di insulina, che è appunto carente. Ma l'insulina è un ormone e gli ormoni, come si sa, sono delle sostanze pericolose che vanno assunte alle dosi giuste, e in particolare l'insulina va assunta in base alla quantità di carboidrati che vengono assunti durante i pasti. Se se ne prende troppa, purtroppo la persona rischia di andare in ipoglicemia. Se viene presa troppo poca, è come se non venisse presa, e quindi iperglicemia. In entrambi i casi le condizioni sono molto pericolose, perché si può andare incontro a una situazione addirittura di coma, a sua volta ipoglicemico o iperglicemico. Quindi veniamo al punto e parliamo subito con Letizia, la nostra amica che è affetta appunto da diabete mellito di tipo 1. Letizia, come hai scoperto di avere diabete? Allora, sono passati 4 anni e era a giugno, ho iniziato a bere di più, avere tanta fame, però col fatto che stava iniziando l'estate non ci avevo dato molto peso, perché comunque col caldo si beve di più solitamente. Poi verso settembre ho iniziato, oltre a svegliarmi di notte per bere, anche a sentirmi più stanca, magari dormivo anche il pomeriggio, e un giorno mi è venuto improvvisamente un'orticaria
E allora per questo motivo i miei genitori mi hanno deciso di portarmi dal dottore e là, arrivata dal medico, dopo avergli detto, oltre che all'orticaria, anche del fatto che avevo perso molto peso, bevevo sempre di più e anche mangiavo sempre di più, allora lui da questi sintomi e anche sentendo dall'alito acetonico ha capito subito di cosa poteva essere, infatti mi ha subito fatto lo stick glicemico e la glicemia era 475 e mi ha fatto direttamente la ricetta per andare al pronto soccorso. Certo. Raccontaci quindi da questo momento come sono cambiate le tue giornate, perché gestire un diabete, una glicemia alta, sembra che sia davvero complicato. Raccontaci un po' proprio la tua giornata tipo. Allora, all'inizio è stato un po' difficile tra l'alimentazione, l'insulina, anche perché era molto complicato capire tutto questo cambiamento, e adesso alla mattina cerco di svegliarmi presto perché l'assunzione di insulina deve avere un intervallo di un tot di ore, e mi peso il mio pasto della colazione, quindi i singoli ingredienti che mangio, e dopo aver fatto il calcolo dei carboidrati faccio la mia colazione e mi faccio anche l'insulina. Dipende poi la quantità di insulina sia dai carboidrati e poi anche in relazione alla mia glicemia, nel senso che se parto con la glicemia più alta assumerò più insulina e viceversa. Poi vado a scuola, frequento l'università e il mattino, poi magari può essere che sto al pomeriggio, ho lezione anche al pomeriggio e quindi mi porto il pranzo a sacco da casa. E questa a volte è un po' complicato perché non so mai cosa portarmi e devo sempre portarmi comunque qualcosa che posso contare i carboidrati, quindi devo pensarci prima a casa. E successivamente il pomeriggio torno a casa. Se ho la glicemia alta tendenzialmente vado a camminare perché so che comunque mi aiuta un sacco e la abbassa. E poi a cena, anche là di solito mangio le stesse cose e faccio anche là peso le cose che mangio, i singoli ingredienti, per aggiustare insomma la dose di insulina, anche se non sempre poi la glicemia è a posto. Sì, diciamo che poi il diabete fa un po' quello che vuole, mi dicono, no? Quindi bisogna sempre tenerlo sotto controllo, controllare sempre la glicemia e comportarsi di conseguenza, infatti. E quindi una gestione sicuramente molto difficile. Michela, tu che sei una mamma e che sei appunto socia consigliera dell'Associazione Nastrino Invisibile, parlaci un po' dal tuo punto di vista del diabete, se hai figli o figlie, appunto. Ecco, una bambina affetta da diabete mellito, com'è? Allora, noi abbiamo scoperto il diabete di mellito tipo 1 quando nostra figlia aveva solo 6 anni e mezzo. Per noi non conoscevamo la malattia, eravamo completamente estranei, per cui è stata veramente un fulmine a ciel sereno. Non conoscevamo niente, per cui subito è entrata in noi la disperazione, soprattutto perché ci hanno detto da subito che non c'era una cura e con questa malattia avremmo dovuto convivere per tutta la vita, e questo per tutta la vita ci ha veramente spaventato. È stata una cosa veramente grande che abbiamo fatto e facciamo ancora fatica a digerire, perché una mamma per un figlio spera sempre nel massimo, spera sempre nel top, e il diabete, i nostri ragazzi possono fare di tutto. Abbiamo visto che Letizia si è diplomata, adesso va all'università come tutti gli altri ragazzi che non hanno il diabete, però per le famiglie il diabete cambia la vita, la condizione in modo estremo, perché comunque dobbiamo pesare anche noi tutti gli alimenti, come ha ben detto Letizia. Di notte ci alziamo più di una volta a misurare la glicemia, perché è consuetudine per la glicemia abbassarsi, andare in ipoglicemia, per cui dobbiamo svegliare i bambini, i ragazzi, e dargli da mangiare o dargli da bere la Coca-Cola che alza la glicemia stessa, per cui nel primo periodo ci mettevamo la sveglia
all'1, alle 3 e alle 5, ogni 2 ore provavamo la glicemia a nostra figlia, proprio per il timore che la glicemia si abbassasse. Poi la vita comunque di nostra figlia doveva continuare, per cui lei ha continuato a mangiare in mensa. Allora io e mio marito a turno, in base ai nostri impegni lavorativi, ci recavamo a scuola a misurare la glicemia, a fare l'insulina, e poi nostra figlia poteva partecipare alla mensa come tutti gli altri ragazzi. Stessa cosa per la pratica dello sport. Nostra figlia praticava e pratica ancora nuoto. Prima di entrare in vasca si misura la glicemia. In base ai valori della glicemia, se è tendenzialmente bassa, mangia qualcosa, un biscotto, un cracker, qualcosa, in modo che durante la lezione di nuoto non si abbassi e vada troppo bassa in ipoglicemia. Anche le nostre attività per andare al ristorante, per andare a mangiare la pizza sono condizionate, perché se la glicemia è alta rinunciamo perché poi comunque sappiamo che il giorno dopo ne paghiamo le conseguenze e la glicemia rimane tendenzialmente alta. Di conseguenza è un po' tutto in base ai valori che nostra figlia ha. Hai detto ne paghiamo le conseguenze, cosa significa? Significa che ci limita la libertà. Perché appunto ci sono i controlli ravvicinati. Ci sono i controlli ravvicinati, se abbiamo magari se c'è da andare a mangiare la pizza, diciamo no, la glicemia è troppo alta, non ci andiamo. E soprattutto magari non sappiamo i piatti con cosa sono fatti. Ma infatti proprio di questo volevamo parlare, perché appunto mangiare al ristorante o comunque mangiare fuori, anche Letizia ha parlato appunto del portarsi il pranzo a sacco banalmente, ok, uno pensa esco di casa e mi porto un panino, no, perché pesa il pane, pesa tutto, ok? Tu hai parlato della mensa scolastica, e anche lì non penso ci sia stata la possibilità di pesare gli ingredienti, oppure me lo racconterai tu, insomma. No, noi abitualmente con nostra figlia decidiamo di mangiare un primo o un secondo accompagnato da carboidrati, non entrambi, in modo da non creare confusione nel calcolo dei carboidrati, per cui nostra figlia preferisce, per facilitare la sua scelta, mangiare sempre un primo pasta, sa ormai ad occhio, perché dopo 7 anni è abituata, sa ad occhio quale quantità di pasta mangiare, e di secondo evita un secondo e un contorno con i carboidrati, per cui evita i legumi, evita le patate e mangia la verdura fresca, ed è sicura di aver assunto più o meno, perché sicuro non si è mai, la quantità giusta di carboidrati in base all'insulina che ha fatto. Per cui questo ci condiziona sempre. Nostra figlia difficilmente potrà fare merenda con un gelato, perché il gelato è pieno di zuccheri, dovrà mangiare un frutto che ne ha meno, per cui è tutto si basa in questi numeri che il glucometro ci dà ogni volta che nostra figlia si misura la glicemia. Sì, una vita quindi basata sui numeri, è sì. davvero sconvolgente questa cosa. Mi veniva anche una domanda da fare a Letizia riguardo che ha un po' più di anni e che quindi si suppone che esca con gli amici, che ogni tanto le sia capitato di dover rinunciare appunto a uscire. Cosa ci racconti riguardo a questo? Com'è la tua vita sociale con il diabete? Allora, se devo mangiare fuori faccio fatica, nel senso che cerco di prendere qualcosa che conosco, però non so mai quanti carboidrati ha, e quindi faccio una dose di insulina approssimativa, ma poi spesso o vado troppo su con la glicemia e quindi vado in panico, oppure vado in ipoglicemia, e quindi è abbastanza un problema, e a volte preferisco o stare a casa, mangiare a casa al posto di prendermi una pizza o qualcosa. Ok, e ti è mai capitato di avere dei seri problemi? Ti chiedo degli aneddoti quando sei uscita e magari non sapevi bene controllare la tua glicemia con gli amici e tutto, ti è capitato di stare male? Stare male proprio no, però magari mi è capitato che avevo preso una pizza
e all'inizio era giusto la glicemia, dopo qualche ora è cominciato a salire e ho corretto insomma facendo l'altra insulina. Ok, quindi diciamo comunque bisogna controllarla questa glicemia. Sì. Come la controlli? Allora io ho questo, Ok. che è diciamo un glucometro che lo appoggio nella spalla e mi controlla la glicemia. Mi dice non solo il numero, ma anche se sta salendo o se è costante o se è in lenta diminuzione. Di conseguenza, se sta salendo o faccio una correzione o vado a camminare, mentre se vedo che si sta abbassando troppo, mangio qualcosa per prevenire le ipoglicemie o le iperglicemie. Certo, uno strumento sicuramente molto utile, cioè all'avanguardia nella tecnologia anche. Mi chiedevo, quanta glicemia hai in questo momento? Allora. Come sta andando? Facci vedere come te la misuri. Ok. Io adesso ho mangiato perché ero in ipoglicemia, infatti mi dà un valore di 150 in salita 150 è un valore veloce. normale o alterato? Per noi diabetici è normale, però appena mangiate, quindi fra poco farò l'insulina. Fra poco dovrai fare l'insulina, ecco, quindi anche la gestione, diciamo, la vediamo proprio in diretta. E, invece torno da Michela perché volevo un attimo cambiare argomento parlando della vostra associazione, l'associazione Nastrino Invisibile. Quali sono i progetti che avete in questo momento e com'è nata? Raccontaci. Allora, la nostra associazione è nata circa 2 anni fa per volontà di alcune famiglie che sono unite da questa malattia. I progetti che questa associazione ha sono molteplici e comunque tutti con un unico obiettivo: aiutare questi ragazzi e aiutare le famiglie di questi ragazzi, perché come ho detto prima il diabete ce l'hanno i ragazzi, però condiziona anche la vita di tutte le famiglie. Nastrino Invisibile organizza dei campi scuola per i ragazzi e i nostri ragazzi vanno in una località lontano dalle famiglie, da soli, accompagnati però dal medico e dal personale infermieristico, e trascorrono 4-5 giorni tutti insieme, fanno attività, giocano. L'anno scorso sono andati a fare rafting, sono andati a fare delle passeggiate, per cui delle esperienze come tutti i normali ragazzi che non hanno il diabete, però serve loro per capire come si devono comportare quando fanno degli sforzi, quando fanno delle lunghe passeggiate, quando fanno delle cose particolari diverse dalla quotidianità, e si sentono ovviamente sicuri, più autonomi, perché sanno che con loro hanno le infermiere e il nostro medico, delle persone ovviamente esperte e certamente in grado di essere di aiuto in caso di iper o ipoglicemia. È molto importante anche per noi famiglie sapere che questi ragazzi sono fuori casa, però che sono seguiti, per cui per noi è una garanzia, ci sentiamo più sicuri e più tranquilli lasciar fare queste esperienze ai ragazzi, che poi un giorno comunque dovranno andare fuori casa da soli, perché fino adesso aiutiamo loro, li seguiamo, un giorno diventeranno grandi adulti e dovranno diventare indipendenti ed autonomi, e questo è uno degli obiettivi di Nastrino Invisibile. Un altro obiettivo è fare degli incontri, organizzare degli incontri, delle riunioni che parlano del diabete, ma diabete in che senso? Abbiamo fatto degli incontri per la conta dei carboidrati, cioè saper contare quanti carboidrati gli alimenti hanno e di conseguenza iniettare la giusta dose di insulina. Per cui incontri con diabetologi, con nutrizionisti e medici che sanno trattare questa malattia. Abbiamo fatto altri incontri per la nuova tecnologia,
come avete visto, Letizia ha un glucometro nuovo per la misurazione della glicemia e non si buca sempre le dita facendo la prova capillare, per cui abbiamo invitato degli esperti che ci hanno spiegato queste tecnologie. Sì, perché alla vecchia maniera bisognerebbe ricordare ai telespettatori che i vecchi glucometri o glucometri che si usano comunque in ospedale normalmente hanno delle lancette, quindi dei piccoli aghetti tramite i quali si pungono le dita, si fa uscire una goccia di sangue, il glucometro ha una striscetta, raccoglie il sangue che deriva da questa goccetta e analizza il contenuto di glucosio in quella goccetta di sangue. Però capite che bucarsi le dita di continuo per un diabetico sicuramente non è per niente piacevole. Già si deve somministrare l'insulina per via sottocutanea, perché ricordiamo che l'insulina non è una pastiglia che si prende, ma è un farmaco che si inietta, esatto. Di solito si inietta sulla pancia, giusto? Dici, Letizia? Sulla pancia, sulle spalle o sulle gambe, cercando di ruotare ogni volta. Perché immagino che dover pungere spesso la stessa zona possa causare comunque dei danni. Esatto, può degli portare... ematomi. Sì. Ok. E quindi... La tecnologia ci aiuta, sì, per fortuna. Per Però non risolve il problema, ovviamente. Altro obiettivo di Nastrino Invisibile è mettere in contatto le famiglie, perché abbiamo notato che la condivisione ci aiuta, ci si sente un po' più leggeri. Diciamo che mal comune mezzo gaudio, ed è proprio vero, perché ci si sente meno soli. Io dico sempre che quando è stata diagnosticata il diabete a nostra figlia mi sono sentita una goccia nel deserto, cioè mi sono proprio sentita sola. La tristezza, l'amarezza mi ha preso completamente. Grazie a Nastrino Invisibile invece ho capito che non sono sola e che condividendo, parlando e esprimendo le proprie sensazioni, condividendo le esperienze anche tra famiglie è molto importante e il sorriso ha ripreso a far parte di noi. Tutte iniziative, quelle di Nastrino Invisibile, sicuramente encomiabili. E tra l'altro volevo ricordare che esiste un progetto sempre dell'associazione in questione che si chiama Progetto di UpFriend, e qui chiedo a Paola di spiegarci che cos'è questo termine e in che cosa consiste questo progetto. Allora, il termine mette insieme il termine diabete e friend, che vuol dire amicizia. Avete capito insomma che una delle cose che ci rende la vita complicata è mangiare, e soprattutto mangiare fuori. E anche quando la malattia è arrivata a casa mia da mia figlia, insomma, anch'io ho una bambina con il diabete, anche a me è pesato tantissimo non poter essere più libera di andare a mangiare fuori come facevo prima. Perché, come dice Letizia, come diceva anche Michela in mensa, tendenzialmente cerchiamo di misurare ad occhio quello che ci arriva nel piatto, però non indoviniamo quasi mai, questa è la verità. Quindi anche Letizia dice sì, ad occhio cerco di capire, però in realtà poi vado o in ipoglicemia o in iperglicemia, e a volte preferisco rinunciare piuttosto che trovarmi nella situazione. Il progetto di UpFriend è nato per cercare di rendere più semplice andare a mangiare fuori. Cosa significa? Significa che quello che facciamo a casa normalmente, quindi Michela e Letizia vi hanno raccontato che pesano i singoli ingredienti del loro pasto, abbiamo chiesto di poterlo fare al ristorante. Quindi il ristorante già nel menù ha il conteggio dei carboidrati proprio per la porzione. Quindi quando mi arriva il piatto di pasta io so già quanti carboidrati conta quel piatto di pasta, perché in cucina loro hanno fatto esattamente la dose corretta. Quindi mi è più semplice andare a mangiare fuori, perché io so che quella pasta conta tot carboidrati, e quindi il pasto fuori casa diventa una cosa che ci si può permettere dal punto di vista proprio emotivo e di relax.
Quindi possiamo andare a mangiare fuori con la scioltezza e con la leggerezza con cui mangiamo a casa, e però possiamo stare in compagnia. Spesse volte invece a volte rinunciamo a questo. Quindi il progetto nasce per includere le persone con il diabete nel ristorante. Bene, e questo è un progetto a cui per caso qualche locale ha già aderito? Sì, il locale che ha già aderito e che subito si è reso entusiasta di questo nostro progetto è il Fraccaro Caffè a Castelfranco Veneto, che quindi all'interno del loro menù, tutti i menù presenti nel locale, hanno il conteggio dei carboidrati proprio per porzione. Ecco, proprio a questo proposito, a proposito del caffè Fraccaro, la nostra redazione ha preparato un piccolo inserto per voi e che andremo a vedere proprio ora. Vediamo. Ci troviamo al caffè Fraccaro di Castelfranco Veneto, primo locale di Hub Friend in Italia. Con noi Luca Fraccaro, titolare del locale. Perché la scelta di aderire a questo progetto di Hub Friend? Allora, quando è venuta qui la Paola, che ormai siamo diventati amici, di Nastrino Invisibile, ci ha proposto questa nuova idea che loro avevano in cantiere, cioè quella di creare una sorta di locale che fosse amica, diciamo così, un locale amico di chi soffre di questa patologia. E quando mi ha spiegato un po' tutto quello che era il loro progetto, noi ovviamente sensibili ovviamente a quello che è il sociale, ho subito aderito, perché mi sembrava una cosa molto interessante, tanto più perché lei diceva: Luca, se tu aderisci a questo tipo di progetto, non solo crei il primo ristorante in Italia che abbia queste caratteristiche, ma inoltre sensibilizzi tutti quelli che possono essere i tuoi colleghi, cioè chi ha altri ristoranti, di seguire nel tuo esempio. Ecco, questo ci ha motivato molto e spinto ad aderire al progetto. Ecco che da lì siamo partiti e da lì è nato, come dire, la prima sorta di menù dedicata al DB One Friend. Perché spieghiamolo come funziona? Sì, in maniera tra virgolette molto semplice, un po' più complesso nel prepararlo, però è molto semplice, nel senso che noi dal menù, praticamente a fianco a quello che sono tutte le informazioni di ogni piatto del menù che noi abbiamo la quantità di carboidrati presente nel piatto finito, quello che viene poi servito al cliente. E questo è molto importante per chi soffre di questa patologia, proprio perché riesce così a calcolare e avere un'indicazione abbastanza precisa di quella che potrebbe essere l'insulina da poi iniettarsi. Cosa cambia a livello di gestione della cucina e a livello di gestione del locale essere un locale di Hub Friend? Beh, da una parte ci ha molto motivati, è stata anche una sfida che abbiamo accettato, e soprattutto lo chef non è stata una cosa così semplice, perché poi bisogna anche abituarsi a pensarla anche in questa maniera, quindi dare delle informazioni che prima non erano, cioè noi non mettavamo e quindi non erano necessari. Adesso ovviamente si confrontano sempre per avere un dato molto più preciso possibile per inserire. Cosa cambia? Cambia che ci vuole più attenzione, bisogna pianificare e soprattutto essere certi di quello che si va a scrivere. Però diciamo che questo aiuta molto anche la cucina a essere più attenta, e questo è una cosa che ci piace, essere molto più precisi, e precisi anche sulle porzioni, precisi su quello che noi e che lo chef prepara per i nostri clienti. La Paola un giorno mi ha chiamato, noi non ci conoscevamo, mi ha chiamato dicendo che appunto aveva piacere parlare con noi e prendere un appuntamento, così è stato fatto, e ha iniziato a parlarci di questa associazione Nastrino Invisibile, che tutto sommato noi personalmente anche non conoscevo molto, e quando mi ha spiegato tutto quello che è la storia, mi ha spiegato anche come funziona e a chi ovviamente si rivolge,
coinvolge. È stata abbastanza toccante questa cosa, per cui mi ha coinvolto, perché ho detto guarda, queste sono scelte, come dire, che cadono sulle famiglie, e ovviamente non è che poi tu scegli o non scegli di avere, perché ovviamente sono cose che succedono e che chi magari come più di qualcuno si è trovato in casa ad avere magari il proprio figlio che prima non aveva nulla e dopo scopri che soffre di questa tipologia di malattia, se vogliamo, comunque questa problematica, ti può anche cambiare la vita, anche perché ti senti, come dire, in parte anche, come dire, così, che non riesci a capire bene, ti vedi proprio un muro di fronte, e allora questa mi ha ulteriormente sensibilizzato, avendo anch'io 2 bambini piccoli, e ho detto Paola, volentieri, vediamo cosa si riesce a fare. Tanto più che, come dicevo prima, il fatto di dire ascolta, potrebbe essere intanto il primo ristorante che propone un menù dedicato ai diabetici, quindi non esiste in Italia una cosa così, saresti il primo. Questo ovviamente da una parte mi ha stuzzicato, se devo dire la verità, dall'altra parte però la cosa più importante, mi ha detto questo potrebbe essere il punto di partenza per chi ha questa patologia, creare una rete di locali come il tuo, in cui uno che ha questa problematica si possa rivolgere e trovare e soddisfare un po' le proprie esigenze, perché dice Luca, per noi è difficile andare a mangiare fuori, andare a fare una cena, un pranzo, perché dobbiamo calibrare ad occhio, e capisci anche te che calibrare ad occhio, non sapendo cosa utilizza lo chef in quel momento per fare quel piatto lì, perché non possiamo andare a controllare tutti gli ingredienti ogni volta, diventa difficile per noi. Ecco che questa cosa qui mi ha ulteriormente sollecitato di dire no, dobbiamo assolutamente accettare e comunque condividere questo tipo di progetto, perché è un progetto che ci piace molto, ripeto, legato molto al sociale, legato a qualcosa di veramente utile per il pubblico, insomma. Caffè Fraccaro, parliamo di questo locale qui alle porte di Castelfranco Veneto. È un locale che nasce anche questo un po' per sfida, perché noi è nato 4 anni e mezzo fa circa, è stato inaugurato il 1° di novembre 2014, nasce dalla ristrutturazione tra virgolette del vecchio spaccio. Avevamo uno spaccio aziendale dove offrivamo i nostri dolci, e da lì man mano è nata questa idea di creare, non solo rinnovare lo spazio e creare qualcosa di più adatto alla nostra azienda, alla nostra immagine, ma anche di dare uno spazio dedicato alla somministrazione. Ecco che è nato questo spazio qui, che è molto, diciamo che va a 7/7, quindi durante tutta la settimana è sempre aperto, dalle 6 di mattina a circa le 11 di sera, quindi con spazi dedicati alle prime colazioni, che è un nostro must, ma anche al pranzo e anche alla cena con gli vari intermezzi. Quindi proponiamo dei prodotti che sono tipici, che riguardano un po' i nostri prodotti. Nasce un po' perché noi abbiamo sempre lavorato con lievito madre, un qualcosa che ci appartiene, un ingrediente nostro speciale ai nostri prodotti. E abbiamo pensato di proporre anche questo prodotto come la pizza, che è un derivato del pane. Noi, essendo nati dal panificio, ci sembrava di proporre qualcosa di carino, proporre anche qualcosa che derivasse da quello che era il pane, da quello che eravamo sostanzialmente, quindi la pizza, che è sicuramente un cibo moderno che tutti apprezzano, sia in Italia che ovviamente all'estero. E questo è nato questo concetto, che noi siamo molto orgogliosi e che fortunatamente sta andando bene e sta riscuotendo comunque successo. Quindi le coordinate per chi volesse trovarvi, dove vi trova? Beh, qua a Castelfranco Veneto siamo lungo la statale, in circonvallazione ovest 25, ma abbiamo un bel parcheggio. Anche questo è un servizio importante, perché vediamo che viene molto apprezzato il fatto di dire chi arriva non ha problemi di parcheggio, e quindi c'è un grande parcheggio proprio davanti al locale. È un locale di circa 600 metri complessivi, per cui è anche capiente dal punto di vista proprio dello spazio dedicato ai clienti.
Noi di Valdo TV siamo già stati in realtà anche da Caffè Fraccaro per girare uno spot promozionale appositamente creato per diffondere la presenza del progetto di Hub Friend. Vediamolo ora in esclusiva. Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune cronica. Chi ne è affetto, per vivere deve somministrarsi insulina ogni volta che mangia, con un'iniezione. Saper calcolare la giusta dose è una sfida quotidiana. Per farlo è importante conoscere la quantità di carboidrati del pasto. Se a casa si può pesare il cibo, quando si è fuori casa tutto si complica. Per questo, in un locale di Hub Friend sono segnate nel menù le quantità di carboidrati per porzione. Così, se hai voglia di mangiare un piatto di pasta, sai già quanta insulina fare. Il tuo pasto fuori casa diventerà quindi un momento più sereno perché il conteggio dei carboidrati è già stato fatto. Se lo trovi scritto, è più semplice. The Hub Friend, easier in this way. Bene, sicuramente uno spot di impatto. Tu Paola eri presente tra l'altro nel backstage, quindi raccontaci un attimo com'è andato, come sono andate le riprese? Beh, è stato curioso perché io non avevo mai partecipato alla registrazione di uno spot, quindi è stato bello. È durato a lungo, non pensavo che ci volesse così tanto e gli attori sono stati bravissimi, devo dire. Attori che conosci bene? Certo, perché la ragazzina è mia figlia e l'altro è il suo papà, insomma. Ecco, sì. ecco. Si sono prestati a questa bellissima attività, insomma. E è stato curioso, è stato bello poter partecipare, insomma. E qual è il messaggio che vuole trasmettere questo spot? Il messaggio voleva proprio far capire qual è la differenza tra andare in un locale che non ha il conteggio dei carboidrati, dove quindi uno non sa cosa scegliere, guardo il menù però non so che porzione mi arriverà, e invece il relax e la gioia di poter scegliere dal menù ciò che voglio perché tanto so già come calcolarlo. Quindi far vedere proprio le due facce di questa medaglia che per noi fa tantissima differenza. Sì, quindi far vedere quanto migliorerebbe insomma la situazione questo provvedimento, insomma. Sì. Bene, quindi invitiamo tutti i ristoratori che ci stanno vedendo e che ci stanno ascoltando ad aderire a questo lungimirante progetto, perché siamo tutti noi convinti che questo possa permettere alle persone con il diabete mellito di tipo 1 di avere una vita decisamente più tranquilla e migliore anche quando escono di casa. Quali sono le modalità e quali sono i contatti che uno deve prendere per aderire a questo progetto? Quindi spieghiamolo. Allora, il ristoratore che vuole aderire al progetto può contattarci, quindi può seguirci sulla pagina Facebook di The Hub Friend oppure direttamente dal sito, o mandare una mail a thehubfriend@gmail.com. A quel punto poi noi lo ricontattiamo e andremo a spiegare in cosa consiste di preciso per il locale il progetto e in che modo si può appunto trovare la collaborazione tra l'associazione che si occuperà comunque di fare i calcoli e tutto, quindi l'associazione fa la gran parte del lavoro, e il ristorante che offre questo servizio alla sua clientela. Quindi è un beneficio per entrambi. L'associazione perché aiuta a così rendere il mondo più a misura di diabete, e il ristorante comunque dà un servizio ai suoi clienti. Il Fraccaro Caffè ha avuto tanto riscontro rispetto a questo. Beh sì. Sì. Ma all'interno della cucina, quindi il ristorante
di che cosa si deve occupare? Di pesare gli ingredienti? Sì, sostanzialmente? praticamente la porzione della pasta, la porzione del contorno, eccetera, dovrebbe pesare sempre più o meno la stessa cosa. Quindi alla fine è un gesto... Alla fine è un gesto non così difficile, perché di solito i ristoratori usano già le loro porzioni, voglio dire. Alla fine si tratta di fare il conteggio della porzione e renderla disponibile a chi mangia. Questo sicuramente, e quindi un gesto semplice che potrebbe migliorare davvero la vita di tante persone. Quindi io ringrazio tantissimo le nostre ospiti, Letizia Pozzebon, Michela Zanola e Paola Tranquillo, per essere state con noi stasera, per averci raccontato le loro storie e averci spiegato il progetto di HubFriend. Ricordiamo che lo spot che abbiamo appena visto durante questa puntata andrà fra poco pubblicato nei nostri canali Valdo TV, quindi vi invitiamo a controllare e andarlo a rivedere. E infine ringrazio tutti gli spettatori per averci seguito durante questa puntata e l'invito è al prossimo appuntamento con Valdo TV 361. Ciao! Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, vi do il benvenuto ad una nuova lezione del progetto WISP, la salute di casa. Con il sole o con la pioggia siamo anche oggi qui al quartier San Paolo e iniziamo la nostra lezione in piedi, iniziando a scaldare la parte superiore del corpo con dei movimenti per il collo. La base è sempre stabile, siamo in piedi, quindi partiamo con una buona base di appoggio e lentamente iniziamo a muovere il capo e volgiamo lo sguardo e la testa da un lato prima e poi lentamente, ripassando per la posizione frontale, andiamo a guardare l'altro lato. Torniamo e ripetiamo. Un esercizio molto semplice che vediamo sempre. Perché proprio partendo dal collo andiamo a sbloccare tutto il resto del corpo. Bene, torniamo con lo sguardo frontale e il prossimo movimento sarà invece rivolto dall'alto con lo sguardo e con la testa che salgono al basso, per cui andremo a guardare tra i piedi. Lasciamo scendere la testa in avanti e di nuovo ripetiamo senza fretta, senza sforzare. Iniziamo sempre il riscaldamento in modo tranquillo, dolce. E di nuovo sguardo frontale. Concludiamo con un movimento completo del collo, per cui lo sguardo
parte rivolto verso l'alto, scende e si sposta lateralmente per poi proseguire giù verso il basso e guardare tra i piedi e continuare dall'altro lato per salire su alla posizione di partenza e poi continuare. Ecco che andiamo a fare un giro completo con lo sguardo, con la testa, e con la punta del naso andiamo a disegnare un cerchio, all'inizio piccolino e un po' alla volta, man mano che andiamo a scaldarci possiamo aumentare l'ampiezza di questo cerchio. In particolare, ora che abbiamo fatto 1 o 2 rotazioni in un verso, possiamo invertire il senso di rotazione, quindi continuare con lo stesso esercizio ma girando dall'altro lato. Andiamo a sgranchire bene il collo nelle posizioni anche un po' più aperte, quindi con lo sguardo e il mento che salgono bene sopra la spalla, vanno su, scendono dall'altro lato, di nuovo lateralmente e poi verso il basso avvicinando il mento al petto. E di nuovo lo sguardo frontale. Rilassiamo un po' le spalle, andiamo a sgranchire con qualche movimento le spalle. Così scendendo dal collo iniziamo a mobilizzare con movimenti liberi e poi un po' alla volta ad attivarle secondo uno schema che scegliamo noi. In particolare vogliamo iniziare a muovere le spalle e portarle in avanti, ci aiutiamo con le mani che si allontanano dal corpo, le spalle seguono in questo movimento. Andiamo a spingere le mani lontano dal corpo per poi tornare indietro, avvicinarle al petto e con i gomiti alti andare ad aprire posteriormente. Guadagniamo spazio, allarghiamo il petto e di nuovo mani in avanti, spingo e allontano dal corpo. Alterniamo questi 2 movimenti. Continuiamo a sgranchirci. Se sono i primi movimenti della giornata, li utilizziamo un po' come uno stiracchiamento, utilizziamo per attivarci, per scaldarci. E a rilassare le braccia. Di nuovo muovo le spalle, le mantengo in movimento, attive, e vado a cambiare tipo di esercizio. Questa volta metto le mani in prossimità delle spalle e muovo entrambi i gomiti contemporaneamente. Parto puntando con i gomiti verso il basso, verso terra, e inizio in un primo esercizio a ruotare gomiti e spalle salendo posteriormente, quindi aprendo bene il petto, per poi proseguire su verso l'alto e riportare i gomiti davanti al corpo e scendere giù verso il basso. Ecco che anche in questo esercizio stiamo andando a fare un movimento circolare, un ciclo che ripetiamo con il movimento dei gomiti che parte idealmente dal basso, puntano verso giù, verso terra, salgono posteriormente, arrivano alti e poi si spostano davanti per scendere. Qualche movimento ancora, magari un po' più ampio. E giù, le braccia a rilassare. Continuiamo a sgranchire e riportiamo ora le mani sulle spalle per eseguire lo stesso esercizio nel verso opposto. I gomiti, questa volta dalla posizione più bassa, salgono davanti, anteriormente al corpo, si portano in alto, allargano bene verso dietro per scendere e continuano. Ecco che il movimento diventa più ampio. Nel momento in cui con i gomiti saliamo, ci portiamo alti e dobbiamo allargare dietro, andiamo a stiracchiarci bene, andiamo ad allargare
i gomiti, apriamo le spalle, allunghiamo i muscoli del petto. Lavoriamo quindi sulla mobilità dell'articolazione delle spalle. Un po' alla volta possiamo provare a fare questo movimento più ampio, a sgranchirci bene. E di nuovo giù con le braccia, rilassare lungo il corpo. Per sciogliere facciamo adesso qualche movimento molto libero, oscilliamo con le braccia davanti e dietro. Se riusciamo a mantenere una certa scioltezza sulle mani, sui polsi e sulle braccia, sentiremo che anche le spalle si muovono molto libere e questo aiuta a sgranchire e a sciogliere le rigidità che possono essere dovute a magari un esercizio intenso. Continuiamo a scendere lungo il nostro corpo, le spalle le lasciamo un attimino da parte, poi le riprenderemo con un altro esercizio. Lavoriamo sulla parte centrale, quindi sul tronco del nostro corpo, e per farlo ci attiviamo con una rotazione, questa volta non solo del capo ma anche delle spalle, che andiamo a volgere quindi prima da un lato, sguardo e anche il petto si volge prima a destra per poi ruotare lentamente, tornare frontale e girare dall'altro lato, quindi nel mio caso a sinistra. Continuiamo a fare questo movimento in modo lento, controllato. Sentiamo come durante la rotazione si attivano anche, anzi gli addominali, ci permettono di fare questa torsione e un po' alla volta possiamo aumentare l'attivazione, quindi aumentare un pochino l'intensità di questo esercizio, guardando anche con lo sguardo dietro di noi. Alla fine del movimento, con lo sguardo, guardiamo alle nostre spalle, in questo modo aumentiamo un pochino l'ampiezza del movimento e quindi anche la sua intensità. Ultimo movimento, ultima torsione e torniamo poi frontali. Mani sui fianchi, perché scendendo lungo il corpo adesso andiamo a mobilizzare il bacino e iniziamo come al solito con delle piccole oscillazioni laterali. Quindi col bacino sfianchiamo un po', oscilliamo da un lato per poi tornare sulla verticale e passare all'altro lato. Iniziamo piano con questo movimento che per la prima volta coinvolge un po' più integralmente il nostro corpo e gradualmente, sempre quindi con progressione, possiamo ogni volta guadagnare qualche centimetro in più, lasciare che il fianco si sposti più lateralmente, che le spalle accompagnino il movimento, quindi scendano giù di lato, sempre rimanendo in ascolto. Se il nostro corpo ci trasmette sensazioni di tensione eccessiva, riduciamo un pochino l'ampiezza di questo movimento. Se il corpo invece risponde bene e si lascia allungare, allora proseguiamo e continuiamo a guadagnare spazio. Andiamo adesso a completare questo esercizio aggiungendo a un'oscillazione che per ora è solo laterale anche uno spostamento in avanti e indietro del bacino, in modo da creare di nuovo un cerchio. Dal lato quindi spostiamo il bacino leggermente in avanti, andiamo a traslare dall'altro lato per poi tornare indietro passando per dietro. Di nuovo iniziamo piano, sono movimenti che stiamo affrontando magari per la prima volta durante la giornata e quindi lasciamo che il corpo si possa abituare. E di nuovo, dopo una o due rotazioni in un verso, per rendere l'esercizio più completo, invertiamo il senso
di rotazione, ruotiamo nell'altro verso, così da completare tutto il movimento. Come accade spesso, ci sarà un lato del nostro corpo che risponde meglio e uno che invece farà un po' più fatica, per cui assecondate quello che il vostro corpo vi concede di fare e andate a guadagnare spazio solo se ve lo permette. Okay. Ultimi movimenti, se volete farli un pochino più ampi, per poi tornare su dritti verticalmente. Continuiamo a scendere e andiamo a lavorare con l'articolazione del ginocchio e in maniera ancora più mirata delle anche. Per farlo una buona posizione di equilibrio, se c'è bisogno della sedia come supporto l'abbiamo sempre a disposizione. Solleviamo il tallone mentre la punta rimane a contatto con il terreno, il ginocchio che si porta davanti al corpo lo utilizziamo come riferimento e andremo ad allargarlo all'esterno e poi chiuderlo all'interno. La punta rimane a contatto col terreno, fa da perno e in questo movimento lavoriamo soprattutto sull'articolazione dell'anca. Sentiremo infatti che quando apriamo il ginocchio la coscia all'interno si allunga, quando invece andiamo a chiudere sempre la coscia nella parte esterna si allunga. Anguria. L'anguria o cocomero è un depurante che rafforza le ossa. È un frutto ricchissimo di acqua che rappresenta circa il 95% e ha un elevato potere saziante. Durante l'estate, soprattutto quando le temperature diventano troppo alte, è una soluzione naturale. Mangiandola possibilmente fresca vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con l'inevitabile sudorazione. Questo frutto, inoltre, rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle e dei capelli e aiuta la circolazione. Ancora qualche movimento e giù con il piede. Sgranchiamo un pochino l'articolazione che abbiamo appena utilizzato e cambiamo lato. Di nuovo una posizione stabile, di nuovo sollevo il tallone mantenendo la punta a contatto con il terreno e il ginocchio che si trova davanti al corpo lo utilizziamo come riferimento e lo andiamo ad allargare e ad aprire lateralmente per poi chiuderlo all'interno. Proprio come prima stiamo lavorando sull'anca e allungando i muscoli della coscia nella parte più alta, sia internamente che esternamente. Torno in piedi, torno in posizione, sgranchisco un po' come al solito l'articolazione dopo averla mobilizzata. Di nuovo un esercizio che richiede un po' di equilibrio, di nuovo se c'è bisogno la sedia a portata di mano, sollevo il tallone, mantengo la punta a contatto con il terreno, questa volta al posto del ginocchio mi concentro sulla caviglia per mobilizzare bene questa articolazione. In particolare col tallone vado ad allargarmi lateralmente, scendo giù verso il pavimento, traslo all'interno e salgo di nuovo. Essenzialmente vado a disegnare un cerchio, di nuovo. Molto semplicemente faccio un movimento circolare cercando di mantenere una certa fluidità, non ho bisogno di esagerare, di fare un movimento a scatti o molto ampio all'inizio, cerco piuttosto di fare un movimento fluido, circolare, che
un po' alla volta mi sgranchisca l'articolazione della caviglia. Magari scrocchia ogni tanto. Prima di cambiare lato invertiamo anche in questo esercizio il giro, quindi il senso in cui stiamo ruotando la caviglia. Ok, di nuovo riprendo l'equilibrio, sgranchisco un po' e cambio lato. Punta a contatto con il terreno, fa sempre da perno, il tallone si alza e si allarga all'esterno. Di nuovo scende verso il basso, torna interno e sale. Di nuovo andiamo a disegnare un cerchio con il tallone per mobilizzare l'altra caviglia. Movimento breve all'inizio, dobbiamo riprendere un po' di spazio, pian pianino possiamo provare ad ampliare anche questo movimento e prima di concludere anche con questo lato andiamo a invertire il senso della rotazione, per cui questa volta il tallone dal punto più alto e scende internamente al corpo, passa vicino al pavimento e sale all'esterno. Ecco qua. Sciolgo e torno ben stabile per concludere il nostro riscaldamento con un piccolo esercizio per i polsi che faremo portando le mani davanti al corpo e simulando l'azione che compiamo quando andiamo ad arrotolare un tappeto tipicamente o un poster. Con le mani, perfetto, portiamo prima una mano, poi l'altra, giù una volta verso il basso e su nel movimento successivo, come appunto se stessimo arrotolando un tappeto. Teniamo il movimento di una mano e poi l'altra. Per completare, sciogliamo un pochino l'articolazione dei polsi, mettiamo una mano dentro l'altra mano nella mano, movimento che flette delicatamente il polso della mano sinistra che poi ricambia e va a flettere delicatamente il polso della mano destra. Alterniamo questi movimenti di flessione e di estensione dei polsi e se riusciamo aggiungiamo anche una piccola rotazione, così da aumentare anche in quest'ultimo esercizio di riscaldamento l'ampiezza e la complessità del movimento. Perfetto, rilassiamo di nuovo, sgranchiamo e mobilizziamo un pochino i polsi, le mani. Abbiamo fatto un riscaldamento molto veloce, adesso inizieremo con gli esercizi ma in modo ovviamente graduale. Ripartiamo da una bella posizione stabile dei piedi che ci danno sostegno e torniamo sulla parte alta del corpo. Iniziamo con un esercizio che è molto semplice, quasi da riscaldamento, per sciogliere e quindi completare il lavoro che abbiamo fatto prima. Possiamo rilassare i polsi e le braccia e farli oscillare una davanti e una dietro al corpo, come se ci stessimo un po' avvitando. Se riusciamo a fare un movimento rilassato, quindi sciolto, sentiamo come la muscolatura che abbiamo scaldato prima, che magari era ancora un po' bloccata, si rilassa e permette un movimento un po' più ampio. Ok, torniamo composti, riprendiamo un po' di
di tono muscolare, quindi ritorniamo in posizione composta e lavoriamo sulla mobilità della spalla, questa volta con degli esercizi mirati, una spalla alla volta. Il movimento lo eseguiamo col braccio disteso, così da avere la massima ampiezza possibile, e semplicemente ruotiamo, o meglio spostiamo la mano dietro il nostro corpo e la facciamo salire verso l'alto per poi farla scendere davanti. Continuiamo questo movimento circolare, è una circonduzione del braccio, cercando un pochino alla volta, quindi sempre senza esagerare, di guadagnare spazio in questo esercizio. Ora mi giro lateralmente così si vede un po' meglio. Il movimento lo vogliamo fare ampio, quindi con la mano andiamo più in basso possibile, puntando verso il pavimento, saliamo dietro cercando di mantenere il braccio disteso, bello ampio, andiamo su verso l'alto e poi scendiamo in avanti. Per aumentare l'ampiezza del movimento, la spalla asseconda e tutto il corpo assecondano il movimento del braccio, e quindi col braccio in avanti la spalla avanza un pochino, poi scende, si apre bene posteriormente per andare su poi verso l'alto. Ultimi giri belli, ampi, e andiamo a rilassare. Cambio lato, quindi mi sposto sull'altro arto, sempre la partenza con la mano aperta, distesa, giù verso il basso, salgo dietro, arrivo in alto e scendo davanti. Dovrò ripartire con un movimento più breve, che come al solito andiamo poco alla volta ad aumentare in ampiezza. Di nuovo la spalla asseconda il movimento, quindi si apre posteriormente, sale su verso l'alto, scende in avanti e anche il corpo ruota leggermente, il busto si gira per permetterci di guadagnare più spazio e quindi con la mano andare a disegnare un cerchio il più ampio possibile. E sciolgo, rilasso, sgranchisco un po' le spalle e completiamo un po' questo esercizio con un movimento che facciamo con entrambe le braccia, un movimento che avrà una mano e quindi un braccio che si trovano giù verso il basso, una mano e l'altro braccio invece che partono verso l'alto. Il movimento è lo stesso essenzialmente, ma lo eseguiremo con due braccia che si troveranno sempre agli opposti. Questa volta il braccio che si trova in alto scende dietro, il braccio che si trova in basso sale in avanti e continuano questo movimento sempre stando agli estremi opposti. Lo facciamo lentamente all'inizio per capirlo, per coordinarci bene. La mano dal punto più alto scende dietro, si porta in basso e sale in avanti e continua. Le spalle accompagnano il movimento, è come se stessimo nuotando. Il corpo tutto accompagna il movimento, quindi anche il busto ruota leggermente e anche il bacino. È molto simile a una nuotata a dorso in piscina, adesso che si può andare in piscina di nuovo e nuotare, questo è un esercizio che lo richiama. Bel movimento ampio, sono le ultime circonduzioni che effettuiamo e poi rilasso entrambe le braccia e vado giù a sciogliere. Movimenti molto ampi che vogliono lavorare soprattutto sulla mobilità, quindi in particolare vogliamo andare a guadagnare spazio, vogliamo diventare più mobili, riuscire a
prendere oggetti che stanno in alto e riuscire con più facilità a infilarci una maglietta o una giacca con posizioni del braccio molto ampie. Un altro esercizio che lavora su questo tipo di capacità del nostro corpo lo possiamo fare in un'altra posizione particolare, meno ampia, ma comunque che utilizziamo poco e quindi facciamo un po' fatica a raggiungere. In particolare vogliamo, e lavoriamo sempre con 2 braccia contemporaneamente, partire da una posizione leggermente aperta e andare a chiudere le mani vicino al corpo, portando una mano davanti al corpo e l'altra invece dietro alla schiena. Torniamo con le braccia aperte e richiudiamo invertendo, quindi adesso ho la mano destra che passa davanti al corpo e la sinistra che passa dietro. All'inizio forse un po' complicato, ma dopo 1 o 2 ripetizioni diventa automatico. Prima una, poi l'altra mano passano davanti al corpo e l'altra dietro. Concentriamoci, se riusciamo, sulla mano che si muove dietro al corpo. Quella che si trova davanti è più facile, la vediamo anche, si trova qui, è un movimento che non richiede impegno, lo riusciamo a fare facilmente. La mano che invece passa dietro al corpo si troverà sicuramente in una posizione più scomoda, sarà un movimento che ci costerà più fatica. Senza esagerare, cerchiamo quindi con l'attenzione alla mano che si trova dietro, di aumentare un pochino l'ampiezza di questo movimento, quindi spostare la mano il più possibile lateralmente, se riusciamo a uscire addirittura dal fianco. Ancora qualche ripetizione. E andiamo nuovamente a rilassare. Era un movimento non particolarmente ampio, ma che lavorava su una posizione particolare che non utilizziamo spesso. Anguria. L'anguria o cocomero è un depurante che rafforza le ossa. È un frutto ricchissimo di acqua, che rappresenta circa il 95%, e ha un elevato potere saziante. Durante l'estate, soprattutto quando le temperature diventano troppo alte, è una soluzione naturale. Mangiandola possibilmente fresca, vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con l'inevitabile sudorazione. Questo frutto, inoltre, rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle e dei capelli e aiuta la circolazione. Proviamo ora il movimento, diciamo così, opposto. Iniziamo con le mani sui fianchi, entrambe, una base di appoggio ben stabile, perché ora ci muoveremo invece molto con le braccia, e un braccio alla volta lo svincoliamo dal corpo e lo facciamo salire lateralmente, per arrivare nel punto più in alto, sopra la testa, e poi sempre lentamente scendere giù verso il basso. Torna la mano sul fianco, si svincola all'altro lato e di nuovo sale lentamente e arriva fino sopra la testa, per poi altrettanto lentamente scendere e tornare con la mano sul fianco. Andiamo a ripetere cambiando ogni volta il braccio. Ecco che salendo su verso l'alto guadagniamo spazio, allunghiamo i muscoli anche del fianco e la mobilità questa volta la andiamo ad allenare in una posizione estrema, quindi con la mano molto lontana dal corpo ma verticale. Di nuovo cambio, questa volta sempre salendo lentamente posso far continuare il movimento, non fermarlo sulla verticale, ma provare a inclinarmi un po' e quindi superare la verticale e andare oltre la posizione sopra la testa, per poi lentamente, come prima, tornare indietro. Lo facciamo anche dall'altro lato. Salgo, mi porto
con la mano sopra la testa per poi andare a oltrepassare un po' la verticale. E di nuovo, giù. Ancora 2 movimenti di questo tipo, sempre se riusciamo ampi, con un piccolo sbilanciamento lateralmente. Mano sul fianco e ultimo movimento con la sinistra nel mio caso. Salgo su bene, raggiungo la verticale e poi sorpasso quel punto andando ad allungare un pochino tutto il fianco. E giù, a sciogliere. Posso svincolare le mani dai fianchi e mobilizzare tutta la spalla. Abbiamo lavorato molto sull'ampiezza, ora vediamo qualche esercizio pensato più per la forza e quindi un lavoro meno ampio magari, ma impegnativo dal punto di vista muscolare. In particolare la posizione di partenza resta la stessa, con una buona base di appoggio, lavoriamo con entrambe le braccia contemporaneamente e quello che vogliamo fare è sollevare molto lentamente le braccia, portarle all'altezza delle spalle, fermarci un secondo in questa posizione per poi andare a chiudere davanti al corpo. Sempre lentamente, le mani le portiamo davanti all'altezza delle spalle. Scendiamo giù verso il basso e torniamo alla posizione di partenza. Ecco che abbiamo concluso un ciclo. Lo ripetiamo sempre molto lentamente, portiamo le mani all'altezza delle spalle, ci fermiamo e chiudiamo, quindi le trasliamo davanti al corpo. Ci fermiamo di nuovo un secondo per poi scendere giù, sempre frontalmente. E andiamo a ripetere. Salgo lentamente, lungo, con le braccia aperte lateralmente, mi fermo un secondo e poi traslo in avanti. Possiamo adesso, quando arriviamo con le mani davanti al corpo, aggiungere un movimento. Non le fermiamo, ma continuiamo a muovere le mani da un lato e dall'altro, fin dove riusciamo. Quindi incrociamo le braccia, raggiungiamo il punto più ampio, quindi un incrocio più grande che riusciamo, e poi torniamo indietro. Questa volta torniamo alla posizione delle braccia aperte all'altezza delle spalle per poi scendere giù verso il basso. E ripetiamo. L'esercizio è simile ma è cambiato un pochino nel frattempo. Mani si aprono lateralmente all'altezza delle spalle, traslano come se fossero su un piano davanti al corpo, raggiungono, si avvicinano, quasi si toccano, poi si incrociano, una va, la mano destra va a sinistra e la sinistra va a destra. Chiudo il più possibile, incrocio il più possibile e poi torno indietro e allargo. All'altezza delle spalle, nel momento più largo, nel punto più ampio, poi scendo lentamente. Andiamo a ripetere l'ultima volta. Allargo lateralmente, raggiungo l'altezza delle spalle e da questa posizione inizio a muovere le braccia davanti al corpo. Senza fermare il movimento vado a passare una mano sopra l'altra e incrociare. Incrocio il più possibile e poi riallargo, apro del tutto e scendo giù verso il basso. Sgranchisco un po' le spalle, abbiamo lavorato con un movimento lento, sicuramente abbiamo impegnato la parte alta qui delle spalle in un lavoro che richiedeva un pochino più di impegno muscolare e per questo motivo ci prendiamo un momento per allungare. Quindi iniziamo dall'esercizio in cui un braccio alla volta lo portiamo disteso davanti al corpo, incrociamo come se stessimo accompagnando una porta per chiuderla e con l'altra mano sosteniamo il gomito e lo andiamo ad avvicinare alla spalla opposta. Manteniamo la posizione di allungamento,
respirando, come al solito. 3 o 4 bei respiri profondi ci aiutano a rilassare e a dare un tempo all'esercizio. Torno col braccio giù lentamente, accompagnandolo se riesco, e ripeto dall'altro lato. Distendo il braccio sinistro, nel mio caso, lo vado a incrociare, lo porto davanti al petto, con la mano destra sostengo e vado a avvicinare il gomito alla spalla opposta. Raggiunta la posizione mi fermo, la mantengo l'allungamento. Di nuovo 3 o 4 bei respiri profondi. E indietro, accompagna giù il braccio, vado a rilassare. Un altro esercizio per la muscolatura delle spalle che coinvolge anche quella del collo, lo facciamo sempre in piedi. Le spalle e le mani, le braccia sono rilassate, quindi manteniamo una posizione eretta, dritta con il corpo ma senza tensione sulle spalle, e andiamo lentamente a inclinare la testa da un lato, quindi scendiamo lateralmente, sentiremo che dal lato opposto i muscoli del collo e della spalla si allungano. Raggiunta la posizione di allungamento la manteniamo. Continuiamo a respirare, cerchiamo di riempire bene i polmoni e poi lasciare che l'aria esca naturalmente, e lo facciamo per 3 o 4 volte. Ogni volta che butto fuori l'aria rilasso e guadagno un po' di allungamento. Finite le respirazioni mi posso aiutare con una mano, delicatamente risollevo il capo, torno sulla verticale e, avendo cura di mantenere le spalle rilassate, inclino la testa dall'altro lato per completare. Ci sarà magari un lato in cui ci viene più facile inclinare la testa, un altro che ha più rigidità, questo è normale, non siamo perfettamente simmetrici. Quindi guadagniamo lo spazio che il nostro corpo ci concede e poi manteniamo la posizione di allungamento, ricordandoci di respirare in modo il più possibile profondo. Dopo 3 o 4 respirazioni posso di nuovo aiutarmi con una mano e risollevare il capo, portarlo verticale. Andiamo a sgranchire un pochino e concentriamoci, andiamo a scendere, concentriamoci su una parte un po' più bassa del nostro corpo. Abbiamo lavorato bene sulle spalle, ora attiviamo un pochino di più la parte inferiore, addominali compresi, e lo facciamo con un supporto per l'equilibrio, in quanto adesso muoveremo una gamba prima e l'altra poi, staccandola da terra. Richiede quindi una buona posizione stabile. Se serve l'aiuto del sostegno, i piedi partono vicini l'uno all'altro. Quello che vogliamo fare è, senza fretta, sollevare, staccare un pochino il piede da terra e portare piede e ginocchio alti davanti al corpo, per poi scendere, toccare terra e invertire, cambiare lato. Sollevo piede e ginocchio opposto e li porto alti, se riesco, davanti al corpo e cambio nuovamente. Alterniamo gamba destra e giù, gamba sinistra e giù. È una marcia sul posto essenzialmente. Se siamo bravi con l'equilibrio, riusciamo a fare questo esercizio senza appoggio, possiamo farlo anche senza toccare la sedia. L'importante è che ogni volta che appoggi i piedi a terra e devo iniziare il movimento io mi senta stabile. Su, giù, riprendo l'equilibrio e cambio lato.
Ultimi movimenti e giù, rilasso un pochino, sgranchisco e continuo a lavorare sempre con le gambe, e anche se sul subito magari uno non se ne accorge, con gli addominali dorsali, sempre con un appoggio, un piede alla volta. Questa volta sollevo il piede da terra e sposto la gamba posteriormente, quindi lascio lo spazio dietro per allungare e poi tornare giù in appoggio. Può essere utile in questo caso avere il supporto, quindi la sedia davanti al corpo, per potersi appoggiare magari con 2 mani nel caso ci sia bisogno. Prima una gamba, poi l'altra. Sollevo il piede e lo distendo un pochino dietro e di nuovo cambio. Destro, appoggio e poi il sinistro. Ora mi ruoto lateralmente così si può vedere meglio, voi potete rimanere nella posizione in cui siete, e continuiamo con prima una gamba e poi l'altra. Se riesco la gamba la tengo abbastanza distesa, insomma, e durante il movimento il busto accompagna, per cui verrà naturale piegarsi un pochino in avanti e quindi assecondare con le spalle il movimento della gamba. Ancora qualche ripetizione e poi torniamo su dritti verticalmente. Qua stiamo iniziando ad attivare la muscolatura. In quest'ultimo esercizio abbiamo lavorato di più con la parte posteriore dei muscoli, quindi i lombari, questa fascia qui che si trova dietro alla schiena. Nell'esercizio che facciamo adesso lavoreremo invece un pochino di più con i muscoli che si trovano davanti, gli addominali. Di nuovo stacco il piede da terra e con la gamba distesa provo a salire leggermente in avanti e di nuovo giù. Simile all'esercizio di prima, ma la gamba questa volta si porta davanti al corpo e giù. Se riesco la tengo anche distesa, non è necessario che sia rigida, ma provo a sollevare il piede, in particolare il tallone, lo porto davanti al corpo. Prima una gamba, poi l'altra. Probabilmente mi accorgo che più faccio questo esercizio, più riesco a sollevare il piede davanti al corpo. I primi movimenti erano sicuramente più difficili da fare, i muscoli qui dietro tiravano indietro appunto. Un po' alla volta, se riusciamo a sciogliere il movimento, sarà più facile sollevare la gamba. Mi raccomando, sempre l'equilibrio come primo obiettivo di questo esercizio. Se sentite che la posizione è un po' instabile, ci si può fermare, riprendere l'equilibrio e poi ripartire. Ultimi movimenti e giù. Anguria. L'anguria o cocomero è un depurante che rafforza le ossa. È un frutto ricchissimo di acqua che rappresenta circa il 95% e ha un elevato potere saziante. Durante l'estate, soprattutto quando le temperature diventano troppo alte, è una soluzione naturale. Mangiandola possibilmente fresca, vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con l'inevitabile sudorazione. Questo frutto, inoltre, rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle e dei capelli e aiuta la circolazione. Completiamo questa serie di esercizi per gli arti inferiori e per, come abbiamo detto, la parete addominale e dorsale, facendo dei passi in avanti, come al solito un piede alla volta. Io partirò dal piede destro, farò un passo non molto ampio
in avanti, sempre con il supporto a portata di mano, per poi tornare in posizione di partenza e ripetere con l'altra gamba. Quindi allungo questa volta il passo sul piede sinistro e torno in posizione e alterno destro e poi il sinistro. Come al solito, equilibrio prima di tutto, per cui prima di effettuare ogni spostamento sia all'andata che al ritorno mi assicuro di essere stabile e di avere l'equilibrio. Se c'è bisogno la sedia è a portata, posso anche sempre mantenere una mano o anche solo un dito a contatto. Per chi volesse possiamo aumentare un pochino l'intensità e quindi l'impegno di questo esercizio, e per farlo sarà sufficiente allungare anche di poco l'ampiezza del passo, per cui fare un passo un pochino più lungo e poi portare il ginocchio un po' in avanti. Ecco che siamo obbligati così a piegare di più il ginocchio, flettere di più questa articolazione e, tornando indietro, soprattutto dare una buona spinta con la gamba per tornare dritti. Più allungo il passo, più scendo, vengo in avanti col ginocchio, più aumento l'intensità dell'esercizio. Attenzione che diventa anche più difficile poi mantenere l'equilibrio, quindi cerchiamo sempre un buon compromesso che ci permetta di fare un esercizio efficace, che noi sentiamo buono per la nostra muscolatura, ma che al contempo ci garantisce di farlo in sicurezza, quindi con l'equilibrio sempre sotto controllo. Ancora le ultime ripetizioni. E torno su. Dovremmo avere il tempo per fare anche un ultimo esercizio di questo tipo. Ci spostiamo questa volta lateralmente con i passi, quindi la sedia torna davanti al corpo per avere spazio ai lati e il passo questa volta lo effettuiamo prima verso destra, sempre piegando leggermente il ginocchio, per poi tornare in posizione e spostarci verso sinistra. Pieghiamo leggermente il ginocchio e poi su, nella posizione iniziale di partenza. Non serve farlo velocemente, non sto cercando un movimento rapido, ma piuttosto un movimento lento e controllato, che come al solito, lo ripeto, ha come primo obiettivo riuscire a fare tutto l'esercizio mantenendo bene il controllo dell'equilibrio. Di nuovo, più ampio sarà il passo lateralmente, più impegnativo sarà poi il movimento dal punto di vista dello sforzo muscolare. Dall'altro lato diventa anche più instabile, o meglio più difficile mantenere l'equilibrio durante lo spostamento. Ultime ripetizioni da un lato e dall'altro e torniamo su verticalmente in piedi dritti. Sgranchiamo un po' e completiamo questi ultimi minuti della lezione sedendoci con un po' di allungamento. Prendiamo posto sulla sedia e ripartiamo con un esercizio per la parte alta del corpo, del collo. L'abbiamo lasciato indietro da prima, lo andiamo a vedere adesso, da una posizione stabile, sempre con la schiena possibilmente dritta e le spalle rilassate. Andiamo a flettere il capo in avanti, chiniamo il capo quindi giù verso il basso, lo sguardo è tra i talloni, tra i piedi, magari anche verso la sedia, avvicinamento al petto e manteniamo questa posizione qui, respirando
con l'obiettivo di allungare i muscoli del collo posteriormente. Quando abbiamo finito l'esercizio, possiamo aiutarci con una mano, risolleviamo lentamente il capo. Se serve sgranchiamo un pochino il collo e andiamo ad allungare ora il busto con stessa posizione di partenza, ben stabili. Un esercizio completo per tutta la schiena, si parte con le mani sulle ginocchia e lentamente scendiamo in avanti con il busto, ci avviciniamo con il petto alle ginocchia. Se riusciamo ad appoggiarci, lasciamo anche che le mani, le braccia vadano giù verso il pavimento, proviamo a rilassarci, quindi appoggiare, lasciare che il peso del busto sia sulle ginocchia e poi sfruttando il peso del nostro corpo, quindi abbandonandoci alla forza di gravità, facciamo scendere giù le braccia e anche la testa verso il pavimento. La posizione è particolare, magari un po' scomoda, cerchiamo di continuare a respirare, respirazioni profonde se riusciamo, e ogni volta che buttiamo fuori l'aria ricerchiamo del rilassamento, cerchiamo di rilassare la muscolatura, ci accorgeremo che guadagniamo qualche millimetro. Finito l'esercizio, per risalire e tornare seduti, mi raccomando, prima di tutto mani sulle ginocchia e poi lentamente andiamo a spingere su con le braccia e raddrizziamo il busto. Se serve sgranchiamo un pochino le spalle e ci concentriamo per finire sugli arti inferiori. Primo esercizio di mobilità, lo eseguiamo una gamba alla volta. Ci possiamo aiutare con la mano sul ginocchio, allarghiamo il piede lateralmente alla sedia e con il palmo aiutiamo a spingere il ginocchio posteriormente all'esterno e allungare l'interno della coscia. Manteniamo la posizione 3 respirazioni, 4 respirazioni complete. E poi con la mano ci aiutiamo, accompagniamo il ginocchio e andiamo a cambiare lato. Allargo bene, col palmo mi aiuto, se serve, ad aumentare la tensione di allungamento sul muscolo interno della coscia e di nuovo mantengo la posizione. Sempre con l'aiuto della mano, senza sforzare, torno nella posizione iniziale e concludiamo con un allungamento per i muscoli anteriori delle cosce che abbiamo utilizzato molto durante il passo in avanti, ma anche quando sollevavamo il ginocchio e il piede davanti al corpo, e per farlo ci spostiamo sempre mantenendo l'equilibrio un po' lateralmente alla sedia. La gamba che sta centrale ci sostiene, quindi è davanti a noi ben salda, la gamba più laterale invece lentamente la facciamo indietreggiare in modo che il ginocchio vada giù verso il basso. Dovremmo sentire, più il ginocchio scende verso il basso, più dovremo sentire la tensione su questo muscolo qui della coscia. Come al solito cerco di mantenere anche la concentrazione sulla respirazione senza andare in apnea e poi al ritorno
mi aiuto un pochino con le mani per non andare a sforzare. Un muscolo che appena allungato, appena rilassato, cerchiamo di non utilizzarlo subito in un movimento di sforzo. Cambio lato, quindi mi sposto sull'altro lato della sedia, come sempre una gamba mi dà sostegno, mi mantiene ben stabile, l'altra invece pian pianino indietreggia, lasciando che il ginocchio punti giù verso terra. Più abbasso il ginocchio, più aumenta la tensione sulla coscia. Mantengo la posizione respirando, 3 o 4 respirazioni complete. E quando abbiamo finito, aiutiamo il movimento di ritorno con la mano e riprendiamo la posizione più comoda sulla sedia. Questo era l'ultimo esercizio di allungamento pensato per oggi. Io vi ringrazio come sempre di aver partecipato alla lezione, come al solito ringrazio i nostri atleti che anche con una giornata uggiosa come quella di oggi si sono presentati. Vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro una buona giornata. Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buonasera e bentrovati a questa puntata di Valdo TV 361. Stasera parleremo di una malattia rara, ma soprattutto entreremo in quei cosmi un po' caotici di quelle famiglie che da un giorno all'altro si trovano a conviverci. Ma prima di tutto, sigla. Di nuovo bentrovati. Una rarità è preziosa, unica, speciale. Una rarità però è anche sconvolgente, scombina i piani che uno si è prefissato e soprattutto ci mette a disagio, non siamo pronti ad accoglierla. Oggi parliamo di una famiglia che una rarità l'ha avuta, l'ha ricevuta nella propria casa e si chiama Linda. Linda ha la sindrome di Rubinstein-Taybi, che è una rara sindrome genetica, poteva succedere in un caso su 125.000 e è bastata una piccola mutazione sul DNA, un piccolo errore sul cromosoma 16, una microdelezione. E questa mutazione è una mutazione sporadica e questo significa che i suoi genitori non ce l'avevano e nemmeno suo fratello maggiore. I bambini con la sindrome di Rubinstein-Taybi hanno delle caratteristiche particolari, una facies caratteristica, cioè un viso con delle particolari fisionomie, hanno gli alluci e i pollici larghi e di solito sono di bassa statura. Hanno purtroppo, come capita in varie sindrome genetiche, dei difetti cardiaci che possono essere come un difetto interatriale o interventricolare. Possono avere un ritardo della crescita postnatale e con difficoltà ad alimentarsi e a deglutire. E inoltre spesso hanno una disabilità cognitiva e che può essere di gravità medio-severa, con dei disturbi comportamentali che possono essere di tipo ossessivo-compulsivo. Ma dopo aver fatto questa infarinatura di carattere prettamente medico e scientifico, vogliamo andare oltre a ciò che è scritto sul DNA e a ciò che è scritto sui libri di medicina e quindi andare dalle persone. E infatti vogliamo dare il benvenuto al nostro ospite che è Denis Damin, benvenuto, lui è il papà di Linda. Buonasera a te. Ciao Denis. Ciao. Raro non vuol dire essere isolato, giusto? No. Allora, l'associazione italiana RTS raggruppa soci di familiari affetti da sindrome di Rubinstein-Taybi.
nasce da un'esigenza di confrontarsi con altre famiglie che hanno figli che presentano questa stessa difficoltà, le stesse problematiche. Attraverso ricerche in internet, passaparola o in ambienti clinici riabilitativi, 4 mamme, e le voglio ricordare, sono Monica, Cristina, Sonia e Alessia, sono riuscite a fondare l'associazione RTS ancora nel 2010. Hanno dato vita quindi a questa associazione che è Onlus, è un'associazione di volontariato e senza scopo di lucro. L'associazione organizza convegni in Italia e partecipa a convegni internazionali. In queste occasioni viene offerta la possibilità di incontri diretti con specialisti per affrontare i singoli e personali problemi che comportano questa malattia. I nostri figli o i familiari hanno sì una sindrome rara, ma ciò non vuol dire andare alla cieca, essere allo sbaraglio. E in questa associazione noi non siamo soli, è la nostra forza renderci conto che ed è fondamentale perché assieme riusciamo a superare difficoltà e criticità che ci accomunano. Quindi perché, Dennis, questa associazione ha questo nome, RTS? RTS Una Vita Speciale è il nome completo di questa associazione. Si chiama RTS Una Vita Speciale perché quando nasce un bimbo come i nostri ci si rende subito conto che non è paragonabile a un figlio sano o agli altri bambini. Non è sufficiente il consiglio di semplici i consigli semplici che ti possono dare gli amici, le mamme, un semplice pediatra di base, ma hai bisogno di scovare altre famiglie che hanno percorso una vita speciale con questi figli che hanno la sindrome di Rubinstein-Taybi. Quali sono le attività che vi proponete di svolgere in questa associazione? Beh, sicuramente supportare moralmente e psicologicamente le famiglie dopo una diagnosi di questo tipo di sindrome. Divulgare le conoscenze della sindrome per favorirne la diagnosi precoce, organizzare periodici convegni per confrontarci nel mondo clinico-scientifico che riporta a noi famiglie e a noi familiari di questi ragazzi. Promuovere anche programmi riabilitativi, educativi in aiuto a genitori, insegnanti e a educatori. Un caso ogni 125.000 è sicuramente un caso straordinario. Sì, e questo è il mio. Quando stai per avere un bambino è come pianificare una favolosa vacanza in Italia. Fai i tuoi progetti, il Colosseo, il David di Michelangelo, le gondole a Venezia, inizi a imparare delle frasi in italiano e tutto questo è molto eccitante. Dopo mesi di attesa e di sogni, finalmente arriva il giorno. Prepari la valigia e parti. Dopo ore di volo, l'aereo atterra e la voce del pilota ti dice: benvenuto in Olanda. Olanda? Ma come in Olanda, ti chiedi? Io avevo comprato un biglietto per l'Italia. Ho sempre desiderato di andare in Italia, è quello che avevo programmato. Ma la voce del pilota ti dice che c'è stato un cambiamento nel piano di volo e che hanno deciso di atterrare in Olanda. Quindi cosa fai? Compri nuove guide, inizi a imparare alcune frasi in un'altra lingua e incontrerai gruppi di persone che non avresti mai pensato di incontrare. È solo un posto diverso rispetto all'Italia. È un posto più pacato e più calmo. Ma dopo un po' che ci sei lì, incominci a guardarti attorno e ti accorgi che l'Olanda ha i mulini a vento, l'Olanda ha i tulipani, l'Olanda ha anche Rembrandt. Ma tutti quelli che conosci sono occupati ad andare e venire dall'Italia e si vantano dei meravigliosi periodi che hanno vissuto lì e di quanto sia bella l'Italia.
E per il resto della vita ti dirai, sì, l'Italia è il luogo dove volevo andare, dove avevo programmato di andare. E il dolore per questo non passerà mai, perché la perdita di un sogno è una perdita molto, molto significativa. Ma se trascorri la tua vita rimpiangendo il fatto che non sei mai andato in Italia, non potrai mai essere libero di provare gioia per le cose molto speciali e molto incantevoli che offre l'Olanda. Ciao Sara Davin, benvenuta. Sara ha appena recitato un brano tratto da un pezzo di Emily Pearl Kingsley che si chiama Welcome to Holland in inglese, che a sua volta è stato recitato da Ivana Lotito in italiano. Sara, tu hai rivestito un ruolo di animatrice ed educatrice per il progetto Vacanze di RTS, Una vita speciale. Raccontaci di più di questa esperienza. Allora, l'ho fatto per 3 anni ed è stata un'esperienza che mi ha cambiato totalmente. All'inizio, il primo anno, ero molto preoccupata, avevo paura perché comunque i ragazzi non li conoscevo, sapevo un po' in generale le problematiche dovute dalla sindrome, ma ovviamente ogni ragazzo è diverso, ha le proprie caratteristiche, ha la propria personalità, quindi avevo paura perché non sapevo chi mi trovo di fronte. Poi già il primo giorno che sono arrivata in realtà è stato tutto molto naturale perché loro sono genuini, nel senso che come li vedi sono. C'è chi ovviamente è più timido, chi invece è spontaneo e viene da te e ti abbraccia e quindi già subito ti fa percepire il suo calore, il suo amore verso di te e già questo comunque ti mette tranquillità e da lì già le paure mi erano svanite perché mi sono sentita al posto giusto. Grazie Sara. Dennis, che cosa pensi di questo brano che ha appena recitato tua nipote? Sì, grazie Sara, hai fatto un ottimo lavoro, recitata molto bene. È recitata come fosse una fiaba, un film che riguardi un fatto accaduto agli altri, ad estranei, a gente che non conosci. Ma in realtà io mi ritrovo ogni giorno, da quando mi alzo al mattino, da quando mi sveglio, fino a quando mi addormento. E talvolta i pensieri mi rendono le notti insonne. Ho imparato ad apprezzare tutto quello che non sapevo esistesse e potesse capitare proprio a me. Un figlio disabile ti stravolge la vita, ti cambia la prospettiva dei tuoi programmi, rivoluziona anche la tua quotidianità. Tempi lunghi per qualsiasi cosa, è possibile un improvviso dietro front di ciò che poteva essere chiaro che tu volevi fare. Non sai a quale figura professionale rivolgerti e qualche volta il miglior medico sei ancora tu che vivi accanto a Linda, al tuo figlio disabile, il tuo familiare disabile con delle disabilità 24 ore su 24. Di Linda io conosco le sue ansie, le sue paure, i suoi momenti migliori, i suoi momenti produttivi e anche i suoi modi di gratificarti. I genitori, secondo me, giocano un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo del potenziale apprendimento del proprio figlio. Quindi è molto importante che i genitori siano vicini al proprio figlio. Parliamo ora di integrazione sociale. In che cosa consiste l'integrazione di questi bambini e ragazzi disabili? Allora, dalla parte legislativa ci sono 2 capisaldi, una è la legge 517 del 77 ancora, e parliamo di integrazione scolastica, quindi molto importante, e l'altra legge è la 10492 con i diritti esigibili da parte delle persone con delle disabilità. Secondo me un ottimo lavoro è stato fatto per quanto riguarda in questo territorio
le strutture che Linda ha frequentato, gli istituti, eccetera. Per la realtà che io ho conosciuto e ho riscontrato proprio di persona. I ragazzi all'interno di queste strutture trovano protezione, trovano disponibilità, integrazione, inclusione, accoglienza, tutte cose molto importanti da parte sia del corpo docente sia da parte anche dei compagni di scuola. Mentre vorrei spendere 2 parole in più per quanto riguarda la gestione del tempo libero. Ha delle lacune, a mio avviso, logicamente. Onestamente è sempre stato una difficoltà, uno scoglio da attribuire, io direi, a molteplici cause di disinteresse sociale generalizzato, senza andare a colpire niente di particolare. Quasi la mancanza di un volontariato, io direi, attivo, mirato a proposito, quindi ad accogliere e a far gruppo con questi ragazzi con disabilità. La mancanza è più marcata ed evidente nel momento in cui raggiungono la maggiore età, che coincide con la fuoriuscita del mondo scolastico, del mondo della scuola. Quindi andrei proprio a sottolineare questo Infatti aspetto. io volevo proprio chiederti cosa chiedi al tuo territorio in questo senso. Allora, mi piacerebbe pensare ad una struttura nel nostro territorio che accolga in prevalenza giovani con delle disabilità, che elabora progetti di potenziamento all'autonomia e alla gestione del tempo libero. Ecco qui. Quindi, in poche parole, direi migliorare la loro qualità di vita e di conseguenza anche delle persone che stanno accanto, quindi anche di noi genitori, di noi familiari, è uno sgravio. Quindi avere il coraggio e la lungimiranza per una sistemazione futura sarebbe un bel scalino, quindi pensare a un dopo di noi, che vuol dire mettere in campo già ora idee, progetti, disponibilità economiche, pubbliche, private, per garantire la qualità di vita alle persone con disabilità una volta diventate adulte e senza possibilità di aiuto da parte dei genitori. Sarebbe come un conforto, una sicurezza, una speranza, una concretezza per i genitori e parenti come me. Certo, e invece pensando al qui e ora, quindi a te come genitore in questo momento, quali sono gli obiettivi e quello che ti puoi aspettare da Linda? L'autonomia, raggiungere il massimo delle potenzialità nell'autonomia, quindi di Linda, per me sarebbe il massimo. Quindi con autonomia intendo autonomia personale, autonomia nella sicurezza, autonomia nell'igiene personale o anche nell'autonomia sociale. Quindi intendo se riuscisse a saper adoperare gli strumenti del giorno d'oggi, intendo l'orologio, il denaro, il telefono. Quando cammina per strada sarebbe importante la lettura delle insegne nei negozi, la segnaletica stradale e incontrare nel momento in cui, direi nel momento del bisogno, se mi trovo nel bisogno, posso fermare una persona e chiedere il minimo necessario perché mi possa aiutare a risolvere quel problema immediato. Ecco, questi sono degli obiettivi nelle autonomie che intendo, che mi piacerebbe Linda potesse raggiungere. È assurdo perché per noi sicuramente possono sembrare delle cose banali, però è proprio vero che in una persona con disabilità serve insegnare e imparare anche queste cose. E quindi Sara, chiedo anche a te, che tra l'altro prima non abbiamo nemmeno detto che sei la cugina di Linda e la nipote di Dennis. Secondo te, se tu
se una persona disabile come Linda incontrasse una persona come te che cammina per strada tranquilla, cosa si aspetterebbe da te? Beh, si aspetterebbe sicuramente di essere salutata e ovviamente già il saluto è una gran cosa, però non basta. Sarebbe molto bello che si sentisse dire come sta, se la conoscono, quindi anche come stai Linda, o anche comunque se non sanno chi è, quindi non sanno il loro nome, presentarsi, quindi andare lì, stringerle la mano, perché è come si fa con qualsiasi persona, e chiederle come si chiama, presentarsi, come sta, quanti anni ha, cose semplici, ma per far capire, per far percepire, in questo caso a Linda, che si ha un interesse nei suoi confronti e che non si ha nessun pregiudizio, nessun tipo di paura, perché è una persona come noi. Certo, e tra l'altro tu prima hai parlato di abbracci e quindi di contatto fisico. Linda la incontri per strada e lei subito è lì che vuole che la coccoli, che la abbracci, eccetera, eccetera. E penso che sia importante vincere questo ostacolo che è quello del contatto fisico. Molto spesso le persone si sentono un po' toccate nella propria sfera personale, ma credo che sia importante aprire le braccia a chiunque, non solo alle persone disabili. Immagino che tu sia d'accordo. Sì, assolutamente, cioè è importantissimo per loro il contatto fisico. Ovviamente se vedi che l'altro non vuole, perché c'è anche chi, ripeto, è timido e quindi può tirare indietro, però se vedi come Linda ad esempio, che è la prima a prenderti la mano per volere una carezza, per volere un abbraccio, è bene, perché fa proprio bene a Linda assecondare questo contatto, perché alla fine non c'è niente di male, ovviamente nei limiti, quindi un abbraccio basta, però è importante che ci sia. Giustamente, anche perché, come dici tu, ci sono persone timide che apprezzano meno, ognuno ha le proprie personalità, anche nelle persone disabili. Banalmente, anche per esempio nella sindrome di Down, tutti dicono sono persone felici e tutto quanto, però alla fine anche le persone disabili hanno il proprio carattere e la propria personalità che va rispettata, va accolta. E quindi grazie per il tuo intervento, è stato interessante sicuramente. Anna, io vorrei aggiungere a quanto ha detto Sara il grande sforzo mentale e logopedico che Linda o i ragazzi come Linda fanno nel dire, nel comunicare. E quindi è anche di grande autostima per loro se qualcuno si interfaccia con loro. Tutto qua. Certo, perché possono avere la possibilità di rispondere, di comunicare, giustamente. Assolutamente sì. Ultima domanda, Dennis. Volevo chiederti, esiste una giornata mondiale delle malattie rare? Sì, esiste la giornata dedicata alle malattie rare ed è l'ultimo giorno del mese di febbraio. Nell'anno 2020 sarà il 29 di febbraio e quindi anno bisestile, anno raro e quindi... perché non quello? Quale miglior giorno se non il 29 febbraio per festeggiare la giornata mondiale delle malattie rare? Sì. Tu dove andrai a festeggiarlo questo 29 febbraio? Con Linda non so quale regalo si aspetterà e avrà in riservo per lei. Avrò in riservo per lei. Ancora ci devo pensare. Devi programmartela. Assolutamente. Bene, allora io non posso che ringraziare i nostri ospiti e quindi grazie Sara Damin e grazie Dennis Damin per le vostre testimonianze preziose. Ringrazio i telespettatori di Valdo TV per essere stati con noi stasera e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata di Valdo TV 361. Ciao! Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza.
Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Ben ritrovati ai nostri radioascoltatori, a quanti ci stanno seguendo sul web. Continuiamo con i nostri incontri Soldi e Finanza, cos'è cambiato? Incontri con esperti che ci stanno aiutando a barcamenarci in quel mondo talvolta sconosciuto che riguarda la nostra economia, i nostri soldi. Economia domestica per quanto concerne la famiglia e aziendale per quanto riguarda invece le imprese. Come sappiamo, dopo un periodo di estrema difficoltà legata senza ombra di dubbio a quello che è accaduto a livello mondiale, la nostra economia sta lentamente riprendendo quota. Una boccata d'ossigeno è stata data dalle banche che grazie al quantitative easing hanno aiutato molte aziende a riprendere fiato, non solo le attività economiche ma come detto anche le famiglie. Ebbene, un aiuto importante è stato dato dai finanziamenti agevolati. Ma cosa sono i finanziamenti agevolati? Ebbene, cerchiamo di comprenderlo oggi in modo più dettagliato con un esperto, il dottor Massimo Bozzolan, responsabile dei crediti speciali di Centro Marca Banca Credito Cooperativo di Treviso. Buongiorno dottor Bozzolan. Buongiorno e ben ritrovati. Dottor Bozzolan, insomma, una persona, un'azienda, come abbiamo appena detto, come fa a sapere che può usufruire di questi finanziamenti speciali, finanziamenti agevolati, li abbiamo chiamati? Innanzitutto una definizione di finanziamento agevolato. Sono tutti quei finanziamenti che godono di un aiuto pubblico dato in base a delle leggi dello Stato, delle leggi regionali, alle imprese o alle famiglie, come vedevamo prima. Per finanziamenti agevolati si possono suddividere tra finanziamenti che godono di un contributo in conto capitale oppure di un contributo in conto interessi. Che differenza c'è? Il contributo in conto capitale, di fatto, io che investo, che faccio un finanziamento, ricevo una somma dallo Stato o dall'ente, che può essere anche, come detto, un ente locale tipo la Camera di Commercio, una somma di denaro che va a ridurre il mio debito, mentre il contributo in conto interesse va a ridurre il costo del finanziamento. Quindi i soldi ricevuti dall'ente sono destinati ad abbattere l'interesse. Bene ricordare che questi finanziamenti agevolati fanno sempre seguito a dei bandi pubblici o a delle leggi regionali o statali. Poi c'è anche un'ultima forma di agevolazione che è data dal sistema delle garanzie pubbliche. In questo caso ad essere agevolato non è il finanziamento, ma è l'accesso al credito. Comunque questa cosa qua la approfondiremo in seguito. Ma lei parlava adesso di bandi. Sì. Io da persona comune dico, ma come faccio a sapere che esistono questi bandi? A chi mi devo rivolgere? Senza ombra di dubbio bisogna rivolgersi, il consiglio mio è quello di rivolgersi sempre a persone esperte, quindi in questo caso all'istituto, proprio istituto di credito di fiducia. E nel caso in cui io devo intraprendere un investimento e quindi abbia bisogno dei soldi, chiedere alla persona di fiducia, al consulente, al direttore di banca se è in essere qualche agevolazione che possa aiutarmi meglio a sostenere questo mio investimento. Quindi basta andare nel proprio istituto di credito, quindi in questo caso anche da anche voi, in Centro in Marca sostanza. Banca, certamente noi facciamo questo servizio volentieri. E lo fate a titolo gratuito? Sì. Io abito in campagna, ad esempio, se volessi aprire con mio marito un'azienda agricola e magari voglio anche acquistare dei macchinari, un trattore che possiamo magari prevedere mi costa 10.000 euro, in questo caso potete aiutarmi? Allora, relativamente al settore agrario, quindi al settore primario, esistono numerose agevolazioni, date principalmente dal PSR, Programma di Sviluppo Rurale Veneto. Sono dei bandi specifici creati dalla Regione Veneto con dei fondi europei. Però questi bandi non passano per il canale bancario, quindi
è necessario, qualora ricorrano determinate condizioni previste, oggettive e soggettive ovviamente previste dal bando, è possibile richiedere direttamente, nel caso di aggiudicazione del bando, richiedere alla regione, presentare l'investimento effettuato e richiedere il contributo che può arrivare fino al 50%. Nel suo caso, quindi, a fronte di una spesa di 10.000 euro potrebbe ottenere anche addirittura il 5.000 euro di spesa, o anche meno, tenendo presente appunto che comunque ci sono dei limiti massimi ma anche dei limiti minimi di spesa. Questo è importante. E per fare questo devo farlo sempre in maniera autonoma? La domanda sì, va fatta, noi non passando per il canale bancario, non la facciamo noi, esistono degli esperti, dei professionisti che curano queste domande, anche perché sono molto tecniche ed è necessario avere competenza, quindi sono materia più che altro di agronomi e persone o comunque CAF del settore agricoltura che hanno, se mi passa il termine, le mani più in pasta rispetto a noi bancari che curiamo più l'aspetto finanziario. Continuiamo sempre con i nostri esempi, passiamo da un settore all'altro, dal settore primario, quello dell'agricoltura, ad esempio a quello manifatturiero. Se dovessi aprire ad esempio un'azienda tessile, mi serve una tagliacucci, in questo caso c'è qualche altra agevolazione? Qua abbiamo più di qualche opzione, nel senso che esistono due forme agevolative che vanno per la maggiore negli ultimi anni. La prima è il ricorso al cosiddetto Veneto Sviluppo. Veneto Sviluppo è una finanziaria regionale, quindi una finanziaria controllata dalla Regione Veneto, che gestisce ed eroga i contributi messi dalla Regione. Come? In maniera, a mio avviso, intelligente, e mi spiego meglio cosa vuol dire intelligente. Facendo un piccolo passo indietro. Nel passato, negli anni 70, 80, 90, i contributi in conto interesse, ma anche quelli in conto capitale, erano liquidati direttamente dalla Regione, in questo caso, o dalle Camere di Commercio, dagli altri enti, dallo Stato, direttamente al cliente. Se la Regione stanziava 1 milione di euro di contributi, in base ad un finanziamento, perché è bene ricordare che per la maggior parte i finanziamenti agevolati sono collegati ad investimenti, anche se c'è una parte destinata alla liquidità, però principalmente si collegano ad investimenti. Quindi di fronte ad un investimento richiedevo il finanziamento in banca e l'ente liquidava direttamente i soldi in conto capitale o in conto interessi, appunto alla somma di denaro che abbatteva il costo o il debito finanziario che era stato del contratto, cliente. certo. Però potete capire che, esaurita questa risorsa di 1 milione di euro, la Regione o chi per essa doveva pensare a recuperare di nuovo questi soldi. Il fondo di rotazione Veneto Sviluppo, quindi, il fondo di rotazione Veneto Sviluppo agisce in maniera diversa. Perché? Si tratta di un cofinanziamento. Interviene la Regione cofinanziando il cliente assieme alla banca. Il cliente paga una parte del prestito e i relativi interessi alla banca, interessi che sono convenzionati, quindi non possono superare una certa cifra, mentre restituisce solo la quota capitale all'ente, quindi a Veneto Sviluppo. Quindi a Veneto Sviluppo non va a pagare l'interesse. Non va a pagare interessi. L'intervento di Veneto Sviluppo arriva fino al 50%, di norma è il 50%, quindi consente di abbattere il costo del finanziamento della metà. Molto interessante. Ma c'è un altro aspetto che io avevo definito prima intelligente. Cos'è? Che la dotazione, il contributo totale, non si esaurisce mai perché viene ricostituito man mano che il cliente restituisce la quota capitale all'ente. Quindi la dotazione iniziale può solo aumentare se arrivano altre risorse. Altrimenti Quindi, resta insomma, quella e nel medio e lungo termine viene ricostituita, da cui il nome fondo di rotazione. Molto interessante. Adesso cerchiamo un attimo di spiegare ai nostri radioascoltatori le differenze. Sì, mi dica. No, volevo appunto aggiungere la seconda agevolazione che va per la maggiore, che non dimentichiamola, ultimamente viene utilizzata in maniera sistematica, importante, che è la cosiddetta legge Sabatini Ter. Anche questa è un'agevolazione in conto interessi. Agisce con il meccanismo che io ho definito, tra virgolette, vecchio. Quindi è un'agevolazione in conto interessi, è un'agevolazione collegata ad investimenti e solo investimenti in beni strumentali, quindi macchinari, attrezzature. Qua ci rivolgiamo sempre alle aziende comunque. Sempre alle aziende, certamente, si stiamo parlando di finanziamenti alle aziende.
che poi sono il volano un po', no? Certo, della nostra economia. E appunto viene liquidata con un contributo in conto interessi alla vecchia maniera, dicevo, che viene liquidata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico al cliente. E anche in questo caso, se io avessi bisogno di fare questo tipo di... C'è la banca, anche noi Centromarca Banca, che possiamo aiutare il cliente a predisporre la domanda, che soprattutto nel Sabatini è abbastanza complessa. Va detto. Quindi, però insomma possiamo trovare un valido aiuto. Certo. Torniamo all'inizio. Sì. Abbiamo detto che appunto ci sono dei contributi in conto interesse e in conto capitale. Esattamente cosa significa conto capitale? Insomma, dobbiamo fare una sorta di lezione noi oggi. Allora, quando la legge stabilisce il cosiddetto contributo in conto capitale, l'ente erogatore del contributo monetizza praticamente, paga direttamente il cliente in base al finanziamento che dopo la presentazione della documentazione di spesa, perché gli investimenti bisogna dimostrare di averli pagati, insomma, certo. Dietro presentazione di fattura liquida una certa somma stabilita dal bando direttamente al cliente, e questa somma viene utilizzata per decurtare il finanziamento, quindi per ridurre il finanziamento. Dunque possiamo dire che il contributo in conto capitale riduce il mio debito, mentre il contributo in conto interessi riduce il costo degli interessi, il costo totale dell'operazione del prestito. Certo. Perché riduce la quota di interessi, perché quando un'azienda, ma anche un privato, fa un finanziamento, la rata comprende una parte di capitale, restituzione del debito, e una parte di interessi, il prezzo del finanziamento. La banca dunque, abbiamo detto, elargisce questo contributo, ma ha bisogno di garanzie particolari? Allora, sì, la banca eroga il finanziamento, l'ente elargisce il contributo. Sì. Per quanto riguarda le garanzie, sfattiamo un mito, nel senso che non sono richieste automaticamente. La garanzia ha sempre, uso un termine tecnico, un carattere accessorio. Cosa vuol dire? Vuol dire che per la banca, per le banche, quello che è importante è la capacità di restituire il finanziamento. Quindi nell'esame del merito creditizio, nell'istruttore del fido, la prima cosa che si guarda è la capacità di reddito, la capacità di creare liquidità da parte dell'azienda o del richiedente, del privato. Qualora dall'istruttoria non emerga chiaramente questa capacità, allora la banca chiede, per far quadrare il cerchio, delle garanzie di terze persone solvibili, quindi che abbiano a loro volta del reddito da integrare. Nel caso delle imprese, queste persone sono ovviamente i soci, che sono quelli che hanno più interesse. Nel caso dei privati sono i familiari. Come si fa ad accedere a questo fondo di garanzia? Allora, è una cosa complicata o... Faccio una precisazione, perché finora abbiamo parlato solo di imprese. Per quanto riguarda i fondi di garanzia di cui parlavamo all'inizio, il sistema quindi delle garanzie pubbliche, qui entrano in gioco fortunatamente anche i privati. Quindi noi abbiamo due tipi al momento, ci sono in essere due tipi di agevolazioni date da due fondi di garanzia. Il primo è il famoso, celeberrimo, ormai super utilizzato, fondo di garanzia, fondo centrale di garanzia, chiamato anche fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per le PMI. Questo è stato istituito da una legge statale e gestito da Mediocredito Centrale. Consente di ottenere al momento fino al 31/12/2017, poi ci sarà una riforma, ma qua usciremo dal tema, comunque consente di ottenere una garanzia dell'80% sui finanziamenti. Cerchiamo di fare un esempio, dottor Bozzolana, cioè significa che se io devo fare un prestito ad esempio di 100.000 euro, però non ho un capitale a sufficienza per dare garanzia, significa che per 80.000 euro mi viene concesso? Esattamente, dovremmo fare la richiesta, viene fatta sempre tramite banca la richiesta, fare la richiesta di, noi lo chiamiamo esame di prefattibilità. Cosa vuol dire? Verificare se l'azienda rientra in dei parametri stabiliti dalla legge. Qualora questo esame di prefattibilità sia positivo, allora faremo l'istruttoria. Il cliente dovrà presentare una documentazione minima a dimostrazione della loro capacità di reddito. Lo Stato dà la sua garanzia dell'80% ed è una garanzia forte perché risponde lo Stato direttamente. È una garanzia che le banche, questo ve lo assicuro, è molto molto gradita. Non potete rifiutare. Talvolta più dell'ipoteca. Non possiamo rifiutarci, calma, nel senso che è ben accetta,
i requisiti minimi di rimborso del prestito di cui parlavamo prima, Certo. il merito creditizio deve essere chiaro, altrimenti noi faremo quella che si chiama incauta concessione del credito, perché i soldi non sono nostri, sono dei risparmiatori e vanno tutelati. Giustamente. Secondo fondo di garanzia molto importante è quello del fondo di garanzia per la prima casa. Consente a coloro che non posseggono, ai privati, quindi famiglie o anche persone singole, di ottenere una garanzia sempre dello Stato che arriva fino al 50% dell'importo del finanziamento. Anche qua la domanda va fatta tramite la banca, in questo caso qua la documentazione è addirittura... Facciamo un altro esempio, Sì. dottor Bozzolan, perché anche in questo caso, quindi in cosa consiste? Io devo, sono una sposa, non ho più l'età, però insomma vabbè. Manca poco, devo sposarmi, devo acquistare il mio appartamento, però in banca ahimè non ho nulla, perché ho appena smesso di studiare. L'appartamento mi costa 100.000 euro ancora, come faccio? Allora, che tipo di possibilità ho? ha smesso di studiare, Quanto però ha denaro già mi può trovato essere lavoro, dato? diciamo. Sì. Ha trovato lavoro, magari anche il lavoro a termine, no? I cosiddetti contratti, i Coco-Co, Coco-Pro, eccetera, eccetera. La legge consente di poter fare domanda per accedere, appunto c'è questa garanzia del 50%, basta presentare un'autocertificazione, che è la domanda, che viene scaricata anche in banca e firmata, il documento di identità in corso di validità, poi dichiarare di non essere in possesso di altri beni mobili, nemmeno pervenuti per successione. Attenzione, io non devo avere, non è che ho già la casa, devo comprare Perché è la prima casa, una più perché grande. stiamo parlando di un finanziamento. Io sono una persona che ha l'esigenza di comprare la prima casa, quindi posso presentare questa domanda, è solo una questione di tempo e di disponibilità di fondi che comunque ci sono, verrà ammessa e nel momento in cui io ho questa garanzia posso stipulare il mutuo. Ma quanto denaro mi sarà dato? Allora, le banche in genere ci tengono sull'80% del valore dell'immobile. Grazie a questo fondo di garanzia posso arrivare fino al 100%, appunto perché c'è lo Stato che garantisce fino al 50%. Ed è l'unico caso in cui le banche possono concedere fino al 50%. Quindi è una bella opportunità per i giovani, nostra questa banca. sicuramente. Un'altra cosa importante che vale per questa, soprattutto per questa, ma anche per le altre, in genere c'è una convenzione dietro, una convenzione che deve essere stipulata dall'istituto. Noi come Centro Banca abbiamo stipulato la convenzione per il fondo prima casa. Non tutte le banche, mi risulta, abbiano fatto analoga firma sulla convenzione. Quindi dietro alle leggi speciali, alle leggi agevolative, c'è sempre una convenzione e bisogna verificare che il proprio istituto di credito abbia aderito a questa convenzione. Bene, noi la ringraziamo, è stato molto esaudiente, mi ha fatto venire in mente anche tante cose che si potrebbero fare, Siamo qua la per questo, per dare delle idee, per movimentare. Bene, grazie al dottor Massimo Bozzolan, lo ricordiamo, responsabile crediti speciali di Centro Marcabanca Credito Cooperativo di Treviso. Noi abbiamo concluso anche questa puntata con i nostri esperti di soldi e finanza. Cosa è cambiato? Grazie per essere stati con noi, naturalmente arrivederci al prossimo appuntamento informativo. Grazie, arrivederci. Share
shadows fight. Drunken time has lit every night. My grace is gone and I feel torn. Now the beer wouldn't ease my moan. Couldn't tell you how I feel. I couldn't kiss you, I had to hold still. Couldn't talk to anyone. Couldn't say more than it was fun. But my grace is gone and I feel torn. And I feel torn. I thought I had nothing to lose, as I believe I could choose. Since I knew the same one knew, as I believe I could choose. Only now I can see the choice was between you and me. 'Cause my grace is gone and I feel torn. Pour me another glass till the damn time comes. Couldn't wait forever or more. If I knew I had something to wait for. But my grace is gone and I feel torn. And I feel torn. Thought I had nothing to lose, 'cause I believe I could choose. Things I knew, the same old news, 'cause I believe I could choose. Only now I can see the choice was between you and me.